Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 e ben ritrovati per il lungo prepartita che chiuderà l'anno solare, questo 2023 che vedrà il Napoli protagonista nel proprio impianto, lo stadio Diego Armando Maradona. Si giocherà Napoli-Monza alle ore 18:30, lungo prepartita targato Calcio Napoli 24 TV. Come sempre un buon pomeriggio da Ciro Novellino, un saluto e un ringraziamento ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Tra pochissimo voleremo allo stadio Maradona dove c'è il duo Marco Lombardi-Vittorio Bernardo. Vi faremo ascoltare la voce dei tifosi, la vostra voce, pronti poi ovviamente a ritrovarci per intorno alle 18 per ovviamente la live reaction insieme a qualche club che questa sera si collegherà con noi. Vi racconteremo ovviamente il match come facciamo sempre. Io vi ricordo che ovviamente potete seguirci al canale 79 del digitale terrestre, potete farlo anche attraverso il nostro canale YouTube, lo potete fare anche e soprattutto lo dovete fare, iscrivetevi al nostro canale, andate ad attivare la campanellina, like alle nostre dirette, i vostri messaggi sulla nostra chat. Le linee poi ovviamente saranno aperte dalle ore 18 081 353 4588 per poter chiamare in diretta. Questa è l'ultima gara dell'anno 2023, anno che ovviamente ha visto il Napoli trionfare. L'estate scorsa, maggio scorso, si è alzato lo scudetto nel cielo del Maradona, il Napoli lo ha vinto dopo 33 anni, purtroppo però quest'anno non è cominciato, quest'altro anno calcistico non è cominciato nel migliore dei modi e oggi però c'è bisogno di battere questo Monza di Palladino che sembrerebbe essere uno dei papabili allenatori per la prossima stagione, lui che si è detto ovviamente anche tifoso del Napoli, visto che è figlio di Napoli e il mio cuore è lì, ha dichiarato ieri in conferenza stampa di presentazione al match. Io voglio salutare anche Dario Leotine e Salvatore Onina che sono stati i primi a scrivere sulla nostra bacheca. Voglio andare a vedere se ci sono notizie relative alle ultime di formazione. Allora, ci sono 10 statistiche prima di Napoli-Monza. Da settembre ad oggi solo l'Empoli ha perso più partite in casa, infatti effettivamente il Napoli ha un problema quest'anno legato proprio alle gare interne. Saluto intanto anche Sara Tazzi che appunto si è collegata. Il Napoli ha perso l'ultima partita disputata contro il Monza 0-2 il 14 maggio 23 con reti di Dani Mota e Andrea Petagna, quindi lo scorso maggio, e tra Serie A, Serie B e Coppa Italia i partenopei non hanno mai subito due sconfitte di fila contro i Lombardi. Bilancio tra Napoli e Monza tra Serie A, B e Coppa Italia in casa dei partenopei è in perfetto equilibrio, 2 vittorie per parte e 3 pareggi. Il Napoli ha perso 5 delle ultime 7 partite, 2 vittorie giocate in tutte le competizioni, tanti quanti nelle precedenti 27 gare disputate. Gli azzurri inoltre in 4 delle ultime 6 sfide non hanno trovato la via del gol, cosa accaduta in 4 delle precedenti 28. Il Napoli ha vinto solo 2 delle ultime 7 partite casalinghe in Serie A Team, con un pareggio e 4 sconfitte a completare il bilancio. Da inizio settembre in avanti solo l'Empoli ha perso più gare interne, 5, rispetto ai partenopei nella competizione. Il Napoli ha subito 8 degli ultimi 9 gol in Serie A nel secondo tempo, 4 dei quali nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Da inizio novembre solo l'Udinese 7 e Sassuolo 6 hanno subito più gol degli azzurri dal 76esimo in avanti, 4 appunto le ultime. Poi anzi la doppietta di Kvaratskhelia in Serie A è stata realizzata proprio la prima doppietta contro il Monza nel 21 agosto 22. In caso di gol la squadra lombarda diventerebbe la seconda con 3 gol subiti dal georgiano nella competizione dopo l'Hellas Verona. Quindi queste le statistiche che riguardano gli azzurri. Abbiamo Marco Lombardi e allora voliamo all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona da Marco Lombardi e Vittorio Bernardo. Ciao Marco! Buonasera Ciro, buonasera a tutti i telespettatori. Ovviamente siamo qui all'esterno dello stadio Maradona per Napoli-Monza, prepartita. Ti ringrazio Ciro per avermi dato la linea, la prendo in consegna. Ovviamente auguri anche a te, buone feste. Auguri Marco. Buone auguri. feste anche a te. A più tardi, ci risentiamo intorno alle 18.
Assolutamente, come sempre. Poi facciamo la chiusura pre-gara. Grazie Ciro per avermi dato la linea. Buonasera a tutti cari tifosi partenopei. Chi vi parla è Marco Lombardi. Ringrazio Vittorio Bernardo alla camera, che come al solito in maniera perfetta si sprodiga per farci andare in onda. C'è una bella serata qui allo stadio Maradona e sicuramente sarà una bella serata perché lo stadio è quasi sold out. Fra gli spettatori di questa partita vi sarà anche Riccardo Nicodoli, chiamo subito. Ciao Riccardo. Buonasera ragazzi, buone feste a tutti ovviamente gli spettatori di Calcio Napoli 24 e non solo. Completamente indefesso nonostante condizioni fisiche precarie, è venuto qui per lavorare e sarà brevissimo in diretta su TikTok, infatti ti lancio praticamente. Sì, esatto ragazzi, seguiteci chiaramente anche su TikTok, lo sapete, lì facciamo una chiacchierata, vediamo un po' come è l'ambiente all'esterno dello stadio Maradona. Vi chiedo scusa già per la voce, però insomma Napoli-Monza, che l'hai detto Marco, si preannuncia abbastanza intenso. Sì, perché comunque l'abbiamo detto, gli spettatori ci sono. Sì. È vero che Marco, che va detto, i biglietti sono stati venduti praticamente insieme a quelli in bando Inter. Sì. Quindi insomma anche il ringraziamento di Mazzarri ieri è un po' strano. Sì, magari può stonare un pochino, non so se fossero stati venduti immediatamente post sconfitta con la Roma o il Frosinone, se ci fosse stata la stessa risposta. O magari c'è stato qualche regalo di Natale, magari di qualcuno che l'ha regalato proprio per Natale come biglietto per quelli che erano rimasti. Quindi sì, anche. Io l'ho detto anche nel video che abbiamo fatto all'arrivo, una situazione che ci fa tornare un po' a mesi fa, perché nell'ultimo mese e mezzo qui al Maradona c'è stata il deserto. Sì, ma già se ricordi anche la situazione che facevamo vedere col Braga, sì, che era partita fondamentale di Champions League, alla fine il Napoli vinse, però c'era veramente un ambiente che non sembrava dei migliori. Quindi speriamo che oggi il Maradona possa farsi sentire e soprattutto i giocatori possano regalare un'emozione poi ai tifosi, perché in questo momento non c'è il clima migliore possibile. Certo. Io allora adesso ti lascio andare, ci vediamo poi poco prima del fischio inizio. Così. Grazie mille, ci vediamo dopo ragazzi, qualsiasi cosa Marco in aggiornamento, come l'altra volta subentro come un capitone. Esatto, come un capitone. Grazie Riccardo. Ciao. E adesso saremo in diretta anche su TikTok. Andiamo poi subito ad ascoltare il parere di qualche tifoso. Subito il nostro amico toscano. Buon anno ragazzi, non ci siamo visti a Salerno a Roma perché ero in tribuna. Ero in tribuna, ho portato pure la fidanzata a Roma. Purtroppo la partita è stata quello che è, però comunque vacanza. Oggi sono da solo, la saluto a Empoli, se sta a Empoli, io domani ritorno a Empoli per poi fare il capodanno lì perché giustamente sto con lei. Poi però a Torino, ovviamente vado a Torino, ci vediamo pure lì. Giustamente ci mancavo da tanto perché quest'anno purtroppo mi sono trasferito ancora più al nord, tra Como e Monza, quindi però il Napoli lo seguo da una vita. Quindi Torino è ancora più vicino? Torino è vicinissima per me è un'ora e 20, un'ora e mezza. Perfetto, però stasera Napoli-Monza per chiudere l'anno speriamo in bene. Positivo. Io posso chiedere una cosa a Mazzarri, facci il regalo, 2-0, basta. A me va bene pure se segna il portiere, basta che segna qualcuno. La vedo difficile però. Sì, la vedo difficile pure io. Mercato, chi serve, non chi vorresti, perché il Napoli serviranno almeno tre acquisti secondo me. Io vorrei almeno un centrale in difesa, vorrei uno a centrocampo sicuro, in attacco no, stiamo a posto. E poi io vorrei un altro in porta, mi dispiace Meret, secondo me non è adatto per stare nel Napoli. Io l'ho detto già il primo anno di Spalletti quando fece la papera a Empoli, ahimè io me lo ricordo, purtroppo ero benissimo lì in campo, ho detto questo qui non è adatto al Napoli, il ritiro non è adatto al Napoli, era una persona, con tutto il rispetto, perché io ho sempre rispetto alle persone, è un ragazzo ancora acerbo per una piazza importante come Napoli, secondo me, io la vedo così. Grazie mille per il tuo parere, il tuo intervento. Buona partita, ci vediamo dopo. Come no, un'altra cosa veloce, a Torino vedo di portarvi il mio libro che ho scritto insieme al mio papà su Diego, quindi io vi farò una dedica a Calcio Napoli 24, vi amo come sempre. Assolutamente sì, grazie mille, Forza buona Napoli, partita, ciao. Forza Calcio Napoli 24 grazie. sempre. Andiamo anche da lui, poi andiamo da Pasquale, c'è il giro di tutti, buonasera. Ciao Marco, buonasera a te. Feste
trascorse già, anche se abbiamo altri giorni di festa davanti a noi. Marco, allora, Come te la senti questo Napoli-Monza, dai, per chiudere almeno in positivo quest'anno? dobbiamo chiudere in positivo perché è stato un anno comunque eccezionale per il Napoli, non ce lo dimentichiamo, abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo stravinto uno scudetto, abbiamo giocato a calcio, cose che ultimamente abbiamo un po' dimenticato. Vero, e come hai passato questo Natale a livello sportivo, a livello poi ovviamente di festa, spero che sia andato bene, ma a livello sportivo come l'hai passato? Vabbè, a livello sportivo ci siamo lasciati con mercoledì col Frosinone 4-0, col sabato prima della vigilia con la sconfitta a Roma, quindi era meglio una volta quando il campionato si fermava, così almeno ci godavamo un po' le festività, però va bene anche che il campionato sia andato avanti, però ragazzi dobbiamo riprenderci. Non mi piacciono alcune dichiarazioni, come ti dissi già le altre volte, io non sarò mai contro il mio presidente. Non lo sarò mai, anche perché dopo il Frosinone qui fuori non si capiva nulla, tutti contro il presidente. Io forse ero l'unica voce in cui ho detto ma perché prendercela col presidente? Prendiamoci col destino, qualcosa è andato storto sicuramente, però rimediamo, e io sono sempre convinto, Marco, che faremo un girone di ritorno alla nostra altezza. Sì, che è poi quello che tutti si auspicavano, non chissà che cosa, nello scudetto di nuovo, ma un campionato all'altezza. Pronostico per stasera? Anche se io non do mai pronostici e tu lo sai, però mi auguro sempre una buona prestazione e soprattutto dobbiamo portare a casa i 3 punti perché dobbiamo chiudere questo bellissimo 2023. Bene, con una vittoria non possiamo chiuderlo diversamente. Grazie mille, vedete, ci vediamo nel post. Saluto sempre i miei compaesani savianesi, città del Carnevale. Un abbraccio a tutti. Voglio vedere quando arriverà febbraio questo carnevale, devo venire. Certamente ti inviterò a Saviano a vedere uno dei famosi carnevali della Campania e d'Italia. Grazie, buona partita, a dopo. Grazie, andiamo. Prima il piccolo ti dice qualcosa. Vai, che volete dire? Venite. Forza Napoli! E poi? Vorrei salutare un mio caro amico, Peppe Maradona. Ciao Peppe Maradona, tu che vuoi dire? Mamma, ho perso la Champions. Mamma, ho perso la cena. Perfetto. L'ho sentito prima che lo diceva. Vai, voi che volete dire? Tu sei della Turris, vai. Speriamo che il Napoli vince. Speriamo. Forza Napoli, me lo urlate, vai, urlate Forza Napoli. Forza Napoli! Vinciamo lo scudetto! No, Forza Juve no. Juve Forza Juve no. Boh! Ok, no, meglio così. Torniamo da Pasquale. Tu che vuoi dire? Juve Non so, l'ho detto però. Ok, Paolo Pasquale da Trento. Buonasera innanzitutto. Ciao Marco, auguri. Buone feste. Esatto. Vai, l'ultima cosa, vai, poi basta. Mamma, ho perso la Champions, sono arrivato in Serie C. Meglio di no. Auspicio. Grazie. Allora, dicevo, Diciamo che queste feste non sono andate proprio come per la prima volta auspicavamo. No, sono abbattuto, sono triste e sto prendendo consapevolezza che quel campionato che abbiamo vinto è stata una meteora, perché può succedere a tutti vincere un campionato, è fatto così alla grande, però essere campioni è un'altra cosa. E mi sto rendendo conto che forse non sono campioni, sono stati campioni, i ragazzi sono stati bravi lo scorso anno, però quest'anno non stanno dimostrando di esserlo come può essere un campione del Real Madrid, del Barcellona, del Chelsea, che comunque anche se non vincono scudetti perché non li vincono tutti gli anni, ma comunque dimostrano di essere quei campioni che sono. Purtroppo noi, a partire dal capitano fino all'ultimo, non stanno dimostrando nemmeno lontanamente quello che hanno fatto lo scorso anno. E io all'inizio li ho anche giustificati dicendo che erano scarichi, però mi sono reso conto e dobbiamo essere anche realisti a volte, anche se ci fa male, però è così, secondo me. Poi se mi smentono, stasera ti smentiscono. Paradossalmente Roma-Napoli è stato forse uno dei punti più bassi, cioè giocare
degli ultimi 10 anni. Forse. Giocare peggio della Roma secondo me non ce n'è, perché la Roma è l'anticalcio, la Roma sono sti lanci lunghi, la Roma sono ste botte date a partire da Mourinho in panchina a Mancini, a tutti i giocatori che hanno, ragazzi, grazie. Tutti i giocatori che hanno che non sanno giocare a calcio. Lì si accende la luce quando c'è Dybala, che non c'era effettivamente, ma non c'era, e noi siamo riusciti a fare peggio, siamo riusciti a scendere nell'oro gladiatorica partita e ci siamo fatti pure buttare fuori, quindi il rammarico è proprio quello che ci hanno picchiato, abbiamo subito noi le espulsioni e abbiamo perso anche la partita, e quindi è stato il punto peggiore da 8-9 anni che io ricordo. Il punto peggiore. Troppo sì. E sul mercato cosa vorresti adesso a gennaio? Io non credo che a gennaio si possano risolvere i problemi che ha il Napoli, e non ci ho mai creduto al mercato di gennaio, tanto più che il presidente ogni volta a gennaio ha sempre fatti acquisti per l'estate. Lui si presenta sempre in estate dicendo: io ho già acquistato 2-3 giocatori, perché a gennaio troverai qualche scontento di qualche squadra forte, ma non all'altezza che può far fare una svolta al Napoli, a questo Napoli purtroppo. Vedremo, di sicuro arriverà qualcuno in difesa a centrocampo, però staremo a vedere. Devono arrivare per forza, si è mandato via Elmas, qualcun altro c'è Nathan fuori 45 giorni, la Coppa d'Africa, e vediamo un po', chissà, va via, quindi diciamo che è costretto a fare qualcosa, però ripeto, io non credo che possa, noi se dobbiamo risollevarci con i nostri che abbiamo in casa. Quindi. Grazie mille Pasquale, ti auguro buon anno. A te però ci vediamo nel post partita. Esatto, io ho viaggiato con dei ragazzi del Monza che cantavano, si divertivano, eccetera. Loro stavano, perché sono partito da Bergamo stamattina, quindi una bella annata. Una bella annata. Io gli ho detto: godetevi questi 2 o 3 anni che poi tornerete a giocare col Seriate, vabbè, ma io sono stato realista, perché finché lo sfizio di Galliani e il figlio di Berlusconi reggeranno l'urto, ma non credo che possano reggere, perché poi i costi sono elevati, quindi finché c'era zio Silvio. Palladino potrebbe essere in ottica Napoli un nuovo allenatore. Io però lo dicevo che preferivo Motta quest'estate, e si sta rivelando e non a caso della Serie A. Esatto, quindi io pensavo a lui, però va bene. Grazie Pasquale, buona serata, ci vediamo dopo. Auguroni. Tutto va bene. Auguri a tutti. Aniello, vieni qua subito. Aniello, anche Antonio, giusto? Pure Antonio. Oggi stanno 2 nuentri, guardi, sta mio nipote Domenico. Ciao Domenico. No, ci sta Carmine, grandissimo amico mio fratello. Ci sta il figlio Alessandro. E poi c'è Aniello e c'è Antonio. Grandissimo Antonio, ormai ci conosci, siamo veterani, no? Da te. Gli ospiti d'onore della nostra trasmissione. Ecco. Io sono un po' mesto, non come il giocatore, ma un po' triste per questa partita. Ma io guarda, non è so triste. Guarda, solo perché sto io stadio a già vincere. Manchi da un po'? Raramente, questa è la seconda volta che vado allo stadio in vita mia. Io ti posso raccontare tanti aneddoti, per me. Poi te ne raccontare uno. No, non puoi dire. Allora, te la posso raccontare? Eccola, fammi baciare però. Il Napoli, sta arrivando il Napoli, nel silenzio più totale. È passato Napoli, Grazie Aniello. È passato Napoli, Grazie Aniello. Lui lo sa, quando passa Napoli, voglio. Lui lo sa. Anche stasera un po' silenzioso. Vabbè, ma non fa niente, ci sta perché la gente è entrata prima, non è come col Cagliari, tu non c'eri col Cagliari, come infatti non ho fatto l'intervista, perché quando ci stai tu. Va bene, grazie. A livello lui lo sa bene. Però no, lo puoi fare lo stesso anche con Pasquale e Manuel. Niente, parliamo del nostro grande Napoli. Niente aneddoto quindi. Allora sono pigliate collere come tutti i tifosi napoletani, perché ci hanno guaiato una tavola, ci hanno rovinato un Natale, ce l'hanno proprio rovinati, perché andare a Roma contro i nostri rivali a perdere in quel modo, senza gioco, e poi mi dice Mazzarri in conferenza stampa che è una vincita, no, perché si è rimessa, perché siamo una squadra onesta, tifosi onesti, meritava la Roma, perché Roma ha giocato meglio di noi, perché Meret è stato il migliore in campo, e poi sento dire che Meret deve andare via da Napoli. No, proprio oggi a Radio Kiss Kiss, scusami se lo dico, ho sentito che Meret forse va via.
perché giustamente il ragazzo non ce la fa più. Però a Roma è stato uno dei migliori in campo, Meret. Non lo so se siete d'accordo con me, perché lui veramente ha salvato i risultati, poteva fare anche 4-0 per la Roma. Vabbè, comunque lasciamo stare, acqua passata. È vero, questi qua oggi è una partita tosta, ma tosto veramente. Perché? Perché loro vengono da 2 sconfitti. 2. Sì. E a noi ci mancano proprio i pilastri al centrocampo, ci mancano pilastri. Nathan. E poi un'altra cosa voglio dire. Nathan, una cosa voglio dire, che nessuno dice mai che è andato via Kim, ma nessuno parla di Lozano. Ma guarda che Lozano l'anno scorso, Coppa Fascia, faceva tanti recuperi. Il suo l'ha fatto. Vabbè, però ci vuole Lozano, signor dice no, ma Lozano è uno che recuperava intera a piglio pallone. No, più che altro quando l'alternativa è Lindstrom, che di fatto non ha mai giocato. Mo addirittura se n'è andato anche Elmas, non lo so perché, questa cosa che non la capisco, 2 giornate prima, questa cosa solo in Napoli, perché non si può permettere un giocatore di andare via 2 giornate prima che lui doveva andare via a gennaio. Mercato chiuso proprio. E questa cosa che io non la capisco. E io sono stato proprio in pre perché adesso ci serviva Elmas stasera. Vabbè, ragazzi, grazie, basta, però pure i genitori non so dove stanno. Io lo sai, mi conosci, io non sfogo mai, però stasera ci sfogo. No, infatti vai. Perché Elmas a me è un giocatore che ci voleva stasera. Tu sei andato a fare la lettera, tutto quello che dici tu. Però tu, 2 giornate prima dalla partita, sia Caru e sia Monza, ti fa stare a Napoli. Oh no. Così come ovviamente è un caso, che dopo aver firmato il rinnovo si fa cacciare fuori, oggi il suo compleanno non c'è, poi parte già per la Nigeria. Poi a Torino nemmeno c'è perché potrebbe essere anche a Torino. Hanno fatto la richiesta alla Nigeria per farlo giocare, però hanno comunque hanno rifiutato. Lasciamo stare tutte queste, però ecco per esempio tifosi napoletani, vedi come me, io sono un malato, ci conosciamo una vita, però che sempre lasciamo stare, basta mo giù, perché noi tifosi napoletani, è vero che l'anno scorso ci è andata una grande emozione, però questa emozione a Cagliari vuole essere ogni anno, ma non dico che voglio vincere sempre, però voglio il gioco del Napoli, io non ci faccio più. Io ho visto la vittoria contro il Cagliari, ma erano 5 partite che venivamo a Verona, 7 settembre mi venivamo a Verona, io vedo più quante volte tu lo sai, più in trasferta che al Maradona, che hai visto vincere un Napoli solo col Cagliari e mi auguro, no non c'era quello di Tu mi hai fatto fare 1600 km per passare. Lui viene dalla Francia. Ah, da dove? Che città? Da Mors. Ah, non so dove sia. È quasi ai confini con la Spagna. Sta vicino a Barcellona, capisci a me? E già mi sono prenotati. Capisci a me? Siamo in diretta streaming. Quella è la verità, oh. Per febbraio, quando è marzo a Barcellona? Diciamo mi sono prenotato perché lui. No, all'andata al Maradona, al ritorno. Quindi a marzo sta a casa tua. Sì, già lo so lui. Già abbiamo organizzato. Già è tutto organizzato, è tutto già per Barcellona-Napoli. L'ultima cosa voglio vincere, voglio vincere. L'ultima del 2020. Stasera voglio vincere, ma non ce la faccio. Vedete che chi da fa, inventate qualcosa, pure tu Mazzara, Coppa Pagini, quello che fa. Stasera mi vincere. A gennaio chi servirebbe? Stai zitto. Vabbè, secondo me. Stasera è vinta. Ah, posso dire una cosa e poi. Non da Zadò. Lo posso dire. Però devo mettere a ridere. E pure i signori che stanno in diretta. Allora ti parlo di anni e anni fa, Serie B. Serie C. Serie B. Serie C. Serie B. Serie C. Serie B. Non parla. Bravo Zozzo, Serie C. Allora, Vicenza-Napoli. Abbiamo perso 1-0. Gol di. Non mi ricordo. Uno famoso del Vicenza. Sai cosa disse signore a me? Cioè, Tani, ma chi è un Napoli? La maglia così, la maglia azzurra. Solo che stari. Ecco perché ne ha viste solo 2 tutta la sua. Un motivo sarà, però almeno ha la tuta addosso. No, stasera sì. Sempre forza Napoli e faccio la cura a tutti i tifosi del Napoli, tutto il mondo, perché a noi ci ascolta tutto il mondo, lo so. Vai giù, sempre forza Napoli. E posso chiudere con un motto. Vai. Non vi pigliate con le calcio Napoli 24. Perché sono amiche, a noi non ci accirano più. Grazie Ariel. Grazie Antonio, ci vediamo alla prossima. Forza Napoli. Ciao. Buonasera. Che vuoi dire tu piccolo? Scappato io. Che vuoi dire? Niente. Che vuoi dire tu? Vai. Comunque sono emozionato che questa è anche l'ultima del 2023 e cerchiamo di chiuderlo a buon fine, non come tutti gli altri anni che a volte Napoli chiude un po' così e così. Io spero che finisce 4-1 come nel 2022. Magari ad agosto ti ricorderai. Grazie, buona partita. Buona partita e buon anno. Grazie, tra l'altro doppietta di Kvara
quel Napoli-Monza ad agosto del 2022 che poi diede il via alla cavalcata trionfale per la vittoria dello scudetto. Io proverei a chiedere a qualche altro tifoso se vuole intervenire. Salve, buonasera. Come ti chiami? Michele. Michele, lei è tua figlia? Aurora. Aurora, allora, prima volta allo stadio, Aurora? No, seconda. La prima volta che il Napoli che ha fatto? Ha vinto, ha perso? Ha vinto Contro? l'Atalanta. Quindi questa stagione no. No, quel gol fantastico Di Clara. Schelia. Quindi vabbè, diciamo che porta fortuna. Speriamo che più fortunati così. no, appunto. E tra l'altro Kvara contro il Monza è abbastanza anche lui scatenato, segnò quei 2 gol fantastici all'esordio al Maradona. Speriamo sia di buon auspicio per chiudere quest'anno a metà. Non possiamo che vincere oggi, dobbiamo vincere. E secondo te invece a gennaio dove si deve, non bisogna, dove si deve intervenire? È fondamentale il difensore centrale, fondamentale. Anche perché poi Nathan si è fatto male, starà fuori 45 giorni, sempre per aumentare i problemi di questa stagione. Pronostico secco? Tu che dici? Un pronostico? Allora, pronostico quanto finisce? 3-1. 3-1. Ci piace. Dubbiosa però Ci sicura. piace, 3-1 allora. Speriamo. Aurora, buona partita, ciao. Grazie, ciao. Grazie anche al papà. Ciao, come ti chiami? Sebastiano. Sebastiano, quanti anni hai? 9. Stasera quanto finisce Napoli-Monza? 4-0, 2-0. Quindi una buona vittoria. Il padre come si chiama? Gaetano. Gaetano. Lui è la prima volta che viene allo stadio. Quindi il battesimo per la prima volta. Speriamo che incrociamo che non sia un battesimo di fuoco, sia un battesimo... È buono, deve essere tutto buono. Per forza. E prima volta però ultima nel 2023, nel 2024 speriamo che tornerai per altre vittorie. Speriamo. Esatto, sì. Voglio che lui magari riviva di nuovo quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Che è difficile. Sì, però almeno l'ha vissuto da fuori, senza entrare nella nostra, però almeno l'ha vissuto. Salutiamo anche la mamma, no? Sì, vieni. Vergogna, un pronostico invece da parte del papà? Io dico un buon 4-0. Un po' come all'anno scorso, la stagione scorsa che si vinse 4-1 qui. Anzi 4-0 anche l'anno scorso. Grazie, buona A partita. lui gli dispiace che non ci sta Osimhen, però ci stanno altri. Sì, speriamo bene. Piace pure che non ci sta Politano e Nathan. Vero. Politano purtroppo anche lui è espulso, quindi se lo poteva risparmiare. Buona guarigione per Nathan, che è dura. Sì, la spalla è sempre dura. Grazie, ciao Sebastiano, batti il 5 anche a te. Anche al Forza Napoli. Forza Napoli sempre, grazie. Salutiamo anche la madre. Ciao. Buonasera. Piacere, Riccardo. Riccardo, Pasquale. Da dove venite? Sorrento. Penisola Penisola di Sorrento. Bellissimo, zona fantastica. Siete qui per ovviamente vi aspettate un qualcosa di positivo, Un Napoli che lotta, un Napoli con identità. che non si vede da un bel po'. Dall'anno scorso alla fine. Sì. Dalla stagione Decisamente. mi duole Un Napoli ammetterlo, che però vince, un'identità di squadra che non vedo da mesi. sì. Secondo voi Garzia, Mazzarri, infortuni, De Laurentiis, di chi è la colpa secondo voi? Era una cosa inevitabile a prescindere da Garzia che questa annata diventasse così storta? Sembra la mia idea che il presidente ha sempre delle colpe, perché non mi è anche mai stato antipatico in realtà. A partire dalla scelta di Garzia, una scelta fatta per me completamente fuori luogo, perché l'ha appena detto il presidente che Garzia non aveva visto una partita. Com'è possibile che non l'aveva notato prima? Quindi la colpa è un po' di tutti, ma il presidente per me deve sempre assumersi la colpa, anche perché lui è il fulcro della società. Tra l'altro proprio a Capodimonte disse De Laurentiis: ho trascorso gli ultimi giorni a fare dei colloqui molto lunghi con Garzia e per questo l'ho scelto. Quindi di cosa avete parlato di questi colloqui? Di tutt'altro, di pallavolo È probabilmente. stato un delirio di onnipotenza, cioè lui voleva dimostrare che senza Spalletti il Napoli era talmente forte che poteva essere nato da chiunque. Senza Giuntoli e hai preso un allenatore che non era in grado. Poi Mazzarri non ha colpe perché Mazzarri sta pagando la preparazione estiva. Sì, cioè il Napoli gioca un tempo. Gioca tutte le partite gioca solo un tempo, il secondo tempo fisicamente calla, quindi non vedo colpe di Mazzarri. Poi mettici anche gli infortuni, mettici anche Osimhen che si è fatto espellere, Politano, anche se diciamo il Monza è una grande squadra, però non credo che ti servano per tutti i titolari per vincere contro il Monza. È una squadra molto forte, però il Napoli ha una squadra lunga. In tutto questo ho visto una cosa positiva, una situazione di squadra molto negativa,
La piazza ha risposto presente, lo stadio è pieno e questo fa molto piacere perché vuol dire che la piazza è vicino alla squadra e spero che almeno la squadra percepisca questo. Già solo questo dovrebbe spingere i giocatori a dare più del 100%. Tra l'altro voi siete venuti, non dico da lontano, ma comunque... Quindi sto voi venite sempre qui? Io non sono qui, io vivo a Roma, quindi sono venuto qua perché studio a Roma e quindi giustamente ho colto l'occasione, sì. supporta sempre. Sempre. Comunque, buona partita. Grazie. Grazie mille. Andiamo da te. Ciao, come ti chiami? Ginevra. Ginevra. E tu sei? Giuseppe. Giuseppe. Allora, Ginevra, è la prima partita per te o già ne hai viste No, parecchie? allora, la prima volta l'ho vista al San Siro perché io abito a Milano, però tifo Napoli. E quindi la prima partita l'ho vista a San Siro, poi ho già visto altre partite qui al Maradona, quindi non è la prima volta. Ormai sei un abitué praticamente. E quindi come si vive a Milano da tifosa del Napoli? No, bene, dai, comunque non... Dopo l'ultima stagione bene, poi magari questa stagione un po' meno. Sì, diciamo che comunque ho anche fan a scuola, perché vado a scuola con la maglia del Napoli e quindi diciamo che quara. E di qua la maglia che c'è addosso. Bellissimo. E tu ovviamente sei il padre, immagino che le hai trasmesso questa passione. Sì, però lei l'ha presa da sola, cioè non ho fatto neanche tanto, vedi. Tanta leva. No, mi ha seguito da sola. Bellissimo e continua così, cara Ginevra. Quanto finisce stasera secondo te? Io spero di vincere, quindi... Tra l'altro mezzo derby per te, perché per voi che il Monza comunque è vicino a Milano. Quindi... Sì, vabbè. Speriamo di vincere. Comunque volevo ringraziare mia zia perché mi ha regalato il biglietto per lo stadio e mia nonna perché mi ha regalato la maglietta. Poi volevo salutare anche mia mamma e i miei amici. Bellissimo, complimenti anche alla mamma, alla zia e alla nonna, giusto? Sì. Quanto finisce per te? Ma speriamo di vincere, ma al di là del risultato è importante essere nello stadio, tifare. E speriamo bene. Giusto atteggiamento, grazie. Ciao Ginevra, complimenti, continua sempre così, mi raccomando. Dal Brasile, salve, buonasera. Buonasera, parlo niente italiano, soy brasileiro, italiano de coração, estou acá com hijos, Arthur, Pedro, porque amo Maradona. Ami Maradona, da brasiliano. Brasiliano e Maradona é Deus por nós. Ti stringo la mano. Grazie. Placar pro jogo, Pedro. 2-0. 2-0. 2-0. Napoli. 3-0. 3-0. Nathan doesn't play today. Nathan, do you know Nathan? No, I don't know Nathan. I came here with my Just kids for because Maradona. only to see the stadium and support Maradona. Okay? Bellissimo. Okay. Thank you very much. Ok, thank you. Bye. Vai, grazie amici miei portoghesi, salve, brasiliani, salve. Da Pompei. Un po' più vicino di Brasile. Si vuole esonerare De Laurentiis? No, in teoria no, però se si cambiano le leggi... Visto che è l'unico responsabile, perché non esonerarlo? Ti vedo abbastanza agguerrito, quindi... No. Guerrito, abbastanza hai centrato la tua... Il problema è quello, il problema è lui. Dopo lo scudetto ha distrutto tutto quello che si era creato, che non era opera sua. Sì, di Spalletti. Indubbiamente, è così. A gennaio secondo te si può ancora risollevare col mercato ovviamente questa stagione o compromesso? No, la domanda è l'uomo capace di mettere mano alla tasca? In passato l'ha fatto spesso e volentieri, però dopo la cessione di Elmas sono entrati già... Come quest'estate? Quest'estate in effetti no. È andato al mercatino dei poveri. Se è la tua opinione giustamente diciamo da tifoso la rispetto, anche perché poi il momento è quello che è generato dalle sue scelte che sono tutte cervellotiche senza nessun senso. Io sulla questione Garcia mi accodo, per me è stata una scelta assurda. Ma non solo Garcia, i rinnovi che si protraggono nel tempo. Anche questo oggettivamente è una scelta molto molto discutibile, quindi hai ragione. Tutto quello che crea nello spogliatoio è tutto per suo in negativo. Il rinnovi, hai ragione, sei arrivato con Osimhen quasi allo scontro, sei arrivato. È arrivato perché gli conviene. Perché non parliamo dei rinnovi di Zelinski, perché non parliamo dell'adeguamento di Kvaratskhelia, perché non parliamo di tutto quello che non ha voluto fare?
Tra l'altro Zielinski ha apostrofato anche in maniera poco felice in un'intervista qualche giorno fa da De Laurentiis, forse preferisce la nebbia, ha detto, quando Zielinski ha sempre professato l'amore per Napoli, quindi nebbia... non se lo meritava neanche Zielinski. Ma la nebbia è quella che offusca il suo cervello, indubbiamente, è offuscato da quella nebbia. Ovviamente la tua opinione la rispetto. È una costante, vedi, nel corso degli anni, no? Non c'è un allenatore che non se n'è andato in malo modo. Il primo anno è una costante, il primo anno si dice che deve fare il Ferguson italiano, il secondo anno litiga, il terzo lo si costringe a rimanere chi viene costretto. Parliamo di Benitez che ha detto che si avvicinava all'Inghilterra e poi è andato ad allenare in Cina. Di che cosa discutiamo? È una costante che litiga con tutti, io con tutti. Detto questo, stasera però sei fiducioso? Spero in bene, ma soprattutto spero per il proseguo che a gennaio mette mano alla tasca e cerca perlomeno di rimediare agli errori fatti fino ad oggi. Grazie, buona partita. E auguri di buon anno nuovo. Anche a te, buon 2024. Auguri. Ah, stai con lui? Forza Napoli comunque. Che volevi dire? Salve. Io volevo andare controcorrente, andavo proprio all'opposto di quello che dicessi. Un'alternativa qual è? Non c'è. L'alternativa De Laurentiis. Al momento ne penso ci sia. Allora direi teniamoci stretta la Champions, teniamoci stretto il campionato stravinto in modo pulito l'anno scorso. Avrà fatto degli errori sicuramente quest'anno, avrà fatto degli errori, però gli errori li fanno anche l'Inter, Milan, United che ormai è una squadra dell'elite. È una squadra dell'elite che sta bazzicando tra metà classifica. Voglio dire io, se ci sta l'alternativa, questi signori mi devono portare anche delle proposte concrete, perché poi sui social si scatena, quest'anno si è scatenato. Il signore non ha detto una cosa positiva in 16 anni di gestione della Laurentiis. Sono quest'anno è forse l'anno peggiore forse, ma su 16 le critiche costruttive le accetto, ma gli insulti non li accetto. Il signore mi deve dire deve andare via, ma chi c'è? Ma ci siamo dimenticati al momento del fallimento che c'era una cordata che non è riuscita ad attaccare 6 milioni di euro per pagare l'acqua minerale. Cioè io non lo so, è questo che io non mi riesco a... Teniamoci stretto De Laurentiis finché, a meno che non arriva qualcuno disposto a investire centinaia di milioni per acquistare il Napoli e centinaia di milioni per rimborsarlo. Non credo in una città difficile come Napoli esista un'opzione del genere, non credo. Poi mi posso sbagliare. Mi dicono che sono uno estremo difensore di De Laurentiis, ho vissuto gli anni del fallimento, ho vissuto gli anni pre-fallimento con mortificazioni e legnate dappertutto. Insomma, adesso andiamo a Torino, andiamo con la mentalità di vincere, andiamo a Milano con la mentalità di vincere, abbiamo stravinto uno scudetto, Champions che ci hanno rispettato. Spalletti lo volevamo cacciare. Adesso Spalletti è diventato, per l'amore del dopo Empoli-Napoli famoso il primo anno. Allora ci vuole equilibrio. In medio stat virtus, come sempre, il mezzo sarà quindi ha sbagliato, quest'anno ha sbagliato, nessuno lo vede. Alcune cose il signore di prima era il giusto. E sono d'accordo, però dire se ne deve andare, non è capace, deve mettere mano alla tasca, ho capito, ma date le alternative, dovete parlare di cose concrete, dove sta qualcuno che prende il Napoli e lo porta a livello del Manchester? Io non lo vedo. Io ti ringrazio perché hai fatto questo botta e risposta perfetto. Con mio figlio. Lui era da Pompei, no, non mi viene da Pompei, quindi più o meno Pompei cava. Sempre Forza Napoli. Grazie, buona partita anche a tuo figlio. Ciao piccolo, scusa se non ti ho fatto parlare, che volevi dire? Ciao. Forza Napoli vuoi dire? Forza Napoli! Bravo, almeno questo, la mamma... Dalla Puglia siamo. La Puglia, che città? Carovigno, Brindisi. Quindi vicino a Brindisi, immagino? Sì. E sei fan di Kvara, immagino? Sì, certo, di Kvara. Invece mia figlia di Simeone del Ciolito. Che stasera dovrebbe di sicuro giocherà o giocherà perché Simeone non c'è, quindi o giocherà di Kvara o subentrerà. Quindi segna Simeone stasera? Sì. Sì, invece Kvara deve speriamo che segni perché lui ne ha bisogno, è un attaccante quindi ha bisogno del gol. E comunque io voglio dire che sarò provinciale, però al di là del risultato noi dobbiamo soltanto ringraziare questi ragazzi per quanto fatto, quindi dobbiamo stargli vicino, non li dobbiamo attaccare. Sono ragazzi che non avevano mai vinto, quindi si sono trovati a vincere, ci sta anche un momento di adagio, però penso che
piano piano riusciranno a superare queste difficoltà e andremo meglio, sono sicura. Grazie mille per il tuo intervento obiettivo e lucido, grazie e buona partita. Grazie, ciao. Andiamo da loro, buonasera. Noi Ciao. siamo alla seconda apparizione dopo la prima non tanto buona con l'Empoli, quindi cerchiamo per la prima volta di riuscire a... La prima pessima, direi. Pessima volta. Come ti chiami? Mattia. Mattia, il papà invece? Mauro. Allora Mattia, dimmi subito, stasera quanto finisce secondo te? Secondo me, non lo so, forse finiamo pari 2-2. 2-2, chi segna? Secondo me lo segna uno Kvaratskhelia e uno Di Lorenzo. Già il 2-2 sarebbe meglio di Napoli-Empoli, direi. Aspettiamo qualcosa di meglio. Il papà è un po' più positivo invece. Le mani, guardate, non si vedono. Le mani del papà non si vedono, ma voi da dove venite? Noi siamo in Napoli ma viviamo a Roma da 12 anni ormai. Quindi tu hai tramandato, Esattamente. lui che ha meno di 12 anni. Lui ha 7 anni. È nato lì, quindi Sì, esattamente. Sì. Quindi sabato scorso è stata proprio di fuori grotta, quindi sono vissuto esattamente lì, ho studiato là, quindi a due passi. Sabato è stata proprio una tragedia perché a Roma-Napoli. E noi non eravamo neanche a Roma, quindi eravamo in un altro posto. Meglio così, guarda, meglio così. Però immagino gli sfottò dei tuoi amici romani. Sono subito partito il 25, cioè siamo tornati. Esattamente, tutti quanti via. Perfetto. Speriamo bene. Mattia, ciao, chi vuoi salutare? Mio nonno. Vai, salutalo. Ciao nonno. Ciao nonno. Salutiamo anche i nostri amici. Ciao, buona partita, grazie. Ciao, ciao Mattia. Ciao. Sempre. Forza Napoli sempre. Bravo Mattia. Forza Napoli sempre. Ciao. Grazie. Sì, cambiamo la scena. Sì, buonasera. Cinese, buonasera, buonasera. Cinese. Che cinese? Capodanno cinese. Che Capodanno cinese a febbraio, mi sono informato. No, è cinese che l'altra volta l'avevo capito, non potevo venire cinese. No, sì, perché il cinese è in mezzo perché è volato, troppo freddo, troppo vento, ma il cinese, probabile investitore a Napoli, ci mostrato i cinesi, hanno dato il blocco, diciamo. Come Zhang dell'Inter, praticamente. Zhang, cioè è proprio Zhang vicino a me, è un imprenditore cinese della stessa zona cinese, Macao, Taiwan, Macao a mare. ma qua già Durk, si fa scialleri cinesi, tutta questa zona allora. Ma il cappello è proprio è cinese, è proprio cinese. Bellissimo. Cioè, che facevo? Come te italiano cappello, questo è proprio il classico cappelletto cinese che usiamo in Cina. Proprio ti mancano solo gli occhi a mandorla. Ma invece è passato un buon Natale? Sì, Natale italiano, Natale napoletano. Sì, buon Natale, ho passato tutto a posto, solo che mo dovrebbe vincere il Napoli, ci fa passare meglio Natale, perché non si può fare questa cosa. No, perché passare Capodanno con il Napoli che perde, no? Sì, che finisce, ma Capodanno cinese che è a febbraio, sì, mi sa cambiato che si è messo, vinciamo col Capodanno cinese, non so che anno sia, questo qua però sì. A gennaio invece chi ti aspetti dal mercato, dato che ormai ci siamo, anche perché Elmas è stato ceduto ancora prima che iniziasse il mercato, quindi... se va avanti così, se oggi vince, sì. Mettiamo che oggi è da vincere, perché se no a gennaio è una catastrofe. Il mercato, secondo me non deve fare il mercato, deve rifare tutto da capo, tutto, perché è una tragedia se non vince oggi. Se non vince oggi secondo me è una discesa libera. Libera. Sì, oggettivamente sì. È una discesa troppo libera, altro che il mercato, dopo devi rifare proprio tutto da capo, tutto proprio. Speriamo di no. Che dici, vince? Io credo di sì, non può non vincere, lo dicevamo pure contro il Frosinone, contro chiunque l'abbiamo detto, però vabbè. E si vediamo, secondo me vediamo pure la Salernitana a gennaio. Il 13 o il 14? L'11, il 13, vediamo pure tanto, sicuro. Sarà un'altra gara e lo vedremo, per ora concentriamoci sul Monza. Palladino può essere un allenatore buono per il Napoli, per la... No, è pure napoletano Palladino. Sì, di Mugnano. Sì, è Mugnano, sì, ricordavo che Palladino è napoletano. Palladino è quello del Monza. Esatto. Dice tu, no, che sta facendo un'annata più che positiva. Ok, speriamo che la passa la serata positiva, poi se ne parla, diciamo. A gennaio. Ma se ne parla a gennaio, si passa la sera una serata positiva fatta partita dalla vita, purissima. Sì, perché il Monza che vince al Maradona sarebbe la prima volta della storia. Campione d'Italia, Napoli campione d'Italia, il Monza che vince è un punto a favore proprio la storia del Monza. Come il Frosinone tra l'altro. La storia del Frosinone e non c'è due senza tre, si capita oggi. Mamma mia, speriamo che non. No, oggi vince, tutto a posto. Ma la campanella di buona fortuna che vince, perché le altre volte non ce l'avevo e abbiamo perso. Speriamo. Buona partita. Buona partita, grazie. ciao. A dopo, grazie all'amico cinese. Salve, puoi intervenire, vieni anche tu.
come ti chiami? Davide. Davide, già ci siamo visti qualche volta. Sì. Davide, allora tu la maglia, la felpa, la maglia non la perdi mai, giustamente. C'è sta tutto. C'è tutto. Stasera il Napoli tra l'altro sempre rimaneggiato, ormai ogni partita fuori Osimhen, fuori Politano per squalifica, tra l'altro auguri a Osimhen che oggi compie gli anni. Vabbè. E li festeggia fuori come sempre praticamente. Li festeggia fuori rispondendo anche ai tifosi del Chelsea che lo aspettano, vabbè. Sì, non ne parliamo. Diciamo che quest'anno parlando col senno di poi è facile, però sarebbe stato meglio cederlo a giugno e basta. No, allora col senno di poi non si fa nessuna discussione, nel senso che quando arrivò quell'offerta dei 200 milioni tutti quanti dicevamo ma rimane. A oggi posso dire che forse vendendo lui, vendendo anche l'ha capito Mazzarri che ci sono degli scontenti, e questi famosi scontenti forse bisognava cederli prima. Bisognava accontentarli anche perché qua nessuno obbliga nessuno a rimanere. È chiaro che l'immunità dello scudetto rimane, nel senso che questa cosa del non criticarli perché ci hanno fatto vincere lo scudetto io la comprendo fino a un certo punto. Ce l'hanno fatto vincere, noi abbiamo goduto per questo scudetto, oggi stiamo onorando tra l'altro un anno fantastico, perché una squadra da settimo posto non ha 60.000 spettatori se non vince uno scudetto l'anno prima, e quindi se non sono veri tifosi, e tra l'altro siamo venuti qui per ringraziare l'anno e per chiudere l'anno, non guardando la classifica. Però è arrivato il momento anche di criticare anche i giocatori, perché una volta detto, e l'abbiamo detto, che De Laurentiis ha sbagliato tutto, lo abbiamo detto. Una volta che abbiamo capito che il francese non era buono e l'abbiamo cacciato, una volta che poi secondo me non è vero, però che abbiamo capito che Mazzarri forse non è più il Mazzarri di una volta, oltre al fatto anagrafico non è più l'allenatore di una volta, l'abbiamo capito. Bisogna però iniziare a dire a Osimhen, caro Victor, svegliati, Politano, non fare quella cosa contro la Roma, Di Lorenzo, sei un grande capitano, ma sei sceso, sei stanco le ultime partite. L'unico che è migliorato è Meret, che dal niente però perlomeno ha fatto qualche parata. Anghissà cammina in mezzo al campo. Kvara è diventato prevedibile. Ora, per carità, adesso che io non credo al fatto che si siano dimenticati a giocare a pallone e a farci innamorare del calcio che facevano. È colpa di De Laurentiis, è colpa di Garcia, è colpa anche del custode dello stadio, di quello che volete voi, però in campo ci va la squadra, e oggi il Napoli è una squadra prevedibile e Anghissà senza voglia, Osimhen che forse si fa cacciare via perché con la testa alla Coppa d'Africa. Compleanno. È al compleanno, alla Coppa d'Africa, perché adesso si fa un mese lì e speriamo che ce lo mandano bene e integro. Però io non vedo l'impegno, e siccome qua nessuno obbliga a rimanere, perché nessuno è obbligato a rimanere, per me a tal proposito, arrivederci. Sky UK dice che Simeone ha già avvisato il Napoli di voler lasciare il Napoli a gennaio. Allora, questa notizia su Simeone, Simeone è l'unico che secondo me ci tiene, come ti posso dire? Perché alla fine entra fa quei 2 minuti. Quando entra? Quando entra, però segna. Allora, il punto è che lui ci tiene, però viene poco utilizzato, perché tutti quanti spingiamo per Raspadori, perché Spalletti lo convoca in nazionale, allora Raspadori deve giocare. Ma se Raspadori non funziona nel Napoli, perché non funziona Raspadori, ma perché buttiamo sempre in mezzo a Raspadori quando invece c'è Simeone che secondo me, punto primo è argentino, punto secondo ci tiene, ma perché lo dobbiamo mandare via? Fa bene a dire questa cosa, perché non gioca. Secondo me si dispiace, l'unico che si dispiace che non gioca ed è l'unico che ci tiene. Un regalo ce lo dobbiamo fare tutti. Dimentichiamoci il Napoli di Spalletti, e dimentichiamoci anche, è difficile, di Spalletti. No, io ce l'ho, però questo è il Napoli, attenzione, non è Spalletti. Fino a metà dicendo lo scudetto.
No, lo scudetto non ce l'abbiamo mai dimenticato. Io dico dimentichiamoci di Spalletti, grande allenatore, ma noi ce lo dobbiamo dimenticare, perché finché non ce lo dimentichiamo, perché quello è stato un calcio fantastico, è stato un calcio fantastico, ma se noi ci mettiamo in testa che lo dobbiamo rifare, non lo rifacciamo mai, perché è impossibile rifarlo. È come quando si diceva che Maradona oppure un altro Maradona. Maradona è impossibile che ritorni un nuovo Maradona. Noi l'abbiamo visto, abbiamo goduto di quel Napoli, adesso godiamo di un Napoli diverso, sosteniamo questo Napoli. Io ho fiducia nel mercato di gennaio, ho fiducia perché De Laurentiis ha capito gli errori e vuole risolvere questi problemi. Fiducia nel Napoli, tifiamo, facciamo tremare questo stadio, perché Mazzarri è tornato, ma i tifosi all'epoca di Mazzarri non sono tornati ancora, perché questo stadio tremava quando c'era Mazzarri, tremava. Oggi vedo gente che a 10 minuti dalla fine se ne va, e allora siamo anche noi tifosi. Una volta eravamo la tifoseria più bella del mondo, adesso ai numeri siamo i più belli, perché oggi è pieno e siamo settimi, ma con i fatti e con la voce abbiamo finito. Grazie Davide. Forza Napoli sempre, si tifa sempre, non guardando la classifica, al di là veramente del risultato, non è solo una scritta. Come è scritto sulla maglia del signore qua, sempre al tuo fianco. Sempre al tuo fianco. Forza Napoli sempre, buon anno e speriamo bene. Grazie Davide, buonasera. Buon lavoro, tanti auguri per tutto quello che fai per noi in casa e fuori casa. No, quello che voi seguite. Come? Ti ricordi quando siamo visti? Lui viene dall'Algeria. Da dove? Algers. Ah, quindi sei, diciamo, un altro, no, come Onas, Gulam, quindi però vivi qua, no? Sì, adesso sto qua. E anche la maglia di per le vacanze sta qua. Lui invece dove abiti? In London. Londra. Bellissimo. Però sei cuore azzurro. Azzurro, sempre. E poi ti vedo cappello, sciarpa, maglietta, con lo scudetto, ricordiamolo che è ancora del Napoli per il momento. Stasera ci rivediamo dopo un bel po'. Dopo una situazione un po'. Ti ho visto anche un po' in imbarazzo a Torino, però infatti ti volevo regalare questo qua, però salto a Torino, quando ti dicono non c'è niente di bello a Napoli, te lo regala Mimmo 1926, grazie. Te lo tieni te. Adesso mi ricordo. Perfetto. Grazie, poi forse lo faccio vedere in camera, forse. Vabbè, grazie. Come vuoi tu. Veramente complimenti per il lavoro che svolgi, perché veramente meriti tanto. Grazie mille. Purtroppo così quest'anno, non fa niente. Pensavo che questo cambio di allenatore, però come diceva l'amico prima, secondo me, come ti dissi con la Lazio, chi scende in campo è il responsabile numero uno. Come ti dissi qualche tempo fa che il maggior responsabile di quella cosa bella dell'anno scorso era Spalletti, quest'anno vedi calciatori che, al di là del discorso della società, delle scelte della società, chi scende in campo veramente sta lasciando a desiderare. Noi ci metteremo sempre cuore, anima, salute, forza, perché onestamente noi ci saremo sempre, però loro quest'anno non ci stanno. Nimo, grazie, buon anno. Augurissimi. Alla prossima. Alla prossimissima. Buon anno, grazie anche a Forza Napoli dall'Algeria. Grazie, il braccialetto che mi ha regalato è contro la Juve. Vuoi venire a parlare tu? No. Tu però sì, vieni qua, vieni qua. Guarda che bel braccialetto mi ha regalato questo tifoso, guarda. Bellissimo, bello, Però non lo mostro in camera perché meglio evitare. Meglio di no. Buonasera, Emilio. Buonasera. Come stai? Tutto a posto. Speriamo di concludere l'anno con una bella vittoria. Anche se quest'anno è stato, l'ultima parte è stata un po'. La seconda metà. Bruttina, però vabbè, comunque questo 2023 comunque salviamolo perché abbiamo vinto lo scudetto, quindi lo dobbiamo salvare per forza. Direi, obbligatoriamente. Assolutamente sì. Però diciamo che poteva finire molto meglio. Non meglio, molto meglio. Speriamo del mercato, dai, perché comunque la base c'è, come sempre, perché sennò l'anno scorso non facevamo quello che abbiamo fatto. Speriamo nel mercato di acquistare difensore, che comunque serve, un vice di Lorenzo per farlo riposare. Sì, che non se ne può più, onestamente, di fargli fare poi troppi minuti e fargli fare quegli errori come col Frosinone. Sì, perché è normale, un giocatore che con una partita ogni 3 giorni è normalissimo. Più la nazionale, tra l'altro. La nazionale, non questo non si ferma mai di Lorenzo, vabbè, infatti, normale. Diceva l'amico prima, Di Lorenzo sei calato.
Ma è normale. È oggettivamente normale, non sono delle macchine. Qualsiasi giocatore forte, anche l'Inter, che prima in classifica, ha due giocatori per ruolo, quindi loro riposano e quindi anche Di Lorenzo assolutamente l'Inter ce n'ha 3. L'Inter ne ha 3, sì. Comunque, stasera secondo te sarà la sera di Kvara che contro il Monza l'anno scorso ad agosto 2022 ci fece vedere la serata più bella forse del 2022, prima che iniziasse il 2023. Senza Politano e Osimhen, oggi lui deve guidare l'attacco, quindi speriamo che lui gonfi la rete, dai. Lindstrom o Zerbin titolare, perché c'è chi, tra cui i colleghi di Sky, dava Zerbin titolare. Dilici prima tu. Lindstrom, no, Lindstrom. Oggi o mai più Lindstrom. Buonasera, grazie. Tu dici Lindstrom, anche io dico Lindstrom e credo. Ma aspettiamo le formazioni ufficiali ovviamente, che ancora devono uscire le 5:30, quindi penso fra 10 minuti. Sì. Se dovesse giocare Zerbin, io non so cosa significherebbe per Lindstrom, onestamente. Anche perché comunque non giocando Politano oggi c'ha la chance lui per giocare, speriamo, dai. Se non gioca stasera, quando deve giocare questo povero? Oggi come più, veramente. Infatti io attendo queste formazioni ufficiali e poi capiremo, perché se gioca lì Zerbin non so come entrerò allo stadio. Speriamo. Buona partita, vuoi dire qualcosa? Voglio salutare i miei cugini piccolini, tra cui Andrea, Riccardo e Beatrice. Andrea lo saluto in particolare perché è tifosissimo del Napoli. Oggi voleva venire, però i biglietti sono volati. Nonostante sì. Poi voglio salutare anche mia nonna che ci starà guardando, l'altra mia nonna, quella della volta scorsa, si chiama nonna Lina. E forza Napoli, speriamo di concludere l'anno al meglio, dai. Grazie Emilio, buon anno a tutti. Buon anno. Dalla piccola, attenzione, ha perso la sciarpa, buonasera, ciao. Ciao. Come ti chiami? Antonio, tu invece? Ginevra e il papà, giusto? Papà, Nino. Nino, Antonio e Ginevra. Allora, Ginevra, poi dopo andiamo da Rosario. Ginevra, la prima volta per voi due, Ginevra e Antonio, allo stadio? No. Quante partite hai visto? C'è 3. 3. E ti ricordi come sono andate? Se il Napoli ha vinto? Diversamente rispetto ad oggi, direi. Quelle positive? Quelle dello scorso anno positive rispetto a quest'anno, ahimè. Però speriamo che stasera si riconfermi come... Speriamo. Anche chiudere questo 2023 che comunque è stato storico. È stato assolutamente storico, ma per la situazione in cui si trova la squadra, soprattutto mentale, ogni partita di quest'anno è veramente difficile. Mentalmente, assolutamente. Anzi, più non si vince, più diventa un peso sempre di più la partita successiva. Assolutamente, subentra la paura di non farcela e quest'anno è veramente una situazione complicata e inspiegabile per una squadra campione d'Italia. Purtroppo sì. Ginevra, quanto finisce quest'oggi Napoli-Monza? 2-1. Ginevra, Antonio, secondo te? 3-0. Speriamo che finisca col Napoli che guadagni questi 3 punti. Il papà che dice invece, secondo te? Spero, non so dire il risultato, non voglio sembrare pessimista, ma ho paura, quest'anno ho sempre paura del Napoli, ho paura del Napoli, ma speriamo bene. Speriamo. Vuoi salutare qualcuno? Mamma. Salutiamo, vai. Grazie, buona partita. Ciao Antonio. Ciao. Salve. Buonasera, salve. Buonasera, come stai? Bene. L'altra volta non è andato molto bene. Speriamo che questa volta vada meglio. Quando ci siamo incontrati. Prima di Napoli-Frosinone. Io sono un collega, quindi come vedi sto andando in campo. A chi farai la foto del giorno, secondo te oggi? Io mi auguro a Kvara perché veramente lo merita. Sperando che però stia un po' più calmo. Perché io vedo che vuole fare per forza gol, vuole strafare in certi momenti. Vedevo proprio oggi che delle azioni l'anno scorso andavano bene, la palla andava in porta. Quest'anno le stesse azioni, la palla o viene così esce fuori o viene rimpallata, però io poi in genere sto sempre sulla sua fascia, vedo tanto impegno da parte sua però poi le cose quest'anno non vanno. Volevo dare un bacio ad Angelo, a mio nipote che ci sta guardando, mia moglie e mia figlia, nonostante mia moglie non stia molto bene, ha detto
vai comunque al campo, allo stadio a sostenere, anche perché il nostro come il tuo è un lavoro, quindi noi non possiamo, e spero stasera di ritirarmi con un po' di pace nel cuore, perché ultimamente ci stiamo ritirando sempre incazzati e che non riusciamo a dormire. L'altra volta che cosa ha detto il capitano? Che lui dopo il 4-0 non ha potuto dormire, e i noi poi. Vabbè, grazie a te, auguri, buon anno, un bacio a tutti. Ciao, alla prossima. Il bimbo vuole dire qualcosa prima di Rosario, che vuoi dire? Vai. No, volevo dire che secondo me questa partita la dobbiamo giocare bene perché il Monza sta giocando bene in questo periodo e non lo dobbiamo sottovalutare. Da dove vieni? Brescia. Da Brescia col papà che... Napoletano. Napoletano, però lui è nato a Brescia, immagino. Però tifi Napoli, come vedo. Sei pronto per una vittoria, quindi? Dai. Spero di sì, dai, siamo venuti fin qui. È un mezzo derby per te, Brescia-Monza più o meno. Sì, speriamo di andare a vedere la partita a Monza poi. Speriamo. Buona partita e sempre forza Napoli, ciao. Grazie, ciao. Rosario, vengo da te. Mettiamoci con lo stadio dietro, così. Con lo stadio dietro, eccoci qua. Come sono andate queste feste? Bene, abbiamo mangiato poco per mantenerci, proprio perché io devo andare avanti, perché devo vedere la Coppa dei Campioni, no? Quindi faccio un saluto ai miei nipotini che mi stanno guardando, Simone e Davide e mia figlia. Ciao ragazzi. Ciao Simone e Davide. La prossima volta devi venire pure tu, ti devi fare intervistare, che è bravissimo. Ti fa delle domandine e tu gli dici quello che pensi. Quanti anni ha? Uno ha 13 e un altro 9 anni. Quindi sono pronti per venire allo stadio. Dai. Solo che uno fa il rugby e l'altro fa il Kung Fu. Danno mazzate entrambi. Capito, il rugby, mamma mia. Ultimamente la partita che ha fatto il Napoli sembrava proprio una partita di rugby. Io stasera, come vedi, non mi sono portato nessuna fotografia. Non vedo la solita borsa. Sì, perché non sapevo a chi mi aveva portato, perché ogni tanto se ne sta uno che se ne va. E quindi onestamente, a chi mi porta? Elmas l'hai tolto. Devo portare Osimè, ma non ci sta, se ne chiudo là. Politano non ci sta. Elmas venduto. Quindi ha detto, non mi porto proprio a nessuno. Però abbiamo fatto la solita canzoncina scaramantica. È un po' una poesia di Natale. È una poesia di Natale, diciamola pure, vai. Vai. Eravamo l'esercito del gol con Osimhen, Kvara e Simeone e non ci accireva mai nessuno. Mo ci accirano tutti quanti, ma che ci siamo un poco ammosciati. Le altre squadre ci hanno sorpassate, ma noi al quarto posto vogliamo andare perché è in finale dei campioni. Vorrei andare. Perfetto. Noi simpaticone. Ani. Fa calzocino. Conosci me, Varaschelli e Simeone, eravamo un bello trio di campioni. Ma si sono un po' ammusciati e le altre squadre ci hanno sorpassate, che mi fa, però io sono fiducioso. Eppure io. Perché, ma noi al quarto posto vogliamo andare perché in finale la Coppa dei Campioni non l'hanno fatto. Ragazzi, mi sono duplicato. Auguri e buon Natale a tutti. Grazie, buon anno. Forza Napoli. Grazie. Ci vediamo a Torino. A Torino ci vediamo, sicuramente. Vabbè, comunque io sono fiducioso stasera, dobbiamo fare una bella partita, perché allora questi giocatori nostri si ammosciano e non si induriscono più. Ma mo con un po'. Grazie amico mio, pure a voi. Come state? Bene, grazie. Avete mangiato bene? Benissimo. Un caprifiore, tutte cose. Speriamo che stasera mangiamo ancora meglio. Stasera ci mangiamo il monzone. Invece mangiamo un montone, ci mangiamo come secondo. Vi leggo la formazione ufficiale, poi c'è una novità. No, era squalificato. No, Simeone. Ti devo dare una brutta notizia. Ti leggo la formazione ufficiale. Allora, il Napoli si schiera con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anghissà, Lobotka, Zielinski, Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. Vabbè, siamo fiduciosi lo stesso perché sono giocatori bravi e quindi automaticamente stasera ci faranno divertire. Prego, dopo di me. Noi dobbiamo stare vicini a Napoli, soprattutto quando perde. Io starò qui fino alla morte, pure in Serie D sto vicino a Napoli. Perciò forza Napoli sempre. E non criticate sempre. E allora mi fa oi vita mia, oi core, chi stu core. Ci stato prima amore e stasera ci fa ricreare. Va bene? A posto? Auguri, ciao Simone, ciao Davide. Tra l'altro
Dall'altro lato, la ripeto, la formazione ufficiale. Ciro Novellino. In studio. Tanti auguri anche a Ciro Novellino. Va bene? Assolutamente sì, grazie. Grazie a te e complimenti per la Facciamo tanti auguri a tutti i tifosi del Napoli e speriamo che stasera i giocatori del Napoli ci fanno un bel regalo. Hai sentito la formazione ufficiale, te la ripeto? Meretti, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anghissà, Lobot, Gazirischi, Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. Perché Zerbin? È la domanda che mi sto ponendo anch'io. Quindi Lindstrom out per l'ennesima volta, evidentemente. Ragazzi, per Lindstrom la stagione può finire qui, che se non gioca manco quando Napolitano è squalificato. Quando deve giocare questo povero Jesper Lindstrom? Non lo so, qualche partita amichevole deve giocare, secondo me. E allora perché è stato. Vieni qua, facciamo il botta e risposta. Facciamo il botta e risposta. Non è che faccio, non voglio parlare. Allora perché è stato comprato? Allora perché è stato comprato? Ma non so, è stato sbagliato l'acquisto per me. Per me è stato sbagliato l'acquisto. Lo bruci pure. Ma non è una mezza punta, non è nada. Ma per me ha fatto tre quarti. Scusa, per me ha fatto una cosa buona Mazzarri a mettere a Zerbin. Perché almeno abbiamo un ragazzo che è quello sulla fascia, perché fino a mondo non ne nessuno qua fuori di Politano, poi Napoli ha fatto un altro sbaglio a Valutano. Sì, ma questo fatto qua lo dobbiamo fare quando momenti in cui già siamo a un livello non buono, vincere per forza. Ma questo qua vince la partita e mette un ragazzino. Ma ci metti? E com'è? Il signore dice che Lindstrom sulla fascia. Scusami, ma non può dire che Mazzarri è un genitore calcio. Più di me sicuramente. Più di noi. Come ha di 4 palloni con Frosinone. Ha messo la squadra. Va bene, facciamo così. Un'altra cosa ti voglio dire, per me l'acquisto tu quando ci sbagliato. Quindi a partire da Nathan, Cajuste. Tu quando ci sbagliato? Perché Lindstrom stai giocando? Stai giocando? Parlami vicino, stai sbagliato l'acquisto, no? Oggettivamente sì. Un'altra cosa, la squadra non ci sta proprio con la testa. Sì, questo è indubbio. Non ci sta con la testa proprio. Qualche cosa che non ci va bene. Ma per me se succede qualcosa per presidente il giocatore. Vabbè, qualche cosa ci sta. Sì. Il fatto di rinnovo del contratto. Ma me io vedo quando stasera che non Vittorio. No, Zerbin a me ha fatto buono. E poi li farò vedere, ci vediamo domenica. Ci vediamo nel post partita, ci vediamo nel post partita. Ci vediamo alla prossimamente. Faccio tanti saluti e auguri a tutti i tifosi del Napoli. Grazie. Anche a te. Grazie mille, buona serata, buona partita. Rieccoci, mi avvicino. Vieni qua, vedi Giovanni. C'è anche altri colleghi, vedi Giovanni. Anche insieme, voglio solo commentare con voi. Anzitutto, buonasera Giovanni. Buonasera. Annunziata, collega di calciomercato.com. Ciao Giovanni. Buonasera. E al collega Claudio Greco, Italia Notizie 24. Italia Notizie 24. Ragazzi, voglio commentare con voi che siete, diciamo, del mestiere come noi, la scelta di Zerbin titolare. Io mi sono già un po' espresso, mi spiegherò anche dopo, però voglio sentire la vostra, Giovanni. Allora, innanzitutto l'aveva praticamente preannunciata ieri Mazzarri in conferenza stampa, aveva detto che fondamentalmente non ha i 90 minuti Lindstrom, perché Lindstrom si è allenato un giorno e mezzo in gruppo, quindi ci sta anche come scelta. Lindstrom a gara in corso dovrebbe subentrare, Zerbin lo puoi anche utilizzare come arma per la fase di non possesso, per avere una mano in più, perché comunque gioca tanto sui quinti anche il Monza, potrebbe darti una mano in questo senso. Ovviamente stiamo parlando di un giocatore che non è all'altezza di Politano, che va a sostituire, non è all'altezza di un Lindstrom, quindi non è che bisogna aspettarsi chissà che cosa, però tanta applicazione, tanta dedizione, questo dobbiamo aspettarcelo da un ragazzo che comunque è cresciuto con il Napoli e deve far vedere qualcosina. Ci aspettiamo questo fondamentalmente, a parte l'aspetto tecnico. Claudio, tu invece che ne pensi? Concordo, buonasera intanto con il collega. Stasera è una di quelle partite, sai, dove conta il risultato, e tutti gli esperimenti in questo momento per il Napoli sono i benvenuti, perché ragazzi bisogna trovare la quadra, perché oggi è quella classica partita che deve dire se il Napoli è vivo, perché oggi, non essendoci malauguratamente, e da bocca mia taci, non lo voglio nemmeno pensare, ma non essendoci un risultato, probabilmente oggi sancisce il momento più difficile da quando questa squadra poi ha iniziato a volare per i traguardi più prestigiosi. Io ho fiducia in Mazzarri e credo che lui sia quel tecnico più abituato a vivere questi momenti particolari.
Vedremo, intanto vi auguro buon lavoro, in primis anche una buona partita e anche un buon anno ovviamente. Buon anno a tutti, Grazie buon anno. Claudio, grazie anche a Giovanni. Buon lavoro a tutti, buon anno. Grazie, speriamo che speriamo che Zerbin sia appunto stia a sentire Giovanni e anche Vittorio che l'ha sentito bene e ha riso. C'è il nostro non vuole mai venire in onda, solo l'audio, solo con l'audio. Mi avvicino, vieni qua. Non tutto è perduto, è tutto perduto. Tutto è perduto. Tutto è perduto. Però tu sei sempre qui. No, io sono sempre qui per la maglia che c'è. La maglia è la maglia. Stasera quanto finisce secondo te? Non lo so, finisce verso le 8:30. Perfetto, ogni volta mi fai questo. Io cado in questa trappola e tu ogni volta mi fai il tranello. Alle 8:30, alle 9 vado a cena. Cosa mangerai se posso chiedere? Cosa mangerai se posso chiedere? Un panino veloce. Se perdi il Napoli pure una camomilla poi dopo. Spero di no. Grazie, buona serata. Questo siparietto ogni volta fantastico. Vieni tu Emilio, vieni pure. No, volevo soltanto dire dalla regia a un mio amico, Domenico, che saluto, segna Zerbin. Ce l'abbiamo buttata, oggi segna. Mi ha detto lui, Zerbin segna. Alla fine gioca titolare. Lo so. Sì. No, ma ho visto pure quando diceva le formazioni. Zerbin segna. Speriamo il buon Alessio. A fine partita, espulsione, ammonizione, però secondo questo amico segna. Vedremo Emilio, grazie. Salutiamo Domenico. Hai detto. Ciao Domenico. Sì. Domenico. Grazie, buona partita ancora. Ci allontaniamo dallo. Mi avvicino. Nel frattempo penso che a breve poi partirà la musica, quindi ci allontaneremo come facciamo di solito. E tra l'altro sono le ore 17:47, ribadiamo che la partita inizierà alle ore 18:30. Qui alle mie spalle più o meno si sta grazie Vittorio, si sta diradando un po' la folla e ovviamente buonasera collega Silvermele che ha il telefono, vorrei fermarlo, però ha il telefono. Aspetta un attimo, rimani in linea. Collega di Canale 8, Silvermele, nostro amico ormai storico, gioca Zerbin titolare. Sì, atteso perché Mazzarri ieri, non volendo scoprire le carte, le ha scoperte, perché il Lindstrom non ha i 90 minuti nelle gambe, però potrebbe essere a gara in corso un'arma da sfruttare. E con tutto il rispetto che anche Mazzarri ha dimostrato per Zerbin, sì. Ormai mi sembra che tra gli adagi stagionali ci sia questo, Zerbin si allena bene. La frase dell'anno. Grazie Silver, buon anno. Grazie e tantissimi auguri, ciao. Grazie. Buon lavoro sempre al collega di Canale 8 Silvermele che è un nostro collega storico davvero, ci seguiamo a vicenda da anni e anni. Detto questo, ripeto la formazione ufficiale, nonostante Mazzarri ieri lo abbia più o meno annunciato, io credevo che Lindstrom giocasse titolare, invece no. Posso disturbarvi ragazzi in diretta su Calcionopoli 24, volevo commentare con voi la formazione ufficiale di questa sera. Abbiamo visto Zerbin, abbiamo visto in macchina. Proprio su questo voglio soffermarmi. Secondo voi scelta giusta in una partita che è della vita, perché stasera devi vincere, non puoi non vincere? Secondo me in questo momento meritava Simeone in attacco e spostare via Raspadore sulla fascia, perché comunque è qui a Napoli, speriamo non vada via. E quindi secondo me era la scelta giusta. Poi se Zerbini ci risolve la partita ha fatto bene Mazzarri. Vedremo, non mi esprimo, tu invece che ne pensi? Allora, della formazione io credo che il problema sia Zerbin, perché in questi giorni è entrato solo come sostituzione e credo che la titolarità non se la merita, però comunque dobbiamo sperare in una grandissima vittoria. Speriamo, quindi positivi. Speriamo, per lui è la sua prima partita, quindi speriamo che porta fortuna. Esordio al San Paolo, al Maradona. Incrocio le dita per te. Buona partita. Ciao, grazie. Ciao, buon anno. Grazie. Salve. Posso disturbarla? Salve. Volevo commentare la formazione ufficiale del Napoli. Non la so la formazione, non la conosco, però, dimmi tu, però voglio dire siamo venuti allo stadio solo perché abbonati e basta, perché a riflettere non c'è questa motivo, frase. cioè noi siamo a dicembre, siamo già fuori dal campionato, siamo fuori dalla Coppa, siamo fuori dal campionato nel modo peggiore poi, perché non è che fossimo secondi o terzi, no? Siamo a pezzi, comunque ci stiamo oramai, fino a finale ci stiamo. Sì, è un po' brutto da dire, però lo so, la cruda realtà. Mi rendo conto, ma è così, io non avevo nessuna voglia di venire allo stadio oggi, però per chiudere l'anno almeno in età andiamo. Ormai ci siamo. In tribuna? Sì.
buona partita e buon anno. Grazie per te. Buona partita, una frase che fa riflettere questa, magari poteva cedere il biglietto. Salve, buonasera. Ciao, buonasera. Pronte per la partita? Prontissima. Quanto finisce secondo te? Oggi stasera vinciamo. Te la senti? Sì, però non ti dico il risultato per la solita scaramanzia, però vinciamo. Grazie. Vinciamo. Buona partita e buon anno. Grazie. Sì, comunque dicevo che dovrebbe essere, poi anche dicevano anche i tifosi che dovrebbe essere quasi sold out lo stadio. Piano piano stanno arrivando tutti. C'erano file agli ingressi che non c'erano da un bel po'. Nel frattempo sta arrivando anche Riccardo Nicotra, a cui chiedo subito, ha finito la sua diretta su TikTok? Riccardo è praticamente pronto per essere ricoverato, forse? No, ci sei, qua. No, volevo chiedere, dammi pure. Volevo chiederti se è stato dall'altro lato. Allora Marco, sono ancora vivo, innanzitutto. Però vedo che sei parecchio provato. Sì, sono parecchio provato, le mie condizioni fisiche le conoscevamo ben da prima, però va bene. Sei comunque in tema. Abbiamo fatto il giro quasi di tutto lo stadio praticamente. Sei in tema con l'infermeria del Napoli alla fine. Sì. Non barcollo ma non mollo, proprio come il Napoli anche in generale. Dall'altro lato come la situazione? Sold out, fra virgolette, anche di là? Sì, perché veramente era anche i settori inferiori, le file erano molto lunghe, però devo dire che c'è abbastanza entusiasmo. Non so che risultati ti hanno dato qua. Tutte vittorie, la maggior parte ci hanno dato le vittorie, c'è alcune addirittura 4-0, 3-0. Come ad agosto scorso. Abbiamo incontrato anche dei brasiliani che erano venuti a vedere Nathan, tra l'altro. Anche da voi, la famiglia di brasiliani è venuta anche da noi. Però insomma Nathan non giocherà per un bel po', fino a febbraio inoltrato. Gioca Zerbin alla fine. Esatto, infatti quello era adesso un po' il focus. Marco, non so cosa ne pensi del fatto che giochi Zerbin, sinceramente, perché io un po' l'ho anticipato prima. Più che su Zerbin mi focalizzerei su Lindstrom, che ok, pochi allenamenti fatti in settimana. Però ragazzi, non gioca Lindstrom contro il Monza in casa quando Politano è squalificato, ma quando mai giocherà Lindstrom? Punto primo. Punto secondo, non è assolutamente né ufficiale né altro, però Zerbin è comunque nel mirino del Frosinone, che lo vuole comunque prendere già a gennaio. Vuole farlo ritornare a gennaio. Va detto però comunque che col Frosinone Lindstrom poi non ha fatto la partita che è la vita, che tra l'altro dicevamo proprio noi in collegamento, e quindi non è stato assolutamente brillante. Allora ragazzi, a questo punto Lindstrom è da bocciare, non lo so. Ma no, io spero delle riflessioni anche sull'attacco a questo punto per gennaio, perché se Lindstrom non gioca stasera, più che altro si facessero delle riflessioni. Io spero di essere vivamente smentito, però vorrei vedere anche poi proprio Zerbin come giocatore. Secondo te quanto serve a questa rosa del Napoli? Quanto è un giocatore per dare numero e quanto poi... sarò smentito, farà una tripletta a Zerbin, ovviamente come sempre, e me lo auguro che faccia una tripletta e che vinca il Napoli, ma credo che non possa dare chissà quanto al Napoli, ma in maniera oggettiva. Non è contro il ragazzo, che è un bravissimo ragazzo, anzi è uno dei pochi che si ferma sempre a fare le foto e quant'altro. A livello umano è un ragazzo eccezionale, ma non credo che sia all'altezza di essere titolare nel Napoli, che dovrebbe titolare, ovviamente no. Non siamo qui a fare il libro cuore o altro, siamo qui a giudicare oggettivamente, sportivamente la rosa del Napoli, e non solo. Una rosa che secondo me è molto buona, una rosa in cui secondo me Zerbin né l'anno scorso né quest'anno insomma è uno di quelli che spicca assolutamente. Però se deve poi giocare titolare in una gara importante contro il Monza, è vero le defezioni, è vero tutto, però c'è qualcosa che non va. Così come noi dobbiamo allontanarci adesso perché parte la musica, e sono scesi in campo i giocatori del Napoli, i campioni d'Italia, come ricorda sempre Decibel Bellini. Noi ci allontaniamo un po' per evitare appunto che la musica entri nel nostro microfono. Stiamo camminando qui nello spiazzale all'esterno della curva B e della tribuna. Vi salutano, non so chi fosse, però era molto, direi che qua va bene, penso, siamo abbastanza lontani, siamo quasi a... Alzano sempre di più il microfono ormai, se non lo fanno apposta. Il volume sì, tra l'altro lì vedo forse dei mini fumogeni, vedo fumo lì. Sì. Qua vedo del fumo
Forse botti anticipati per... Sì, non credo sia qualche fumogeno, mi sembra più fumo da qualche botto. Che botto, sì. Anche se spero che magari vengano utilizzati nel post partita questi botti per festeggiare, perché fino a in questa stagione si è festeggiato poco al Maradona, purtroppo, molto poco. Questo è vero, Marco, però possiamo recitare magari una cosa che potrebbe portare, spero, fortuna. Oggi gioca contro di noi Colombo. Se non vado errato, Colombo segnò proprio a Napoli nell'1-1. Non ricordo se era 1-1 o 2-2, mi sembra 1-1, e c'eri proprio tu, se non sbaglio, in collegamento. Segnò Elmas e segnò Colombo, tra l'altro. Elmas che non c'è Colombo più. sbagliò il rigore addirittura, se non vado errato, e poi fece un grandissimo gol. Sembrava la sfida in cui tutta Napoli voleva, magari la maggior parte, diciamo, non tutti, però c'era questo grandissimo attacco a Spalletti, qualcuno addirittura deve andare da Napoli. Dopo Fiorentina-Napoli 0-0. Sì, e poi invece insomma da lì si fece un filotto di risultati clamoroso. Speriamo magari che, non lo so, possa portare bene in qualche modo quest'aneddoto. Sì, assolutamente. Leggiamo proprio la formazione ufficiale del Monza, che si schiera con Di Gregorio, ormai uno dei futuri portieri nazionale, credo che a mani basse, che è molto forte, Pedro Pereira, Caldirola, anche lui di tutto rispetto, poi D'Ambrosio, altro napoletano in campo, Ciurria, poi Akpak Pro ex Lazio, Gagliardini, che è sempre bene o male, diciamo, il suolo da sempre, diciamo, ex Inter. Adesso però non elogiamo neanche troppo. No, assolutamente, però dico, il Monza non è, molti la dipingevano come squadra, non è una squadra cuscinetto assolutamente. Palladini è un ottimo allenatore, ragazzi, c'è comunque, soprattutto per le defezioni, da stare con gli occhi ben aperti, non è una partita scontata. Anzi, tutt'altro. Carboni, Pessina, Mota Carvaio e poi Colombo, come diceva Riccardo. Ti lascio un attimo per andare da Azzurra. Ciao Azzurra. Ciao. Come stai? Anche il papà, buonasera. No, buonasera. Buone feste. Buon anno a tutti, buon anno Azzurra a tutti quanti. Azzurra, anche Azzurra soprattutto. Azzurra, come stai? Bene. Bene, come va questa sera secondo te? Il Napoli riuscirà a vincere? Credo di sì. Crede lei? Noi siamo passati al credo, ma noi ci crediamo, quindi complicata stagione, però la svolta ci vuole. Io non accetto la colpa non è di Mazzarri, del tempo che è mancato al mister, quindi adesso con gli infortuni, quello che non mi è sceso sinceramente è la squalifica di Osimhen, ma non perché non ci sia, perché poteva anche evitarsela stasera, era evitabilissimo considerando il fatto che lui ci lascia per la Coppa d'Africa. Quest'anno ho visto un po' di disamore verso questa maglia, non hanno capito che andava difeso in altro modo lo scudetto. Sì, concordo assolutamente di tutto ciò che hai detto. Perché i risultati negativi ci possono anche stare dopo un miracolo sportivo, perché noi abbiamo fatto un miracolo sportivo, l'Inter aveva comunque una rosa superiore l'anno scorso, quindi abbiamo fatto una cosa eccezionale, però essere mortificato così fa male a noi tifosi del Napoli. Non è stato difeso, almeno fino ad oggi, come andava difeso questo scudetto. Lo si può anche perdere, non pretendiamo di vincerlo ogni anno, pretendiamo di lottare per i piani alti. Quest'anno mi fa solo piacere di una cosa, che c'è chi si è preso tutte le responsabilità inizio campionato e ha detto posso fare tutto io, quindi non potrà dare la colpa a nessuno e quindi sarà solo colpa sua questa stagione. Da poche parole, buon intenditore. Certo. Grazie, buona partita e buon Natale, buon anno a tutti quanti e forza. Ciao Azzurra. Ciao. Ecco i botti. No, forza Juve, no? Ecco i botti di cui parlavamo. È arrivato anche un tifoso che appunto di cui non ricordo il nome, però ormai è un nostro affezionato tifoso che ora mi sono anche io premunito. E dicevo, il tifoso diceva: l'unico colpevole di questa stagione è colui il quale si è assunto tutte le responsabilità a luglio e ha fatto tutte le scelte senza chiedere a nessuno. Ha detto a buon intenditor poche parole, ovviamente si riferiva a De Laurentiis, che già nell'ultima intervista al Corriere dello Sport ha iniziato a fare un po' mea culpa, no? Bene o male. Credi che alla fine io bene o male concordo con lui, perché la decisione l'ha presa tutta lui, quindi tu che ne pensi?
Sì, Marco, allora io ti dico che secondo me, così come lo scudetto non è tutto merito di De Laurentiis, assolutamente, però lui magari dice di sì e forse era galvanizzato anche da questa vittoria dello scudetto, però poi nessuno vince da solo e nessuno perde da solo, quindi De Laurentiis ha tante colpe, secondo me la società ha tante colpe in questo senso, però va detto, Marco, che poi ok, l'allenatore l'hai scelto tu, però quanti presidenti poi a volte sbagliano la scelta di un allenatore? Ci può stare sbagliare, però l'allenatore quanti sbagli ha fatto? Parlo ovviamente di Rudy Garcia, comprometti una stagione, quindi secondo me sicuramente le colpe maggiori ce l'ha la società, però non si può dire che ce le ha tutte la società. Certo, sì, Garcia ci ha messo il suo, ovviamente chi l'ha messo lì, Garcia, Chiaro, sì, però come dicevi tu, capita che puoi cannare la stagione, capita, magari nessuno si aspettava in questo modo. Forse è l'atteggiamento a volte del presidente che soprattutto, ripeto, galvanizzato alla vittoria dello scudetto, ha detto ora la vedo io, ho ragione io, è come se si fosse super incentrato, avesse avuto un po', non so, una sindrome di Napoleone e avesse scelto così. Ha detto anche lui che alla fine l'errore su Garcia l'ha fatto lui, perché doveva cacciarlo a Capodimonte, ha detto lui, dopo la presentazione dovevo cacciarlo in quell'istante. Ma là non lo devi proprio prendere, che vuol dire? Era a monte il problema, dato che lui disse che aveva avuto giorni e giorni e giorni di discussioni con Garcia. Ma è inutile parlare del fatto, nel momento in cui tu dici ho parlato con una quarantina di allenatori e ti presenti con Rudy Garcia, significa che Rudy Garcia sta nell'ultima pagina. Sì. Poi lui l'ha detto, ovviamente, che erano 40 nomi, dalle fonti poi giornalistiche sembra che non c'erano mai stati 40 nomi, a meno che non c'erano anche Pippo, Pluto e Paperino, però erano molto pochi nomi, tra cui Galtier, che sicuramente doveva essere uno in lizza per diventare allenatore. Tra l'altro Galtier che se la sta vedendo, è stato assolto, però se l'è vista un po' brutta con tutto il processo, insomma, in cui venne accusato di razzismo, sì, non legati al campo. Però stasera dicevamo, c'è Mazzarri che ieri per la prima volta mi è sembrato, non so se è un po' arreso, un po' arrendevole, fra virgolette, scusami, alla situazione extracampo, ovvero gli infortuni, Osimhen anch'essa via, ma io che devo fare? Tra virgolette, Mazzarri poteva dire poi Marco, che ci posso fare? Sì, ma poi ha anche detto una cosa fondamentale, ha detto io oggi farò l'allenamento. Ma quanti allenamenti ha potuto fare Mazzarri? Pochissimi. Poi vogliamo dire che col Frosinone ci ha messo del suo, perché fare tutti quei cambi così. Poi di Lorenzo a sinistra, Zanoni a destra, Zanoni a sinistra, Lorenzo a destra. Ci sono stati, secondo me anche lui poi in corso sa di aver fatto magari qualche errore, non possiamo però dare tutte le colpe ora a Mazzarri. Cioè non dobbiamo neanche fare il gioco adesso di dare le colpe a chi? No, il gioco del trovare il capo espiatorio assolutamente no. Il bimbo vuole dire qualcosa, vieni qua, vieni. Come ti chiami? Vincenzo. Vincenzo, quanti anni hai? 7. Cosa vuoi dire? Vuoi salutare qualcuno? La nonna. No, si vergogna, tua nonna vuoi salutare? Quanto finisce stasera? Non lo so. Beh, almeno non ha detto che il Napoli perde. Grazie Vincenzo, ciao, buona grazie, partita. grazie, ciao, grazie. Buon anno. È rimasto senza parole Vincenzo. Questa potrebbe essere una buona clip su TikTok. No, vabbè, a finire poi il padre si prende le colle. No, ritiro. Però, sì. Comunque, vabbè, niente, Marco. No, dicevo, l'avevo visto un po' arrendevole per tutte queste questioni extracampo, nel senso che gli allenamenti che non può materialmente fare, adesso forse per la prima volta, dato che si gioca venerdì e la prossima si giocherà di domenica, riuscirà a fare una settimana piena per fortuna, tolto il primo gennaio penso che si alleneranno, credo, però poi vedremo. Quindi ci sarà una settimana bella piena di allenamenti. Sì, anche se comunque Marco va detto che le defezioni ci sono. Osimhen tra l'altro a parte è partito. Coppa d'Africa, anche strana un po' questa cosa, comunque abbia anticipato un po' la partenza. Io l'ho detto, un tifoso prima ha detto che era gravissima questa cosa, io non dico che è gravissima, però
credo che sia sempre strano tutto ciò che accade attorno a Osimhen, perché non è possibile che ogni cosa che ruoti attorno a Osimhen sia strana e avulsa dal resto dei comportamenti degli altri giocatori del Napoli, sto parlando. Poi che nell'Inter ci sia Tizio che viene mandato 2 settimane prima in ritiro, a me non interessa, sto parlando del Napoli. Che tutto per Osimhen sia diverso rispetto agli altri per me è inconcepibile, che siano i viaggi in Nigeria, che sia i permessi, che sia, sembra che sia appunto l'unico che ha questi benefit, tra l'altro facendosi espellere e venendo squalificato il giorno dopo, anzi il giorno stesso dell'annuncio del contratto. Io lancio una piccola provocazione: se in un gruppo di lavoro, che poi alla fine il Napoli quello è fondamentalmente un gruppo di lavoro, uno spogliatoio, ma in qualsiasi gruppo c'è diciamo il figlio della gallina bianca che fa un po' tutto quello che vuole e guadagna anche di più degli altri, molto di più degli altri. Sabato molto di più. Molto di più, tra l'altro se non sbaglio anche retroattivo il contratto di 10 milioni di euro, così dovrebbe essere. Però insomma poi si può creare un po' di fastidio nel gruppo, ricordiamoci che comunque Kvara è ancora lì col suo stesso stipendio, i contratti vanno rispettati. Ragazzi, poi non lo so, ditemi voi, diteci anche i nostri telespettatori se secondo voi poi, se voi, cioè come reagireste? Poi leggevo in merito a Osimhen qualche paragone poco felice con Lavezzi, al quale tra l'altro va il nostro saluto. Tra l'altro salutiamo il Pocio, che sta vivendo un periodo anche lui poco bello per altri motivi tutti diversi dal calcio, e speriamo che si riprenda. Però dicevo, ho letto paragoni fra Osimhen e Lavezzi della questione squalifica feste, che poi in questo caso era la convocazione, non era la festa, più il compleanno. Tra l'altro molti hanno detto ma quello si va a fare il compleanno in Nigeria come fece 2 anni fa, che poi si prese il Covid, eccetera. No, questo proprio per sono zizzani, secondo me eccessivo. Non so che ne pensi anche tu, però sinceramente io non ci ho visto nessuna forzatura anche nella seconda ammonizione, addirittura secondo me forse poteva anche non essere chiamata quell'ammonizione. Dice tu, non era proprio. Intanto c'è anche un tifoso che vuole intervenire, giusto? Salve, vieni. Come ti chiami? Claudio. Claudio, da dove vieni? Da Napoli. Qui. Noi siamo già visti, mi pare. Sì, più volte, è un bel po' che non ci vediamo e Napoli va male, quindi sono ritornato scaramanticamente. Magari lo facciamo risollevare, questo no? Scaramantico, sì, stasera è la serata giusta. Ma il Napoli stasera deve vincere e vincerà. Non sarà facile, Monza è una bella squadra organizzata, noi in questo momento non siamo proprio brillantissimi, penso un 2-1, 2-0, vai. Zerbin titolare, la scelta giusta secondo te? Sicuramente il mister avrà fatto le sue valutazioni, sicuramente l'Industrom non è al meglio, magari un tempo è un tempo e diciamo la responsabilità non è di Zerbin in questo momento, diciamo è il resto della squadra che deve contribuire, lui farà la sua parte e penso che fa dare il suo meglio, anche perché è una chance importante, no, per lui. Sì, assolutamente. Grazie Claudio per la tua analisi lucida e speriamo che porti bene. No, deve portare bene, sono venuto apposta. Grazie Claudio. Forza Napoli sempre. Il bimbo che vuole dire? Ciao, Forza Napoli! Come ti chiami? Donato. Donato, Forza Napoli, ciao. Grazie, ciao. Salutiamo anche il papà, buonasera. Ragazzi, stiamo smobilitando. Stiamo smobilitando, ormai Osimhen ci è venduto. Elmas è venduto, il decreto crescita praticamente non è stato approvato. Siamo in una fase purtroppo negativa. L'anno prossimo dovremmo lottare per avere una squadra da quarto o quinto posto. Con questa io ti lascio e ti ringrazio. Buona partita. Ciao pure a te. Buon anno anche. Nel frattempo stavo slogando il polso al signor. Ma io avrei chiesto anche, magari pure per dopo, per gennaio, cosa vorrebbe? Chi vorrebbe? Lui l'ho visto proprio abbastanza negativo, quindi secondo me neanche. Sì, infatti. No, però volevo chiedere a Ciro Novellino se può. No, ce lo voglio evocare adesso come faccio di solito. Solito Dragon Sherron, Ciro Novellino, dato che sono le 18:10, a breve inizierà anche la sua live reaction e sono curioso di sapere quali saranno i club Napoli interessati in questa puntata. Ultimamente Ciro non gli danno modo neanche di esultare a Ciro, perché non c'è molto da esultare nelle ultime gare, però speriamo che stasera ribalteremo la tendenza. E la scorsa non c'è stato. Beh, no, quindi c'era Dino e Claudio, esatto, Dino Viola e Claudio Russo, che hanno portato anche, però come ha detto il telespettatore durante la partita, disse che portavano male, tra virgolette.
salutiamo. Speriamo che non chiami nessun altro. Esatto, che significa che il Napoli anche contro il Monza non dovrebbe vincere, ma ovviamente ci auguriamo di no. Pronostico da parte tua, se te lo posso chiedere? Io la vedo una partita abbastanza equilibrata, spero, dai, io vado su un 2-1, tu che dici? Io temo un pareggio che poi diventa inutile, perché un pareggio a cosa serve? A questo Napoli a nulla. Ok, non perdi, però temo un pareggio che il Monza con un punto la Maradona se ne esce con la pipa in bocca. Veramente spero che ci sia una di quelle partite equilibrate dove però magari ti ricordi quella zona Mazzarri finale, gli ultimi minuti, un arrembaggio finale. Bella botta di entusiasmo. Ne ha parlato anche ieri della garra della squadra, che stanno iniziando a pensare come l'allenatore. Lo stadio tra l'altro pieno come accadeva ai tempi di Mazzarri, del primo Mazzarri. Speriamo che anche però l'atmosfera sia positiva, senza diciamo silenzi come capita purtroppo nelle ultime partite. Hanno dato il volantino, Marco, tra l'altro non so se l'abbiamo detto questo, perché l'ho detto in diretta TikTok, quindi magari lo diciamo ora. Il volantino che è stato distribuito all'esterno della curva B era un volantino tra l'altro molto lungo, c'era moltissimo testo. Faccio un breve sunto. Ricordava l'importanza del canto nella curva, l'importanza dei lanciacori per sostenere i giocatori, per non farli sentire mai soli, quindi proprio la parola silenzio mi ha evocato questo ricordo. E assolutamente non c'è bisogno dei silenzi, c'è bisogno di cantare. Questo era un po' il volantino, dai. La sintesi del volantino della curva B, che ovviamente sarà tutta esaurita, penso, sia la curva B che la curva sono sold out. Io attendo sempre appunto di essere messo in collegamento con il buon Ciro Novellino, che ovviamente appena arriverà gli sarà ceduta la linea e la diretta. E ovviamente poi volevo anche sapere da te quale fosse la tua opinione in merito a Piotr Zielinski, che messo un po', non dico alle strette, ma quasi da De Laurentiis con quella frase durante sempre l'intervista al Corriere dello Sport. Stasera come scende in campo? Rapido, che è arrivato anche Ciro. Ma Marco, io spero che scenda bene in campo lo stesso, ha avuto anche la cittadinanza, insomma. Italiana, sì, e quindi dai, speriamo bene per Piotr. Poi ci vediamo nel post partita, TikTok, YouTube, ci sarà tempo di parlare. Io spero solo, mentre Ciro sta per arrivare, spero solo che non saremmo, fra virgolette, costretti a tornare all'uscita dei giocatori per capire un po' l'umore del post partita. No, mi auguro di no, veramente, ragazzi. Mi auguro di no. Spero di andarci per vedere festeggiamenti e quant'altro, ma non come Napoli-Frosinone, dove ci catapultammo ma lì fu proprio brutto, anche perché i giocatori schizzavano via con le auto, qualcuno quasi nascosto, abbassavano i volti. E non fu bello assolutamente. Speriamo di non vederlo questa sera. Io quindi direi che innanzitutto posso salutare, ti do anche l'auricolare, innanzitutto appena Ciro arriva lo senti anche tu e poi lo salutiamo rapidamente. Eccoci insieme. Ragazzi. Eccolo qui. Ciao Ciro, qua. buonasera. Ciao Ciro. Marco. Ciao Riccardo, ma è un poco di freddo. No, sono un pochino raffreddato, Ciro. Allora... sono più lì che qui, però caro Riccardo, sai qualcosa, Ciro, che hai avuto una brutta influenza? Un bel 40 di febbre per 5 giorni mi sono fatto io. Io diciamo da poco sotto i 40, però più o meno ci siamo. Sotto i 40. Allora ragazzi, la linea. Una domandina rapida, poi vi lascio andare perché raga, che volete da me? Io ce l'ho qua da quando è uscita la formazione titolare. Lindstrom in pratica messo lì, cioè parcheggiato chissà dove, gioca Zerbin. Sì, vabbè, vediamo, bisognerà capire anche quali sono le condizioni di Lindstrom poi, Ciro, fondamentalmente. Io credo che comunque se il mister abbia messo Zerbin, che secondo me non è proprio il massimo nella rosa del Napoli, qualche motivo c'è. Concordo, un motivo vi sarà, però credo che
Lindstrom o lo provi stasera o non lo provi più, dato che già è reduce da svariate bocciature, fra virgolette, era la serata giusta. Lo chiedo a volo a questo tifoso che è venuto qui, non lo voglio far andare via senza essere intervenuto. Buonasera. Lindstrom non gioca, gioca Zerbin, la tua opinione rapidissima? Vai. Allora, la mia umilissima opinione, Lindstrom acquistato sui 25-30 milioni di euro, non mi sento di dire che valga meno di Zerbin da esterno, e l'avrei voluto vedere in campo almeno per qualche minuto, perché lo reputo comunque un giocatore che può dare molto, però che dire, lasciamo la parola a Mazzarri perché è il mister che li vede in settimana. Grazie, buona partita. Grazie, ringrazio l'amico tifoso che è venuto qui a parlare con noi. Ciro, con queste 3 opinioni su Lindstrom e Zerbin io ti saluto, ci vediamo nel post partita sia con te che poi su TikTok con Riccardo. Buona partita e ovviamente a dopo, ragazzi. Ringrazio Vittorio Bernardo alla camera e saluto poi Emanuele Bernardo in regia. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. A dopo. Un ringraziamento va ovviamente a Marco Lombardi, Riccardo Nicotra e a Vittorio Bernardo dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Buonasera amici di Calcio Napoli 24 e ben ritrovati con la live reaction targata CN24 TV. È l'ultima notte dell'anno, non perché si sparano i botti ed è il 31, ma è l'ultima giornata del campionato di Serie A per la stagione 23-24, anno solare 2023. Si chiude quello che è l'anno dello scudetto del Napoli, si chiude quello che è l'anno di un inizio di campionato nuovo davvero complicato, con l'allontanamento e l'esonero di Rudy Garcia, l'arrivo di Walter Mazzarri, che bene non ha fatto fino a questo momento e che ai noi dobbiamo dire, ma che al tempo stesso proverà questa sera a fare bottino pieno e a provare a rilanciarsi in zona Champions League, perché la situazione è ovviamente abbastanza complicata. Siamo pronti ovviamente. Io però prima devo salutare tutti quanti voi per appunto il seguito che come sempre ci date, siete sempre in tantissimi. Voglio ovviamente non solo salutare tutti quanti voi, ricordarvi l'appuntamento CN24 TV, canale 79 del digitale terrestre, ma anche attraverso il nostro canale YouTube. Voglio sincerarvi delle mie condizioni, ringrazio tutti quanti voi che vi siete preoccupati delle mie condizioni fisiche. Effettivamente mi sono fatto un po' di riposo, un po' di febbre alta, ma tutto è passato, ci stiamo riprendendo, siamo carichi a pallettoni, un po' di voce in meno, ma non ci accide nessuno, dice il mio collega Carlo Alvino. Saluto ovviamente tutti quanti voi, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanellina, mettete like, scrivete i vostri messaggi, noi tra un po' andiamo anche a leggerli. Live reaction che ovviamente sarà insieme ai club, e avremo il Club Napoli Imola tra pochissimo collegati. Fatemi salutare nuovamente quell'omino lì di Emanuele Bernardo in cabina di regia. Andiamo subito al telefono, linee aperte 081 353 4588. Pronto? Pronto Ciro? Ciao. Sono Guido da Busto Assizio, ci siamo parlati ultimamente, se ti ricordi. Ciao Guido, sì, mi ricordo. Sì, ascolta un attimo Ciro, stasera dobbiamo vincere assolutamente. Assolutamente sì. Se no sto scudetto ce lo scuciamo veramente. Lo scudetto secondo me, caro Guido, ce lo siamo già scuciti. Lo so, però diciamo sempre forza Napoli. Sempre. Noi napoletani, io sono siciliano ma tifo da Napoli da piccolino. Sempre ho tifato Napoli dalla mia vita e praticamente era impossibile con questa squadra arrivare a sto punto qua, perché l'anno scorso l'abbiamo stravinto il campionato. Sì. Adesso invece partita, ogni partita dobbiamo pensare se vinciamo, se non vinciamo, se perdiamo. Comunque quest'anno sono state più dispiaceri che le gioie, diciamo. Sì. E conta, caro Guido, che se stasera il Napoli dovesse battere il Monza si porterebbe a 30 punti e non è nemmeno in Champions League. Lo so, ma... Perché aggancerebbe la Fiorentina al quinto posto, non al quarto. Dobbiamo andare a vincere anche a Torino, vincendo questa sera dobbiamo andare a vincere anche a Torino. Però sì. A Torino è un campo che ci porta fortuna, diciamo, contro il Torino. Speriamo in bene, dai. Va bene. Speriamo in bene. Auguriamo a Napoli questa vittoria. Grazie. Ciao e buon anno. Ti
ti faccio gli auguri di buon anno. Altrettanto, ciao Tizio Guido vi saluta tutti, dai. Grazie, Ok. ciao Guido. Devilman, Sandro Milazzo, Silvio Avagliano, Wesley Ebert, qualcuno hai ricordato di... Ah, Wesley Ebert, grazie, troppo buono. Ancora, ragazza robot pure addirittura, dice stasera vincete Ciro per il regalo di Capodanno. Grazie Castochen, un saluto anche a te, ben ritrovato. Massimo Traiocchi, siete in tantissimi come sempre, vi abbraccio in maniera circolare a tutti quanti. Abbiamo il club 10. Attenzione però, aspetta, caro Emanuele Bernardo, io devo fare una cosa, perché se non faccio una cosa noi parliamo, di che parliamo? Quindi esatto, nel frattempo se vuoi possiamo anche cominciare a parlottare con gli amici del club, perché abbiamo in collegamento questa sera e sono contento di ritrovarli gli amici del club Napoli Imola. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao, come andiamo? Che tempo fa a Imola? Ieri a San Marino c'erano 15 gradi. Sì, tutto bene. Qui a Imola fa caldo. Fa caldo, non è un a clima Imola? invernale. Sì. Allora non c'è il clima invernale. Non è che fa caldo non è che fa caldo da estate, però non è un clima, un clima primaverile. Io ieri sono ripartito dalla Repubblica di San Marino e c'erano 15 gradi quando sono partito, quindi... per il periodo è abbastanza caldo però, o no, Ciro? Ti posso capire. Allora, gioca Zerbin, sto fatto come lo vedi? Non lo so, speriamo bene. Io più che altro vorrei che facesse bene questo ragazzo, perché così almeno prende un po' di fiducia, si sblocca. Alla fine siamo arrivati che abbiamo pochissima gente lì davanti, sulla destra. Quindi bene Zerbin, diamogli fiducia, l'importante è che si riprende un po' tutta la squadra, questo è l'importante. Vado a leggere nel frattempo al volo le formazioni ufficiali, le scelte ovviamente di Mazzarri e di Palladino. Allora andiamo a vedere, eccole qua: Napoli in campo con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui, anche Salobot, Gazzelinski, Zerbin, Raspadori, e qui c'è Kvaratskhelia, Monza, Di Gregorio tra i pali, Pedro Pereira, Caldirola, D'Ambrosio, Ciurria, Akproga, Iardini, Valentin, Carboni, Pessina, Dani Mota, Carvaio e Colombo. Questa appunto la formazione ufficiale scelta da Palladino. Per quanto riguarda invece a DAZN, ha parlato il DS Meluso, sostituiremo Elmas e chi altro partirà, quindi annuncia altre partenze. Manderemo i giovani a giocare, quindi a questo punto Zerbin, Gaetano, Zanoli potrebbero appunto lasciare. Mazzarri ha avuto un grande impatto. Andiamo a vedere le dichiarazioni nel dettaglio. Noi lavoriamo sotto traccia per essere più riservati possibili. Chiaro che se escono giocatori entreranno sostituti. Faremo sicuro un intervento a centrocampo per sostituire Elmas. Per il resto l'idea è quella di mandare a giocare qualche ragazzo giovane. Mazzarri ha avuto subito un impatto positivo con la squadra, ha portato le sue idee in modo molto veloce in poco tempo. Quando è arrivato c'è stata anche la sosta delle nazionali e non li ha potuti allenare. Poi il calendario fitto di impegni ha impedito che lavorasse in un determinato modo e non allenando sotto l'aspetto tattico e fisico. Quindi Meluso parla di quello che è il problema fisico che ancora ci si porta dietro da quello che è stato il Rudy Garcia del passato. E ritorno a Imola, vado a chiedere allora a questo punto, è quello il problema, è un problema fisico? Ciro, a quanto sembra sì, un problema fisico, ma penso anche abbinato un po' a un problema proprio di motivazione, cioè vedo proprio una squadra un po' scarica. Diciamo che fino alla Roma volevo cercare anche qualche giustificazione, però con la Roma anche io sono crollato un po' psicologicamente, diciamo. Sì, penso che sia comunque un problema fisico misto a un problema psicologico. Dobbiamo ritrovare un po' di fiducia.
Ok, come sapete, voi lo sapete, poi andiamo al telefono, io mi prendo sia il buono che il cattivo, ma questo messaggio lo voglio leggere in maniera particolare, perché t'ha già rispondo, cioè io la tengo proprio qua, la tengo. Francesco Varriale: Ciro Novellino è la vera seccia del Napoli, facesse le cronache della Juve Stabia. Allora, punto primo, fatti vedere in faccia, perché già che ti filmi senza mettere la fotografia già mi fai ridere, quindi punto primo. Punto 2, ti ricordo che lo scorso anno ho vinto uno scudetto, tu dov'eri? Cosa facevi? Punto 3, ti ricordo che la Juve Stabia non si tocca, è come il Napoli, al pari, va bene? Fo bravo, perché sennò questo è l'ultimo messaggio che hai scritto sulla nostra bacheca. Buon anno pure a te. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto, io mi chiamo Achille. Ciao Chiamo Achille. da Mondragone. Ciao, ben trovato. Allora, io vorrei fare una critica a tutti i tifosi che sembra che sono nati il 2 di novembre, cioè il giorno dei morti. Perché non si può fare una critica a un signore che si chiama Aurelio De Laurentiis, che giusto l'anno prossimo facciamo 20 anni di presidenza. Poi il Napoli, perché sta andando male, sono state scelte sbagliate. Secondo me Melluso non è un direttore sportivo da Napoli, Garcia ha fatto schifo nella Roma, figurati, è andato a prendere proprio l'allenatore che proprio... Spero che il presidente si ravveda anche su Palladino, perché secondo me Palladino non è in grado di allenare il Napoli. Io punterei su De Zerbi che allena in Inghilterra, o se no punterei io su un allenatore che proprio per cambiare totalmente tutto, cioè Napoli deve cambiare tattica. Il 4-3-3 secondo me è andato in bacheca con il signor Spalletti. Bisogna cambiare perché oramai il Cravascheglia oramai è diventato come, non so se ti ricordi tu, quando è venuto il Pocio, no? Con tutta la velocità che aveva, era imprevedibile, poi qualcuno lo ha sempre fermato. Bisogna impostarlo differentemente, secondo me. Sì, poi, sono d'accordo con te. E auguro a tutti voi, Presidente, di metterci la testa, non il sottopancia quando sceglie i giocatori. Ok. Auguro buon anno a tutti. Grazie altrettanto. Spero che stasera al Monza, perché io non sono proprio... ho vissuto a nord 45 anni, la maglietta del Napoli non l'ho potuta mai mettere, anzi... La maglietta del Napoli, dovevi metterla. Però sai quante botte ho ricevuto io? Ma botte con le mani, non con la lingua. Questo no. Boh, va bene. Ragazzi, buon lavoro e buon anno. Grazie altrettanto. Ciao Casto, che dice ciao. taggia trattata, dice. Allora, Luigi Vadim, carissimo Ciro, oggi si vince 3-0, tranquillo, Raspadori su punizione, Rachmani, Di Capa e Kvara da fuori aria. Federica Spinelli dice punto 4, la Juve Stabia è stata salvata. Ha ragione, è effettivamente così. Francesco Variale continua a sfruguriare. Se vuoi, Emanuele, a questo punto, visto che lo chiede anche Banna, mi dice, puoi anche procedere, così lo salutiamo una volta e per tutte e gli diamo il più caloroso addio, a non ritrovarci mai più. Anna Maria Castagna, ciao Ciro, ci sei mancato, grazie, troppo buono, troppo buona. Allora, andiamo a vedere altri messaggi. Io cerco di leggere qualche altro messaggio. Se non raggiungiamo la Champions, dice Francesco Avallone, dobbiamo accontentarci di un allenatore di seconda fascia. Nel frattempo le squadre sono sul terreno di gioco, pronte a darsi battaglia. Saluto anche Lina Vernaccia. Ciao, un saluto anche a te, ben ritrovata anche a te. Le squadre pronte a darsi battaglia, Napoli in completo azzurro, completo nero invece per quanto riguarda il Monza. Io però ho promesso e lo devo fare, devo salutare mia mamma,
zia Franca, zia Maria e Elena. Un saluto a tutte e 4 che siete in quel di San Marino e quindi vi saluto. Mi raccomando, non mangiate troppo e soprattutto stipatemi Pulice Monaco, che è una cosa buona e giusta. Pronti a darsi battaglia sul terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona, Death Black. Ciao Ciro, speriamo bene per questa partita. Forza Napoli, Silvia Vagliano, Paolo P, Forza Napoli sempre, dovunque e comunque, dai Napoli, Dina Vernaccia sempre Silvio, Federica Spinelli, un saluto a mamma Novellina. John, ciao John, un saluto anche a te, assolutamente sì. Umberto Sao, la formazione, eccola qui del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anghisalo, Bot, Gazzelischi, Zervin, Raspadori, Quaraschelia, Monza con Di Gregorio, D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola, Ciurria, Akpak, Pro, Pessina, poi oltre Pessina, aspettate che lo vado a riprendere che me lo sono perso. Allora c'è quindi Ciurria, Akpak, Pro, Gagliardini, Valentin, Carboni, Pessina, Dani Mota, Carvaio e Colombo. Questa appunto la formazione ufficiale anche del Monza. È tutto pronto, si attende il fischio dell'arbitro, arriva adesso Yamo Wayu, Magnan Mangelle, è cominciato il match allo stadio Diego Armando Maradona. Comincia il match. Emanuele, non ti ho sentito. Abbiamo una telefonata, allora andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, io chiamo da Reggio Calabria, sono un tifoso del Napoli. Sì. Io non mi capacito come mai il presidente ci sta facendo lasciare andare un giocatore come Zielinski che è pronto a firmare per l'Inter. Io questa cosa qua, per che cosa? Per qualche manciata di qualche milione che gli dovrebbe dare il presidente? Io non so come fa a farsi scappare un giocatore simile. Tra l'altro stride anche con il fatto che è rimasto e non è andato in Arabia lo scorso anno, dove prendeva fior di milioni, cioè è rimasto un altro anno qui. Perché allora qual è il motivo? Tu me lo sai spiegare qual è il motivo? Il motivo non te lo so spiegare perché non sono nella testa di De Laurentiis, ti posso dire che però per me è una scelta sbagliata, perché a quel punto se tu non gli vuoi rinnovare il contratto lo lasci andare già l'estate scorsa. Certo. Invece tu l'hai trattenuto, l'hai convinto a restare, lo hai fatto restare e poi invece l'hai perso a zero sostanzialmente. Perdere Zielinski a zero, è vero che tu hai ammortizzato, è vero che Piotr è da tanti anni a Napoli, però in pratica lo hai perso a zero ed è un suicidio, perché almeno i 15 milioni, se non di più, li potevi tranquillamente prendere con Piotr Zielinski. Certo. Evidentemente, comunque una cosa è certa, noi abbiamo bisogno di un direttore generale. Perché lui non può fare tutto, il presidente può fare tutto, può fare il direttore sportivo, può fare il direttore generale, lui deve fare il presidente, deve mettere una persona adatta a gestire tutta la situazione della squadra, come ce l'ha l'Inter che ha Marotta, che ha Ausilio, come ce l'hanno tante squadre. Solo il Napoli ha voluto andare via il Tuntoli, va bene. Però non sostituirlo non è una cosa ammissibile, comunque va bene, io dico forza sempre, forza assolutamente Napoli. Intanto io invece ti dico che Ciurria l'anno che verrà ci porterà qualche cosa di positivo, almeno arrivare nei primi 4 posti. Va bene, grazie. Ok, ciao, grazie. Buon anno, ciao, altrettanto. Ciao. Intanto seguiamo Stanislav Lobotka, ma il Monza è andato vicino al gol con Ciurria e Zerbin che si era fatto anticipare. Palla per Frank Zamboa, chissà che carica il destro, la deviazione di Gregorio in tuffo va a bloccare il pallone quando siamo giunti al minuto 3:15 sul cronometro. Raffaele Palladino, che si è detto napoletano doc, figlio della nostra terra, si è detto ovviamente l'allenatore del Monza, in tanto di vestitino, cravatta,
a Monza sono organizzati davvero in maniera incredibile. Io ho avuto l'opportunità, insieme al mio amico Pietro Picardi, di poter vedere il centro sportivo, tra l'altro apertomi di notte, centro sportivo del Monza. L'ho visto, l'ho visitato, è davvero tanta roba, davvero tanta roba, così come anche lo stadio. Nel frattempo c'è Stanislav Lobotka per Amir Rachmani, Giovanni Di Lorenzo, la sciabolata a cambiare gioco, a trovare Mario Rui a sinistra, che indietreggia, poi scarica su Juan Jesus, sale Juan Jesus, appoggio a Mario Rui che al piccolo trotto porta il pallone su, in verticale cerca il movimento di Giacomino, Jack raspa, Raspino, Raspadori, tocco all'indietro verso Mario Rui, ancora Mario Rui per Kvaratskhelia, il tocco per Giacomino Raspadori, la mette in mezzo Raspa, Zerbin all'indietro, Ciuria, arriva Anghissà, prova la conclusione, Pessina lo anticipa, poi Anghissà a lottare su questo pallone, dentro l'area per Zerbin, e pallone, poi Zerbin che è stramazzato al suolo. A me, cioè io mi auguro che Zerbin possa fare doppietta oggi, però che volete da me, io non riesco adesso va a fare fallo su Ciuria, entrando in maniera goffa su Ciuria, e io vado a questo punto a Imola a chiedere a Imola, ai ragazzi di Imola, ditemi qualcosa voi, Imola. Purtroppo la situazione non si sblocca qui, ci dobbiamo accontentare di quelli che abbiamo. Anche io spero che Zerbin possa fare doppietta. Niente, purtroppo la mia però era ironia. Napoli... vabbè, dai, speriamo che l'ironia può diventare realtà. Certo. Se diventasse realtà sarebbe buono. No, vabbè, io comunque alla fine vedo un Napoli, cioè, nonostante tutto lo vedo comunque molto ordinato, quadrato, anche nelle partite precedenti, però sotto porta siamo proprio... non siamo per niente pericolosi, cioè, non facciamo paura più a nessuno, questo è il problema. Tra l'altro poi oggi hai l'assenza di Politano che era il migliore fino a questo momento, l'assenza di Victor Osimhen che ovviamente è il tuo puntero, chi li fa i gol? Io? Lo so, vabbè, purtroppo la situazione sarà questa per un po' di tempo, perché comunque Osimhen adesso se ne va, Anghissà pure mi sa lo perdiamo, no? Per la Coppa d'Africa. Comunque purtroppo pure, cioè, abbiamo molti infortuni, quindi siamo pure un po' sfortunati, cioè, diciamo che pure la fortuna quest'anno non è che ci aiuta tantissimo, però poi ci mettiamo anche noi del nostro, secondo me. Certo. Al di là di tutti gli errori arbitrali, di tutti gli episodi un po' sfavorevoli, ci dobbiamo dare un po' una svegliata noi, questi ragazzi si devono svegliare un po'. Assolutamente. Non è possibile che l'anno scorso facevamo paura a tutti e quest'anno abbiamo preso 4 gol da Frosinone in Coppa Italia, è una vergogna. Io vado al telefono perché vado a ritrovare orfano del brodo con la forchetta, Gino. Ciao Gino. Buonasera, grande Gino, però ti sento disperato, Gino. Non vinciamo una partita, perché Giroud, annaggia la miseria, facciamo giocare io e Stabile, sicuro che vinca io. Gino, come dobbiamo fare? Abbiamo perso Elmas, non riusciamo a fare gol. Il brodo con la forchetta se n'è andato. Speriamo che il Presidente fa qualcosa di buono. E che stanno criticando tutti quanti, sento tanta critica contro il Presidente, ma sono 20 anni che ci fa divertire, ma che buona c'è pigliata in Dammer, Giro, ma che buona sto Presidente. L'anno scorso aveva pigliato 16, a 14, a 20, a 21, a 22, e quindi ci ha fatto vincere il scudetto. Ma che buona, vince. Giro, ti auguro un felice anno nuovo e a risentirci all'anno prossimo. All'anno prossimo, sempre. All'anno prossimo siamo a risentire.
Vabbè, attenzione a Zerbini in aria, Gino la mette in mezzo, Caldirola ha messo in calcio d'angolo, peccato. Forza Napoli e forza Juve Star. Grande Gino, grande. Ciao Gino, grazie, auguri anche a te. Un saluto a Gino. Intanto Zerbin posizione regolare, Ciuria lo teneva in gioco, Caldirola in scivolata va a mettere in calcio d'angolo Piotr Zelinski dalla bandierina. Il tocco è per Zerbin che è solo, Zerbin la mette in mezzo, debole la conclusione però di Raspadori in anticipo col piedone, termina in fallo di fondo. Ci è arrivato in anticipo Raspadori che l'ha deviata con l'esterno, sì, punta esterna, palla che è terminata sul fondo. Nel frattempo Stadio Maradona pieno, gremito in ogni ordine di posto, 50.000, la carica di 50.000 in questo giorno di festa sostanzialmente, anche perché è periodo delle festività natalizie, domani è il 30, dopodomani finisce l'anno e quindi molti ovviamente sono scesi per le festività natalizie per andare a trovare i parenti, e quale occasione migliore per poter andare allo stadio Diego Armando Maradona ad assistere al match tra Napoli e Monza, con la speranza che il Napoli, nonostante le difficoltà di formazione e tanti giocatori indisponibili, possa ovviamente portare a casa il bottino pieno. Ha recuperato infatti Stanislav Lobot, che è uno di quelli che è tornato, come Lindstrom, l'apertura proprio dello slovacco per Di Lorenzo, che deve farsi perdonare quella che è stata l'eliminazione dalla Coppa Italia con il Frosinone. Poi d'altronde il Napoli ha perso ai noi anche contro la Roma in malo modo, un 2-0 che però è figlio anche delle due espulsioni di Politano e di Victor Osimhen. Intanto qui perde palla Piotr Zelinski con Akpro che scarica su 21 Carboni, il traversone in mezzo a cercare Colombo, Ciurria ancora di testa, Rachmani a liberare l'area di rigore, arriva Gagliardini che gioca centrale di difesa, lo scarico su Danilo D'Ambrosio e Gagliardini, due ex Inter che giocano nel Monza, sono sostanzialmente rimasti lì, visto che Milano-Monza è proprio 20 minuti di superstrada. Il pallone viene gestito da Piotr Zelinski che a sinistra appoggia a Mario Rui, poi Amir Rachmani davanti ha trovato Di Lorenzo che cerca il movimento di Zelinski, dentro a cercare Zerbin e Raspadori, Di Gregorio servito da Gagliardini e poi il capitano Pessina. È venuto incontro il tacco di Colombo per Colombo, anzi attenzione su Juan Jesus, Colombo di forza, se ne va, ancora Colombo, apre a destra, area di rigore, la conclusione, la deviazione, mamma mia la palla che termina sul fondo, mamma mia, Monza pericoloso con Valentin Carboni, dovrebbe essere stato lui, no, forse è Dani Mota. No, neanche Dani Mota era, quindi si tratta di Pereira. Ok. È stato Pedro Pereira, quindi a calciare. Intanto il pallone in mezzo per Caldirola, che di testa svetta su Lobotka e mette palla però in fallo di fondo. Quando siamo giunti al minuto 13 sul cronometro di questo primo tempo, 0-0 al Maradona. Andiamo a Imola, dagli amici di Imola. Sono 13 minuti sul cronometro, il Napoli non riesce a rendersi pericoloso davanti. Sì, come purtroppo, così come avevo detto prima, c'è un minimo di gestione in più, ma siamo poco pericolosi. E poi è pure strano che prendiamo delle imbarcate in contropiede che possono diventare pericolose, però vabbè, non voglio essere catastrofico, magari aspettiamo un po', oggi l'importante è che oggi dobbiamo fare gol e dobbiamo vincere, poi piano piano dobbiamo un po' sistemare la situazione. Per ora, ecco, no, niente.
Vabbè, noi siamo un po' in anticipo qua. Me ne sono accorto perché io sto appena seguendo Piotr Zelinski che appoggia Kvicha Kvaratskhelia. Eccolo Kvara che cerca lo spazio, lo trova nell'appoggio a Di Lorenzo. Ancora il tocco dentro per Giacomino che controlla in aria, poi serve Kvicha, la conclusione. La palla rimpallata, catastrofico, mi viene in mente catastrofo, come dice Elena, da San Marino. Nel frattempo arriva Di Lorenzo ancora per Kvara, dentro per Anghissà cerca spazio, Anghissà, la conclusione, il pallone di Ciuria, poi Caldirola, ancora il controllo di Kvaratskhelia. Napoli che insiste con Stanislav Lobotka, poi Zelinski all'indietro, Rachmani, Lobo. Abbiamo una telefonata e allora andiamo al telefono. Pronto? Forza Napoli! Bravo, sempre. Come ti chiami? Gianmaria! Ciao Gianmaria. Da dove chiami Gianmaria? Sì! Da Prato! Da Prato, bene, bene. Allora sei un tifosissimo del Napoli. Sì! Oh, bravo, così si fa. Bravo, sempre! Come ti chiami? Ascolta il telefono però, non dal televisore, altrimenti non ne usciamo più. Me lo gridi Forza Napoli ancora? Forza Napoli! Bravo, ciao, grazie. Ciao! Ciao, ciao, ciao. Il pallone per Kvicha Kvaratskhelia, messo giù Kvara. Guadagna calcio di punizione. Dice Paolo P che il centrocampo non fa filtro, perciò prendiamo imbarcate. Questo è il messaggio di Paolo P. Nicola Marinelli invece insiste, è giunto il momento che ADL venda il Napoli, la sua ora è finita, lo ringrazio per quello che ha dato. Incapacità di ADL di restare vertice del calcio italiano, dice John. Il Napoli che vince ogni 33 anni, ci stanno riproponendo. Ma io capisco il vostro malessere, che d'altronde è anche mio. Io allora parto da un presupposto. Oggi si è vinto lo scudetto, scorso campionato si è vinto lo scudetto e lo si è fatto con il presidente Aurelio De Laurentiis al timone, che ha risollevato le sorti del Napoli portandolo dalla Serie C a giocare sempre ogni anno le competizioni europee, che possa essere la Champions League piuttosto che l'Europa League. Ha vinto uno scudetto dopo 33 anni. Come tutti sbaglia. Da qui a dire che deve andare via non lo dico, perché non lo penso. Da qui a dire che ci sono tanti errori, questo sì, e lo sottoscrivo insieme a voi. Quest'anno è evidente che ci sono tanti errori. Bastava poco per poter restare ancora ai vertici del campionato di Serie A. Cosa bastava? Sicuramente non scegliere Rudy Garcia come allenatore per la panchina. Perché il punto è un po' come la questione del difensore centrale. Se tu hai una lista di 6 allenatori e prendi il sesto, ragazzi miei, non è la colpa di chi ti ha proposto Rudy Garcia. Chi te l'ha proposto magari sbaglia, ma te lo mette in una lista di 6-7 allenatori e Rudy Garcia è l'ultimo di questa lista e tu prendi l'ultimo di questa lista, quindi è un errore evidente. Se tu vendi Kim e lo sai da 6 mesi che poi avresti venduto Kim per la clausola rescissoria, hai 6 mesi per poter prendere un difensore centrale e sai anche che Cristiano Giuntoli andrà alla Juve, perché è 6 mesi che Cristiano Giuntoli si riposava. Quindi cosa vuol dire? Che anche in quel caso hai sbagliato. Perché? Perché se tu ti muovi poi quando la clausola rescissoria per Kim è stata pagata, quindi stiamo parlando di luglio,
ti muovi e cerchi Scalvini, Lenormand, Danzo e via via tutti gli altri trattati, è normale che ti fai prendere con l'acqua alla gola e ti chiedono la luna, ed è normale che l'Atalanta per Scalvini ti chiede 45-50 milioni e per gli altri te ne chiedono 40-35 e alla fine arriva Nathan, perfetto sconosciuto, perché bisognava muoversi con un largo anticipo. Questi sono errori, ma da qui a dire che De Laurentiis deve andare via, ragazzi, no, perché in questo momento non c'è nessuno che potrebbe far stare il Napoli ai vertici, tranne uno sceicco, ma lo sceicco al momento non è arrivato. Walter Texas Mazzarri dice: sono d'accordo con te Ciro, addirittura Mazzarri non figurava nemmeno in questa lista, quindi di che stiamo parlando? Anche Paolo P dice di essere d'accordo. Ecco, Mazzarri non figurava perché non era proprio in previsione un cambio di allenatore. Poi arriva Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli perché anche in quel caso deve andare a rimediare all'errore che è stato fatto. Dire pure che Mazzarri è un traghettatore non aiuta né l'allenatore né i giocatori, perché non c'è un progetto. Nel frattempo, caro Emanuele Bernardo, io ti chiedo di riparazioni elettronica, si firma così, bisognerebbe andarlo a bannare, come ci chiedono anche gli amici della chat. Quindi questo appunto questo è il mio pensiero. Ecco, da qui a dire che De Laurentiis deve vendere, ragazzi, no, perché ricordatevi quello che eravamo, ricordatevi anche tutto quello che ha fatto De Laurentiis, perché fuori discussione i bilanci, il CDA familiare, la società a conduzione familiare, il risparmio, le tante lungaggini nei contratti, i biglietti, le parole fuori posto contro Napoli, tutto, avete ragione di tutto, però dopo 33 anni ha fatto rivincere uno scudetto, così come ha fatto rivincere delle Coppe Italia, così come la Supercoppa, quindi io ci andrei piano. Poi John per esempio dice: Ciro, ma Mazzarri sta facendo molto peggio di Garzia. È vero, ti do ragione, sta facendo peggio di Garzia Walter Mazzarri, ma secondo me anche in quel caso è stato un errore, perché c'è un allenatore come Walter Mazzarri che era un po' in disparte dall'ultimo esonero a Cagliari, io non lo so, forse si è fidato di quello che fu il Mazzarri di 10 anni fa, nel rapporto comunque che c'era. Io sarei andato su altri allenatori. Qui c'è Guaraschelli, area di rigore, attenzione, Kvara, cerca lo spazio, serve Anghissà, la conclusione, Caldirola. Ma, scusate, ma c'è ancora qualche residuo influenzale. È andato Caldirola ad opporsi. C'è Di Lorenzo: caro Antonio Navarra, via Mazzarri, ti dico di no. Ti dico di no perché non penso che verrà esonerato da qui fino alla fine della stagione, onestamente, perché bisogna remare adesso, ragazzi, tutti in un'unica direzione, andarsi a prendere con le unghie e con i denti questa qualificazione in Champions League, perché quello che serve Di Gregorio, Raspadori gli stava rubando il pallone, peccato. C'è Caldirola con l'esterno, Di Lorenzo, ancora Caldirola in verticale a cercare Colombo. Chiedo conferma alla memoria storica. Emanuele, questo ti stavo chiedendo, questo Colombo è quello che segnò con il Lecce. Esatto. Ecco appunto, questo Colombo è proprio quello lì. Ed è che si ricorda, Emanuele, dove ero io in quell'occasione, probabilmente a fare la Juve Stabia, probabilmente in quell'occasione. Il pallone intanto è per
il Monza che lo porta su con Carboni. Abbiamo una telefonata? Allora andiamo al telefono. Pronto? Ciao Ciro. Ciao. Come ti chiami? Forza Dove ci chiami? Napoli. Sempre. Come ti Mi chiamo chiami? Valeria. Valeria. Ciao Valeria. Da dove chiami Valeria? Valeria? Da Napoli. Da Napoli. Oh, me lo gridi un altro forte, 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 forza Napoli? Sì, forza voi. Va bene, ciao. Forza Napoli. Brava Valeria, ciao, un saluto e buon anno anche a te. Nel frattempo il tocco all'indietro, poi è Di Gregorio. Io lo ripeto sempre ultimamente, tra 2 giorni finisce l'anno, bisogna prendere tutte le cose brutte di questo 23, dargli un calcio e buttarle via per dare spazio alla positività di un nuovo anno 2024 che ovviamente possa essere buono per tutti, amici, nemici, a livello personale. Bisogna mandare via tutto. Ecco, allora sale Mario Rui, il pallone per Raspadori, poi Stanislav Lobotka, Giacomino apre per Giovanni Di Lorenzo. Caro Emanuele, oggi hai visto, mi sono messo pure la camicia quasi rossa. Ti piace il rosso? Ma no, non è il colore del Monza. Il motivo del rosso è un motivo particolare. Il rosso è bello, Emanuele, è bello, è un fare il furbetto. Raccomani per Di Lorenzo. Più tu, però, devo dire, più tu. Mi metto il maglioncino rosso, Emanuele. Il pallone per Zerbin all'interno dell'area di rigore, prova ad entrare. Palla che termina in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani per il Napoli. Palla che passa con Lobot, anzi è Anghissà, è andato a chiudere Di Gregorio, che è riuscito, Di Gregorio che appunto è riuscito a chiudere su Frank Zambo Anghissà. Calcio di punizione nel frattempo, Colombo, anzi è Carboni che ha commesso fallo. Ha commesso fallo e allora si riparte con il pallone per Kvicha Kvaratskhelia, ha messo giù insieme a Mario Rui, hanno fatto strike qua, hanno messi giù tutti e due il lato sinistro. Tanto dovete sapere una cosa, io lo devo dire, c'è di là Emanuele che si mangia la pizza e giustamente quel poverino sta qui a lavorare da stamattina, si mangia la pizza e non avete idea di che ci sta qua dentro, non avete idea. Una bella diavola ti stai mangiando. Io invece rispondo di sì, è così, fidati che è così. Nel frattempo c'è Kvicha Kvaratskhelia che è stato fermato da Akpro, a destra sale. No Emanuele, non ce l'avevo con te. Non ce l'avevo con te. Allora. Il pallone per il Monza che sale con Pessina, il tocco del numero 32 per Caldirola, si apre a sinistra e viene servito Ciurria all'indietro
ancora per Caldirola, Frank Zambuan chissà, prova a salire, Caldirola, l'appoggio ancora per il capitano, il numero 32, lui che con l'Atalanta faceva davvero sfracelli, poi decise, perché nell'ultimo periodo di quella stagione 3 anni fa, quando il Monza salì dalla B alla A, non era stato continuo nel rendimento con Gasperini che non gli dava tanto spazio, allora ecco qua la fascia di capitano del Monza, poi d'altronde c'è Galliani e tra l'altro, ecco, quando prima si parlava di direttore generale, io che ho avuto modo, come vi dicevo in precedenza, di poter vivere per qualche ora Monzello e la società Monza in particolare, io vi dico che avere un dirigente come Adriano Galliani ti dà la possibilità di poter gestire e far gestire al meglio una società fatta tutta di giovani. Io ho visto con i miei occhi la squadra del Monza, non la rosa, io non parlo della rosa ma parlo di quella squadra che è nell'ombra, quella che lavora e che nessuno vede, ma che consente alla società di andare avanti. Avere un dirigente dell'esperienza di Adriano Galliani è sicuramente non solo un regalo, perché secondo me sei con il dirigente più importante, con quello più completo, che veramente ti insegna le cose, che pretende ma te lo insegna, e se fai il tuo dovere, come capita in molti che lavorano anche magari in altre società e non riescono ad esprimersi o a potersi esprimere al meglio, se hai appunto un dirigente del genere tutto ti diventa più semplice. Intanto il colpo di testa di Colombo, arriva Mario Ruin, scivolata, riesce a riconquistare il pallone, poi strattonato, guadagna un calcio di punizione. L'anno scorso, dice John, abbiamo perso con il Monza, e sì, lo ricordavo prima. 27 minuti, dice Dick Black, di zero tiri in porta, hai ragione, bravo Ciro, soprattutto il Monza è la squadra con più italiani in squadra, è vero, ma caro amico, io non faccio riferimento solo alla squadra, io parlo della squadra che non si vede, di quelli che lavorano nell'ombra. Ecco, io parlo di quelli, dal team manager ai segretari, all'addetto stampa, l'ufficio stampa stesso, il responsabile della comunicazione, tutti quelli che, il magazziniere, tutti quelli che lavorano nell'ombra, quelli che tu non vedi, ma che ci sono e diventano importanti nell'economia di una società. Kvaratskhelia, Mario Rui prova a liberarsi, Colombo mette in fallo laterale, Simonete Biagio, Napoli non ce la vedo, non c'è, il Napoli non c'è, la vedo dura per la Champions League, scrive questo amico. Intanto però dentro per Piotr Akpak, però l'ex Salernitana e Verona anche, se non sbaglio, Emanuele, era anche al Verona, Akpak, però all'Empoli anche, sì. Paolo P dice appunto, Ciro, manca una figura dirigenziale di spessore che faccia da cuscinetto tra giocatori e società. Michele Pastore invece dice che ci vuole solo coraggio ed entusiasmo per questo Napoli. Fiorentina-Torino 0-0, l'altro match al 31esimo è cominciato con 2 minuti di ritardo rispetto alla gara del Maradona, 32, ammonito Pereira per il Monza, la prima Fiorella per i giocatori del Monza. Poi tra pochissimo andiamo anche a Imola a commentare il match, calcio di punizione. Per il Napoli con Mario Rui e Zelinski. Kvaratskhelia non è in aria, è al limite come Zerbin, va Mario Rui con il mancino, la mette in mezzo, la spizzata di Giacomino Raspadori, è una palla che termina sul fondo. Mariangela Rossi, forza Napoli dice, a proposito, comunicazione di servizio, a mia mamma ricordo di prendere le torte di San Marino, ti rincaro il messaggio. Mi raccomando, non ti dimenticare.
Nel frattempo il pallone arriva Rakpak Pro, che prova ad andarsene con Piotr Zelinski. In profondità il lancio per Carboni. Carboni la controlla, sterza ancora Carboni. Tocco all'indietro per Akpak Pro. Poi il traversone in mezzo, la deviazione, Meret. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. 34, Club Napoli-Imola. Andiamo da voi, ragazzi. Napoli in difficoltà. Eccoci, ciao a tutti. Sì, purtroppo siamo un po' in difficoltà, siamo un po' inerti a livello di gioco, cioè non vedo delle giocate logiche, vedo tutte giocate fini a se stesso, un po' di gestione, però vabbè, ti ripeto, Cito, l'importante adesso è magari fare il gol e segnare, vincere, non so come, perché poi vedo anche che, cioè, adesso ci pensavo, no? Dicevo, ma come mai così pochi rigori, così poche punizioni, cioè, ma noi in effetti lì davanti ci stiamo davvero poco, cioè, quindi la produzione di gioco poi così povera si porta anche a non avere un rigore, a non avere una punizione, cioè l'anno scorso ogni occasione che avevamo poteva essere buona, sia da punizione, ovviamente eravamo più giocatori nell'area di rigore, quindi usciva anche qualche rigore, cioè cose che quest'anno non vedo nemmeno lontanamente per ora. Nel frattempo c'è... Non lo so. Sì, finisci pure. No, dico, non lo so da dove dobbiamo ricominciare. Vediamo un po' se ci sarà un mercato di riparazione, se ci sarà un mercato di riprogettazione. Ci vuole un po' ci vorrebbe una bella scossa, perché poi non vedo un Napoli. Vabbè, ora stiamo gestendo la partita, va bene così, però anche quando andiamo sotto non vedo reazione, questo è quello che mi scoraggia un po'. Però vabbè, siamo tifosi e ovviamente forza Napoli sempre e speriamo che arrivi questa scossa. Assolutamente. Non c'è ritmo. Dal club qualche nostro caro socio mi dice non c'è ritmo in questo Napoli. Dice che non c'è ritmo. Ritmo, velocità, prestazione, in pratica c'è poco. Sai quando Di Lorenzo nel frattempo ti chiedo anche, insisto e mi dispiace ma te lo voglio chiedere lo stesso, Zerbin come lo stai vedendo? No, male. Cioè, mi dispiace, ma quelle speranze che avevamo, non lo so, forse va bene l'ironia, però cioè non mi sa proprio di... non sono suoi livelli, forse, ecco. Non sono suoi livelli, lui magari deve crescere un po', non lo so, lui insieme a Gaetano si impegnano, va bene, però ancora a livelli troppo alti, cioè non lo so, se vogliamo mantenere determinati livelli devono crescere questi giocatori, va bene adesso perché non abbiamo alternative, va bene Zerbino, penso, ho detto come l'ha detto, non è ancora cosa sua. Nel frattempo calcio di punizione per il Napoli con Mario Rui che è stato atterrato, si dispera anche un pochettino Mario Rui per il colpo che ha preso. Di Gregorio posiziona con cura il giocatore, il compagno di squadra Carboni, pronto a partire. Palla per Kvaratskhelia alla conclusione, poi colpo di testa in aria di Lorenzo, Akpak Pro con il tocco di Frank Zambo Anghissà. Arriva Rachmani di testa, rimasto a terra Akpak Pro. Con in pratica
Anghissà che gli è finito addosso sostanzialmente. Andiamo a leggere nel frattempo anche qualche altro messaggio. Paolo P dice squadra lunghissima, reparti spaccati. Giovanna D, ciao Ciro, buon Natale, grazie altrettanto. Griselda Marizia, ma Elmas dove se n'è andato? All'Ipsia se n'è andato. Fabio Tafuro, al Napoli mancano gli occhi della tigre. Pasqui 90, primo tiro di Kvara fuori, rigore non concesso al Napoli, ma il Varese dov'è? Forse il VAR, intende Emanuele. Nicola Marinelli, il Napoli dello scudetto si è sciolto, partita scialba anche oggi. Monza padrone del campo, tanta sofferenza nel vedere una squadra campione che si è dissolta. Dentro Lindstrom l'unico che sa saltare l'uomo, dice Paolo. Ancora Simonete Biagio, a gennaio non c'è molto da prendere, campagna qui si sbagliata questa estate. Tonio Zerbin è entrato su ordine di ADL per metterlo sul mercato. Il pallone per Anghissà di Gregorio, arriva Di Lorenzo, alto sopra la traversa, 2 volte il Napoli vicino al vantaggio, ma che si è mangiato Anghissà. Il pallone al bacio di Mario Rui alle spalle di credo sia Pereira, è spuntato Anghissà di Gregorio, miracolo, e poi Di Lorenzo alto, va da Imola che si è mangiato Anghissà. Purtroppo ci siamo andati vicino. L'unica azione che abbiamo fatto, mo chissà quando ci ricapita, se ne sbagliamo pure stiamo a posto. Un peccato, perché poi si è mosso anche bene, è passato alle spalle di Pereira, aveva trovato lo spazio giusto. Esatto, sì, ma infatti secondo me Anghissà, cioè, se sta bene, può essere come l'anno scorso, la chiave giusta pure, cioè, può sbloccare molte azioni. Poi comunque l'anno scorso segnava pure. Solo che quest'anno sembra quasi un lontano parente. Vabbè, ma tanto abbiamo risolto il problema, perché mo se ne va 2 mesi. Sì, esatto. Nel frattempo Meret per Amir Rachmani, poi Di Lorenzo cerca Zerbin, dai e vai con Di Lorenzo, poi sbaglia il tocco il capitano, ma arriva ancora Zerbin che ruba palla, se ne va Zerbin scappa, Zerbin in aria, Zerbin la mette in mezzo, un passaggio a D'Ambrosio che salva così il Monza dal gol dello svantaggio. Grande parata di Di Gregorio, dice Pasqui. Il pallone dalla bandierina con Piotr Zelinski che cerca il posizionamento corretto dei compagni. Rachmani chiede a Zelinski di alzarla, gli ha fatto proprio segno così, alzala, lui che ha alle spalle di Juan Jesus. Rachmani, il blocco, cerca di sfruttare il blocco, il traversone da Spadori, ancora Giacomino, tocco per Lobotka, apre a destra per Piotr Zelinski che la mette in mezzo, bella palla, ancora Lobo, apre per Kvara che non riesce ad agganciare, termina in fallo laterale il pallone quando siamo giunti al minuto 42 sul cronometro. 0-0 al Maradona. Monza che, non mi ricordo la classifica del Monza, ha 22 punti all'11, 21 punti ovviamente adesso con l'11° posto, mentre il Napoli ovviamente ne ha 27. In questo momento dovesse finire così, Monza resterebbe all'11° posto salendo a 22, il Napoli aggancerebbe la Roma a 28 che però deve giocare ancora il proprio match. Di Lorenzo, Zelinski, ancora Di Lorenzo a cercare Zerbin, palla che termina in calcio d'angolo. 0-0 ancora anche tra Fiorentina e Torino. Ecco, ve la butto lì perché Emanuele Bernardo dalla regia mi dice: paradossalmente Zerbin è quello che sta giocando meglio degli altri. Allora io vi chiedo,
voi che siete a casa, ci state guardando e siete in tantissimi anche oggi, Zerbin secondo voi sta giocando bene oppure no? Scatenatevi, fatemi sentire la vostra voce, chiamate in diretta 081 353 4588, fatemi sentire che pensate di questo primo tempo di Zerbin. Emanuele già si è espresso, ha detto che secondo lui è quello che paradossalmente sta facendo meglio. Io dico che si sta impegnando, però questi sono livelli differenti. Un conto è giocare 3 minuti nel recupero e un conto è giocare titolare al Maradona contro il Monza il 29 di dicembre. È vero che a Natale siamo tutti più buoni, però Natale è pure passato da 3 giorni, anzi 4, che siamo al 29. Anghissà, Di Lorenzo, tocco per Amir Rachmani, Paolo P dice bah. Quindi Emanuele, come lo interpreti questo bah? Non gli piace forse la prestazione di Zerbin. Kvaratskhelia prova a sfondare Kvara. Kvicia, la conclusione! La palla sul fondo, ha rischiato di mettere palla in fondo al sacco. Kvaratskhelia con forza, la conclusione, non è girato quel tanto che bastava per entrare in porta, peccato. Mariangela Rossi sta giocando bene, dice. Paolo P dice che preferisce Lindstrom, più tecnico e veloce. Simone De Biagio, Zerbin andrà via, però non lo vedo titolare. Pasqui dice fuori il tiro di Kvara. Michele Pastore, Zerbin si deve impegnare, è forte, ma secondo me allenato ancora di più può diventare un top player. Finisce qui il primo tempo, 0-0, squadre negli spogliatoi. Andiamo a Imola. Finito il primo tempo, 0-0. Sì, niente, vabbè, diciamo che io gli do un 6. Rispondendo alla domanda di Zerbin, se paradossalmente è stato il migliore, vabbè, rispetto all'opinione di Emanuele ovviamente, però se Zerbin è stato il migliore, cioè, fa capire la situazione come stiamo messi, diciamo. Ma guarda, tu puoi anche non essere d'accordo con Emanuele, non ti preoccupare. No, vabbè, assolutamente. No, diciamo, non sta assicurando, però gli do un 6 per essere buono. No, però, un 6 a tutto guarda, Napoli, diciamo. Il tuo modo di rispondere mi fa pensare, ovviamente, che è vero che dici come siamo messi. Se Zerbin è il migliore in questo momento, sostanzialmente ti trovi d'accordo con Emanuele, perché Emanuele dice paradossalmente Zerbin è quello che sta giocando meglio, a dimostrazione del fatto che gli altri stanno giocando male, quindi quello che si sta impegnando di più è proprio Zerbin. Quindi state dicendo la stessa cosa tutti e due? Sì, si sta impegnando, diciamo, dai, il ragazzo si impegna. Il ragazzo si impegna. Secondo tempo, chi ti aspetti in campo? Ma non lo so, a questo punto proverei a dare un po' più di pericolosità in attacco, farei entrare Simeone, perché Simeone e Lindstrom magari. Esatto, sì, Simeone e Lindstrom. Però non lo so, magari un altro po' di fiducia a Zerbin gliela darei, però cioè, in attacco che proprio non, mi dispiace perché poi vedo un po' di gestione, la vedo, quindi io un 6,5 glielo do a questo Napoli, però in attacco non creiamo niente, si crea davvero troppo poco e quel poco che si crea viene sprecato, e serve qualcuno che dà un po' di pericolosità, non c'è, ma non c'era nemmeno con Osimhen, secondo me. Ma te la butto lì, secondo te, tornando ai cambi possibili, se si facesse uscire Zelinski con Lobotka e Anghissà in mezzo al campo, Raspadori alle spalle di Simeone, Kvaratskhelia a sinistra e Lindstrom a destra, sì, si potrebbe provare. Sto dicendo un'eresia?
No, ma tanto Ciro, cioè, secondo me tra giocare così e praticamente quasi zero pericolosità e provare quello che tu dici, conviene provare così, non è un'eresia, per me. Cioè, dobbiamo smuovere un po' questa situazione, perché così secondo me stiamo dormendo. Infatti pure qui nel club alcuni soci dicevano sembra un amichevole, stanno giocando senza agonismo. C'è un'aria, cioè, non c'è tanto ottimismo, questa è la cosa che mi preoccupa, anche tra di noi, non lo so, forse non fa bene nemmeno al Napoli, però io oggi, come anche noi qui del club, vabbè, ma non c'è nessuno a prendere il caffè, cioè siamo proprio sfiduciati, questo è. Nel frattempo, dalle formazioni ufficiali, dalla distinta consegnata anche in tribuna stampa, risultava tra ovviamente i calciatori seduti in panchina Gollini, che in realtà però non c'è, perché si è infortunato nemmeno in panchina. Infortunio Gollini, ha un problema alla caviglia sinistra, non è nemmeno in panchina per Napoli-Monza, nonostante figurasse non solo tra i convocati, ma anche tra i calciatori seduti in panchina nella formazione ufficiale. Il portiere del Napoli deve aver subito un infortunio durante il riscaldamento e dunque non sarà a disposizione di Mazzarri per Napoli-Monza. Queste appunto le notizie che arrivano dal Maradona. Vi voglio far vedere anche un po' di statistiche. Diamo i numeri, non perché mi sono ammattito tutto all'improvviso, ma voglio darvi un po' di numeri. Possesso palla 46% il Monza, 54% per il Napoli, 9 tiri per il Napoli, 2 per il Monza, 2 in porta per il Napoli, 0 per il Monza, poi punizioni 11-4, i calci d'angolo 3 per il Napoli e 1 per il Monza, le parate 2 di Gregorio, un solo cartellino giallo, passaggi totali 248 per il Napoli, 214 per il Monza, 216 passaggi completati per il Napoli, 180 per il Monza, 68 attacchi per il Napoli, 24 per il Monza. Queste le statistiche del primo tempo. Sto cercando anche notizie, eccolo qua. Striscione curva B, ti saluto 2023 con nessun rimpianto, Napoli campione dentro e fuori dal campo. Questo è lo striscione della curva B che vi faccio vedere, eccolo qua, che arriva dallo stadio Diego Armando Maradona, dove ovviamente si sta giocando l'ultimo match del 2023. Non ci sono dichiarazioni all'intervallo, quantomeno non le vedo ancora riportate. Nel frattempo vi ricordo sempre linee aperte 081 353 4588 per poter chiamare in diretta. È arrivata anche l'ufficialità della convocazione di Victor Osimhen con la Nigeria per la Coppa d'Africa. Noi andiamo al telefono. Pronto? Fratello. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Pia Danzilli. Come? Pia. Pia. Ciao Pia. Sono grande solo aspettando, però tutte quelle che stavo facendo. Stavi aspettando da un'ora, allora mi devo far perdonare, scusami, non lo sapevo. Poi se non qui. Sarei corso subito da te, qualora l'avessi capito. Ah, poi non sbagli. Mi perdonerai? Comunque sempre forza Napoli. Sempre. E me lo gridi forza Napoli, però. Forza Napoli, sempre, voglio! No, più forte. Nel nostro cuore. Più forte. Forza Napoli! Quanto finisce la partita? Ragazzi, già iniziato l'intervallo, già stanno 0-0. Dobbiamo vincerla sta partita, che dici? E c'è. E quindi stiamo solo inguaiato. È inguaiato, questo è stretto. Niente, quindi non mi vuoi dire quanto la vinciamo sta partita? Boh, la vinciamo sicuramente 1-0. 1-0, va bene. Mi vuoi dire anche chi segna?
Secondo me segni Guarda oppure Osimhen, eppure può segnare pure Ciculitano. No, Osimhen ti dico che non può segnare. Osimhen. Non può segnare Osimhen perché è squalificato. Meno male. Come meno male? Va bene. Ciao Pia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Un saluto anche a te. Allora, andiamo a vedere se ci sono altri messaggi che arrivano. Nel frattempo, ovviamente, occhio anche se il match sta per cominciare. Ancora presto, arrivano tanti messaggi, mamma mia. Me ne sono persi un bel po'. Devo essere sincero. Provo ad andare a recuperarne un po'. Brutto primo tempo, dice Simonete Biagio. Eccolo Zebrone, è arrivato Zebrone, che poi ha cambiato nome, adesso non si chiama più Zebrones, si chiama Zebrone. Il Monza non ha proprio paura, dice Gaetano. Maria Simonetti, amo il Napoli, forza azzurri. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Forza ragazzi. Lina Vernaccia, dai Monza dai. Occhio Maria Simonetti, non utilizzare dei termini altrimenti siamo costretti a bannare. Federica Asciuto, forza Napoli. Nicola Sant'Agata dice che Raspadori è un pacco assoluto. Ecco Anna Pirozzi che saluta Vincenzo che però non è in diretta. Ciao Anna, un saluto anche a te. Ciro, cosa manca a Napoli? La vittoria, caro Paolo Izzo. Abbiamo una telefonata, Emanuele? Ok, andiamo al telefono, pronto? Nicola Sant'Agata dice che Raspadori è un pacco assoluto. Ascolta dal telefono però. Anna Pirozzi che saluta Vincenzo che però non è in diretta. Ciao Anna. Amico che sei al telefono, ascolta al telefono, non dal televisore, se no non ce ne usciamo più. Vabbè, caduta la linea, Emanuele. Caduta la linea. Mazzarri out dentro Garzia, dice Cat Girace. Salvatore Ferrara, vi voglio bene. Ciao, ciao Salvatore, anche noi. Secondo tempo dentro Simeone e Lindstrom, troppo deboli. Comunque auguri a Vincenzo Grenadino e Anna Pirozzi. Di cosa? Auguri, ma come? Hai detto niente? Andiamo al telefono? Emanuele? Non ho capito, Emanuele. Al telefono, andiamo al telefono, pronto? Pronto? Ciao. No, buonasera. Ciao, buonasera. Un parere tuo, no? Ma sì. Per giocare Simeone, quanto tempo ci vuole? Parecchi anni ci vogliono per far giocare Simeone? Speriamo pochi secondi, così lo vediamo in campo già dall'inizio secondo tempo, perché per me deve entrare Simeone. Secondo me Mazzarri non è cosa sua, non è un allenatore da Napoli. Non mi piace come parla di partenza, come fa il possesso, è troppo statico. Poi Simeone praticamente, cioè tu c'è un sostituto di Osimhen e non lo metti, cioè non mi sono spiegato. Tra l'altro nel pomeriggio è arrivata anche la notizia che avrebbe chiesto la cessione. Per forza, se non gioca mai, per forza ha chiesto la cessione. Ma secondo me, scusami, ma è normale, tu ti vendi Elmas, no? E non compri un centrocampista, non come un terzino destra, perché... Però aspetta, amico mio, aspetta, ti vendi Elmas, non è ancora ufficiale, perché non si può ufficializzare ancora, bisogna aspettare, anche se già è all'Ipsia, ma non puoi comprare ancora perché il mercato apre il 2. Vabbè, speriamo che compra qualcuno, perché... quello sì, ovviamente lo speriamo, ma arriverà sicuramente qualcuno, spenderà anche... Intanto si sta scaldando Simeone, ti dico che spenderà pure una bella cosa di soldi, però non sistema le cose, perché tu a gennaio non puoi comprare giocatori che ti faranno la differenza. Li doveva comprare ad agosto praticamente. Esatto, esattamente. Capito? Questo dico pure io, cioè, non si può che Di Lorenzo ha fatto solo 2 campionati, che gioca tutte le partite e non c'è un sostituto adeguato, capito quello che voglio dire io? Sì. Questa è la mancanza del Napoli in questo momento, mi dispiace.
Va bene, ci sentiamo allora. Ciao, grazie per aver chiamato. Allora, io sto cercando di capire perché in pratica ci sono sia Lindstrom che Simeone che si stanno riscaldando, anche se Lindstrom non si sta riscaldando, sta solo scambiando il pallone con i compagni, adesso lo vediamo in Rabona, mentre Simeone invece sta facendo proprio riscaldamento. Quindi voglio capire in luogo di chi entrerà il Ciolito Simeone. Lina Vernaccia dice mercato sbagliatissimo quest'estate. Maria Simonetti, è la seconda volta che scrivi questa cosa, alla terza purtroppo, vedi, ti ho già avvisato 2 volte, la prima volta che leggo questo nome, quindi non mi va di farti bannare subito, però è la seconda volta che te lo dico, alla terza sono costretto a farti bannare. Allora, io sto cercando di... Allora, Daspadori c'è, Mario Lui, Zerbin anche, Kvaratskhelia c'è, quindi non dovrebbe entrare subito il Ciolito Simeone, a meno che non è uscito uno tra Zelinski e Lobotka. Perché Anghissà mi sembra di averlo visto alle spalle dell'arbitro in lontananza. Andiamo al telefono, pronto? Ciro, buonasera. Prima cosa io gli auguri di buona fine e buon inizio d'anno, non ci perdiamo d'animo. Grazie. Secondo me il Napoli sta facendo una partita decente, ma invece sto attendendo non sto arrivando, stanno tirando un po', cose diciamo che non... Cioè io vedo che sta facendo una partita decente, molto attenta, perché sarebbe una iattura non raggiungere il risultato della vittoria, perciò sta molto molto attento. Zerbini sta giocando bene, Meretti non ha avuto neanche un tiro in porta, abbiamo Kvaratskhelia per 2 millimetri la palla non è entrata lì. Non la vediamo nera, onestamente. Una cosa, non sono d'accordo con te io non lo vedo a Lindstrom a destra, onestamente. Non lo vedo. Non lo vedi a destra? Dove lo vedi tu? Ma io se lo vedo al posto di Zielinski, che in effetti sta mantenendo il centrocampo, praticamente è iperattenzionato Zielinski, perciò apparentemente sembra che non sta giocando, ma è iperattenzionato, perciò stanno giocando quasi a uomo. Intanto è uscito Pereira per il Monza, è entrato Birindelli. È perché Pereira è stato ammonito, manca qualche ammonizione al Napoli. Il fallo su Kvaratskhelia non doveva essere fatta subito, si doveva dare la regola del vantaggio, perché Kvaratskhelia se l'è superato l'altro avversario sarebbe andato direttamente in posto. Il problema grosso, Ciro, a parte le difficoltà che il Napoli sta vivendo con le varie squadre, la sistematica continua avversione. Intanto è ricominciato il match. La partita con l'Atalanta, con l'Inter, con la Juve, ci sono un sacco di falle, rigori che non sono stati dati. I calciatori che non c'erano a sinistra, oggi non c'era Osimhen, questo povero Mazzarri ha avuto un sacco di difficoltà, quindi stiamoci calmi, non dobbiamo... Ma avrà avuto anche un sacco di difficoltà, però nelle difficoltà ci ha messo anche un po' di suo, perché con il Frosinone perdere 4-0 in casa... Guarda, ma facci caso, col Frosinone, quando stavano tutte le riserve, praticamente, tra virgolette, noi stavamo 0-0. Ma le riserve... sì, no, io sono d'accordo con te. Scusami, avevamo preso due pali e un po' praticamente soprattutto i quattro forti, Osimhen, Kvaratskhelia, come si chiama, Lobotka, si è persa partita, non si è capito niente. Allora,
abbiamo difficoltà. L'anno scorso è stato un sogno realizzato, quest'anno è così. Mo vogliamo criticare a questo predatore che fa il presidente, vogliamo pure criticare, ma quello è così. Cioè lui ha un flusso di cassa, compra e vende, vuole comprare con i piedi e vuole vendere con le mani. Questo è il padrone di questa squadra. Io sono legato alla maglia del Napoli, io sono legato ai calciatori, sono legato alle emozioni, al sogno, al fatto che muove questo amico mio che ci conosciamo da 40 anni, ci vediamo la partita insieme, ha fatto tardi. E quindi per me è una gioia vedere Nicola, che è il pediatra dei miei figli, che mi è venuto a trovare, ci vediamo la partita insieme, stanno nostri amici. Quindi diciamo, io non pretendo niente da questo signore, da questo pezzente salito, io non pretendo proprio niente, perché lui è così, si è comportato sempre così. Sempre l'atteggiamento sprezzante nei confronti dei calciatori, nei confronti dei tifosi, della città. Se voglio dire una parola difficile, è un psicofante. Ovviamente, se io lo devo criticare da un punto di vista economico, dovremmo fare un azionariato popolare. Intanto Rachmani di testa, palla alta sopra la traversa, peccato, 47-18. Comunque, Ciro, comunque sono pure i tifosi da Stapis, Ah, grande! Di dove sei tu? No, io sono di Napoli, però ho un sacco di amici a Castellammare, anzi a Stabia, perché io la chiamo Stabia, no Castellammare, perché il nome vero antico è Stabia, Castellammare è un nome medievale. Quindi praticamente ho un sacco di amici e sono legatissimo a quella zona. Vabbè, sono legatissimo a tutta la provincia di Napoli, onestamente. Grande. Un abbraccio grande, Abbraccio a te. Comunque sei troppo simpatico. Grazie, troppo buono, troppo Auguri, buono. ragazzi. Ciao, auguri pure a te, grazie mille. Esterno di Hack Pro verso il nuovo entrato, si tratta di Birindelli. Tocco poi all'indietro. Poi Stanislav Lobotka, Anghissà. Tocco per Di Lorenzo, sciabolata a cambiare per Mario Rui, sale Mario Rui, tocco dentro per Kvara, ancora Kviccia Kvaratskhelia, dentro attenzione per Zerbin, palla troppo lunga, palla che termina. Tra le braccia di Di Gregorio, poi Juan Jesus per Stanislav Lobotka, Anghissà, ancora Lobo, dentro per Piotr, ancora Piotr, palla per Mario Rui a sinistra, cerca uno spazio, Zelinski, viene servito in area di rigore, si sta scaldando Cajuste, Ostigard, Lindstrom, Simeone, e il quinto credo sia Zanoli, c'è il cappuliccio in testa, riesco a riconoscerlo, ma dovrebbe essere lui. Nel frattempo messo giù Mario Rui, brutto fallo e cartellino giallo anche per Birindelli. Appena entrato Birindelli si è preso anche lui la fiutella. Il cartellino giallo. Massimo Traiocchi si è mangiato la piadina, riuscirà a digerirla? È la domanda che ci pone. Io me la mangio dopo, caro Massimo, quando torno a casa. Spero di digerirla pure io, ovviamente. Calcio di punizione, Emanuele fa il bravo. Calcio di punizione. Di Gregorio posiziona la barriera, Zelinski alza il braccio. Il pallone in mezzo, la palla non passa. Arriva però Zerbin che mette in fallo laterale. No, quasi, però la conclusione, mamma mia. Imola, torno da te dopo la conclusione molto larga di Zerbin sul fondo. Sì, praticamente non l'ha vista proprio la porta. Stava prendendo la porta d'uscita del settore tribuna Nisida. Sì, esatto, Ciro. Vabbè, comunque vedo un Napoli un po' più di vitalità, vedo. Serve trovare il gol. Che sto gol arriva.
Esatto. Intanto dentro non è entrato ancora Simeone. Fra quanto lo vedremo in campo? Non lo so, spero quanto prima per dare un po' una scossa. Massimo proprio penso che per il 70° entrerà, però. 70°, quindi fra 20 minuti ancora. Sì, secondo me sì. Perché Raspadori, non lo so, lì davanti, non lo vedo per niente pericoloso. Io sono sempre... L'altra volta dissi così e segnò, quindi ecco, appunto. Quindi dobbiamo ripetere l'incantesimo. Proviamo, le stiamo provando tutte, non so più quale provare qua. Mario Rui porta il pallone. Poi tocco per ancora Mario Rui. Kvaratskhelia, Zelinski. Mario Rui. Tocco l'indietro per Stanislav Lobotka. Lobo, Anghissà, Zelinski, Mario Rui. Sciabolata a cambiare gioco, trova Di Lorenzo, poi Zerbin tiene il pallone tra i piedi, lo appoggio poi per Di Lorenzo. Zerbin si infila, riesce in qualche modo a far arrivare il pallone a Kvaratskhelia che è in aria contro 4, Kvara non riesce a sfondare e allora Pessina guadagna poi calcio di punizione. Dario Padula racchiude tutto in 3 parole: ragà, sa da vincere e basta. Per i 50.000 tifosi presenti allo stadio devono vincere, perché se stasera non si vince a gennaio è meglio che vanno tutti via, dice Tony Redgrave. Ci aveva provato anche Giacomino Raspadori a mettere il pallone in mezzo, nessuno è andato a tagliare verso la porta. Di Gregorio, servito da D'Ambrosio, va al lungo rinvio. Juan Jesus di testa, Zerbin per Di Lorenzo, ancora Rachmani, sciabolata, cambiare gioco, a trovare Mario Rui, sale Mario Rui, il tocco è per Piotr Zelinski, ancora Piotr, il controllo del polacco, dentro Kvara, Ciurria lo chiude, Caldirola e poi il rinvio direttamente in fallo laterale. John dice: se vendono Elmas, Politano è squalificato, resta solo Zerbin. C'è anche Lindstrom, che io mi auguro che la scelta sia dovuta al fatto che Lindstrom è recuperato e non ha i 90 minuti, perché altrimenti la vedo veramente dura la scelta di Zerbin oggi. Però poi magari lo vedremo in campo, o quantomeno ci dirà che cosa, qual è il motivo della scelta. Tanto Mota Carvaio porta su con velocità il pallone, l'appoggio, il traversone in mezzo, la conclusione ciabattata di Carboni. Per fortuna Meret è riuscito a bloccare senza problemi Valentin Carboni. Sulla conclusione provata di prima intenzione, girata anche sul palo, Meret ci è arrivato ed è riuscito a salvare il Napoli, che ora sale con Mario Rui. A sinistra c'è Kvaratskhelia, il tocco per il georgiano, ancora Kvara all'esterno, Raspadori, Kvara! Di Gregorio no! Di Gregorio si oppone a Kvaratskhelia. Corro subito a Imola, che cosa si è mangiato ancora il Napoli? Dici senza rinnovizzo qua. Non è impossibile fatto rinnovare chi da 10 minuti sulla non è 6. Per favore. Secondo me Kvaratskhelia pure sta fanno poco uscire. È normale che se tu sei anche a porta pagando. 1,4 milioni guadagno, ma di 4 anni da guadagnare 1 milione e chi le... Sentiamo cosa si dice meno di del Napoli.
che non gioca. Se non è live reaction questa, eccola, adesso si è accorto di noi. Imola, eccoci. Imola, cos'è sto fatto? Altri 1,4 milioni per 4 anni ancora. Stavamo discutendo di Kvaratskhelia, che secondo noi sta un po', diciamo, scontento per questa cosa, che comunque ha un ingaggio basso, perché non è possibile che l'anno scorso sputava a terra e faceva 3 gol e quest'anno sbaglia così. Cioè, magari c'è pure qualche malcontento, addirittura qualche socio diceva che guadagna meno di Dembélé, che praticamente non gioca. Allora qua partiamo già dall'anno scorso. Intanto sta entrando Colpani al posto di Carboni. Sì, esatto. Hai vinto lo scudetto, inizi a rinnovare, abbiamo tutta la gente, abbiamo molta gente con i rinnovi ancora così indecisi. Ci sono tanti fattori che non vanno, secondo me. Questo non voglio dire ADL vattene, però sono stati fatti degli errori. Sì, assolutamente d'accordo con te. Nel frattempo vado al telefono. Pronto? Pronto, sono Rita. Ciao Rita. Sempre Forza Napoli. Sempre. Dove chiami, Rita? Da Napoli. Da Napoli. Rita, secondo te la vinciamo sta partita? Sì. Quanto vinciamo? 4-0. 4-0. Bene, dobbiamo darci da fare allora. Sì. Va bene. Buona serata a tutti. Ciao, buon anno, auguri. Intanto Zerbin la mette bene in mezzo. Juan Jesus la gira di testa. È stata deviata, dovrebbe essere calcio d'angolo. L'ha messa bene Zerbin. L'ha colpita altrettanto bene Juan Jesus. Nel frattempo vedo il buon Antonio Balasco inquadrato dalle telecamere. C'è Mario Lui che la mette in mezzo. Traversone di testa, non ci arriva Rachmani. Ci arriva però Zerbin. Ancora da Zerbin, Anghissà, seguiamo l'azione e poi andiamo al telefono con Stanislav Lobotka. Mario Lui. La palla che arriva in area di rigore. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Da dove ci chiami? Alfonso Napoli. Non so se ti ricordi, l'anno scorso chiamai 2 o 3 volte in diretta e il Napoli poi segnò. Speriamo che questa... E allora dobbiamo ripetere l'incantesimo. Speriamo che... Indovinai pure la terza volta, poi cadde la linea perché voi aveste un collegamento esterno e ho detto ma fammi provare, può darsi che si sbloccano poi questo incantesimo contro il Napoli. Hai fatto benissimo. Poi ti volevo dire una cosa, però sì. Non è una critica perché la vostra emittente ci fa compagnia e fate molto per noi, sì. Però quando ci stanno... le trasmissioni pomeridiani con Credentino e cose, sempre gli stessi. Io tendo da qualche mese, 1 mese e mezzo, è sempre occupato e poi parlano sempre quegli stessi, Edoardo, Ignazio. Per carità, ci siamo affezionati, sono delle brave persone, ma non è che telefonano prima oppure la redazione li chiama perché voi insomma sono affezionato assolutamente a no, qui chiama chi fa prima, ma come mai questi ogni giorno, una ha dato l'appuntamento, ha detto ci vediamo domani a questa ora, come mai solo loro riescono a beccare la linea? Comunque l'ho detto senza nessuna acrimonia e senza nessun come dire risentimento, però sono sempre gli stessi, Ignazio, Edoardo, che poi molti li conosco perché dicono delle cose
esatte, e poi se li tengono 5 minuti al telefono, avevano messo una volta la clessidra, è meglio ripristinare. Oddio, anch'io a volte chiacchiero molto, però non c'è questa assiduità. Io penso che si è creato un gruppo di persone e vengono facilitate. No, questo no, perché non voglio accusare nessuno. Ti assicuro che Emanuele e Vittorio in regia rispondono al telefono ma non sanno chi è, cioè, quindi se uno chiama e trova la linea libera e loro riescono più degli altri, di sicuro non dipende da noi, nel senso che... No, figurati, l'ho solo detto, però fa pensare il fatto che sono sempre gli stessi da un mese, 2 mesi, 3 mesi, una addirittura ha dato l'appuntamento ieri per oggi, ci vediamo domani in diretta. Vabbè, comunque l'ho voluto solo dire perché anche io telefono spesso e mi fa piacere continua a farlo e stare insieme a voi, ok? E speriamo che questa telefonata ci blocca qualche speriamo cosa. Bene, speriamo poi bene. Le considerazioni sul Napoli e quest'annata le faremo un'altra volta. Mo godiamoci Capodanno e poi dopo parliamo dopo l'anno nuovo. Speriamo che l'anno nuovo ci porta aria nuova. Esattamente, d'accordo con te. Saluto pure gli amici di Imola e tutti questi collegamenti che voi fate con tutta l'Italia, che sono molto molto belli, e meno male che Napoli è amato dai tifosi di tutta l'Italia, contro sti ciucciuette, terronacci del sud, ma non lo dovrei dire che sono una persona garbata, pugliese, calabrese, siciliane, che tifano tutte per quelle squadre del nord, e anche gli arbitri hanno avuto l'input quest'anno di ostacolarci, però qui lo dico e qui lo nego perché non ti voglio mettere in difficoltà, che sei una brava persona. Grazie. Ok? Grazie. Ciao, un abbraccio e continua a chiamarci e a seguirci come sempre. Nel frattempo è uscito per infortunio Akpak Pro dentro Bondò per il Monza, mentre il Napoli non riesce ancora a rendersi pericoloso davanti. C'è stato il colpo di testa di Juan Jesus, che però non ha trovato il gol. Intanto Meret ha un problema a un ginocchio. Meret lo vedo anche abbastanza dolorante, si è piegato su se stesso. Tanto Zelinski per Kvyat, apre a destra dove sale Giovanni Di Lorenzo, il capitano, il condottiero del Napoli, apre per Alessio Zerbin e prova ad andare, mette in mezzo, sarà calcio d'angolo. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto? Caduta la linea, l'abbiamo perso, speriamo non si sia fatto del male. Calcio d'angolo per il Napoli, tiro dalla bandierina, 64 sul cronometro, sul pallone Pietro Zelinski, il traversone in mezzo, deviato, si impenna la sfera, colpo di testa è stato di Mota Carvaglio, poi l'allontanata, arriva Mario Rui prova a girarla, non ci arriva. Io devo andare a salutare la signora Angela Picardi e il signor Michele, che abbraccio tantissimo e a cui ovviamente faccio gli auguri di buon anno, ma tanto ci sentiamo, noi ci sentiamo sicuramente. Devo andare a salutare, ad abbracciare il mio amico Pietro Picardi, che si sta riprendendo dall'influenza pure lui. Abbiamo fatto come quello tutti e due, cric e croc, l'abbiamo presi tutti e due l'influenza. E ovviamente saluto la piccola Angela e Michele, anche Picardi. Nel frattempo questo Napoli che sta 0-0, Pietro, come dobbiamo fare? È vero che c'è l'amico lì seduto sulla panchina del Monza, però Pietro bisogna portare a casa sti 3 punti. Attenzione al Monza davanti, Monza in area di rigore, attenzione, Meret per fortuna ci mette una pezza, attenzione, ancora il pallone in mezzo, Colpani con la punta, calcio di rigore per il Monza. Mamma mia.
Pietro, calcio di rigore per il Monza, Pietro, servono i punti, mano netta di Mario Rui, mano netta, mi perdonerete ovviamente per la tosse, ma purtroppo mano netta di Mario Rui, che tra l'altro, se non vado errato, è stato anche ammonito. Juan Jesus e Pessina si spiegano. Juan Jesus ha ammonito? Ma come Juan Jesus? Ma il fallo di mano l'ha fatto Mario Rui, perché ha ammonito Juan Jesus? Forse per proteste ha ammonito Juan Jesus e non Mario Rui. Calcio di rigore al Maradona per il Monza. Meret contro Pessina, solo Meret può salvare il Napoli. Intanto cartellino giallo anche per Di Lorenzo. Ammonito anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ammonito anche Pessina. Pessina contro Meret. Pessina contro Meret. Attenzione a Pessina contro Meret. Pessina contro Meret. Pessina contro Meret. Parte Pessina. Alex! Meret la para. Sant'Alex è riuscito a parare il calcio di rigore. Sant'Alex l'ha parato, meno male, meno male. Pessina contro Meret, l'ha aspettato, l'ha presa proprio lì, ha detto mo te la paro io, e non si passa. Resta il Napoli in partita e ora andiamo a fare il gol con qui c'è Kvaratskhelia. Kvara il tocco e per Mario Rui che prova a cambiare gioco. Attenzione a Di Lorenzo! De Gregorio in calcio d'angolo, miracoloso, miracoloso, miracoloso. Peccato, 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 peccato sul serio. È andato vicino al gol Di Lorenzo. Intanto il traversone in aria, ciurria di testa. Palla per... Qui c'è Kvaratskhelia. Ancora Kvara. Kvara in aria, Kvara. La palla termina sul fondo. Kvara ha messo sul fondo, ma per fortuna che Meret l'ha parata. Per fortuna che Meret l'ha parata. Mamma mia. Però adesso mi raccomando, scatenatevi e criticate Alex Meret. Mi raccomando, C'è intanto Juan Jesus che con Mario Rui lotta. Poi ancora sta intanto entrando Gaetano, vedo anche Lindstrom, Simeone no. Cioè Simeone che si stava riscaldando non entra, mentre Gaetano e Lindstrom sono pronti, quindi probabilmente ne ha ben donde. Tanto si sta riscaldando anche il portiere del Napoli, che Meret effettivamente ha il problema, e credo sia Contini, perché Gollini, da quello che era stato detto, non era in panchina, però è di spalle, quindi alla casacca non riesco nemmeno a vedere bene da qui. Palla dentro in verticale per Zerbin col sinistro non riesce a trovare lo specchio. Alessio Zerbin, il taglio dentro col mancino alzato
Mamma mia, come ha calciato male. Come ha calciato male. Allora, ecco i cambi. Fuori Zelinski, dentro Gaetano per il Napoli e dentro anche Lindstrom per, credo, Zerbin. Dentro Lindstrom per Zerbin, sì. Quindi fuori Zelinski e Zerbin, dentro Lindstrom e Gaetano. Prova a cambiare così il Napoli. Tra l'altro Gaetano, che come Zerbin lascerà Napoli, secondo quanto ha rivelato Meluso, che ha detto lasceremo andare via i ragazzi per farli giocare. Pallone in mezzo, deviato in calcio d'angolo. Anghissà aveva sbagliato tutto Di Gregorio con Gagliardini. Tiro dalla bandierina per il Napoli, con il traversone in aria. Attenzione Rachmani, Di Gregorio, niente da fare. Vado a commentare le ultime vicende di questo match con Imola, Meret para il rigore, Di Lorenzo vicino al gol, adesso Rachmani. Beh, diciamo che si è movimentata un po' la partita, diciamo, eravamo andati un po' in depressione con il rigore, però poi è stato parato, quindi va bene così. Non lo so, devono trovare un modo per fare gol, perché è troppo importante, oggi è troppo importante. Vabbè, il tiro di Zerbin non ne parliamo proprio, perché ancora una volta la porta non l'ha vista proprio. Però vedo un po' più movimento adesso, vedo da 10 minuti di movimento, va bene. Speriamo bene. Intanto Raspadori, palla per Anghissà, il tocco per Stanislav Lobotka. È pronto ad entrare sul terreno di gioco Nikita Contini, perché Meret non ce la fa, Gollini è infortunato, entra in campo il terzo portiere per il Napoli. Ha svestito la pettorina Nikita Contini. Intanto Mario Rui va, eccolo qua, è pronto Nikita Contini, che debutta credo in Serie A, perché dovrebbe essere all'esordio assoluto in Serie A Nikita Contini, vado a memoria. Terzo portiere del Napoli, esce Meret per infortunio, ha parato il calcio di rigore e Nikita Contini entra in campo. La terza sostituzione in campo, Contini, terzo portiere. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ciao. Pronto, buonasera. Sì, ascolta il telefono e non dal televisore, però. Sì, dal telefono. Metti la TV a muto. Sì, va bene. Un attimo. Vai. Va bene. Mi sente? Oh, ecco qua, perfetto. Dimmi tutto, come ti chiami, da dove ci chiami? Allora, mi chiamo Lino. Sì. Chiamo Napoli. Da Napoli, bene. Dimmi tutto. Allora, volevo dire solo una semplice cosa. Parlando del Meret, ma secondo me la squadra non tira. No, io non ho capito cosa hai detto. Allora, parlavano di Meret, non era buono, ma secondo me la squadra non va bene. Ah, ok, la squadra non va bene. Sì, è perché è impossibile, non riusciamo a superare il mondo, dai. In casa poi. Io lo dicevo prima, ci sono scelte sbagliate dall'inizio da prima dell'inizio dell'anno, quindi è questo il problema. Intanto si è fatto male pure D'Ambrosio. Eppure il presidente, che purtroppo vende, ma non piglia niente di buono. Quello è il problema. Speriamo che si possa raddrizzare col 2024, si possa raddrizzare la situazione. Speriamo. Va bene. Buonasera. Ciao, grazie e buon anno. Si è fatto male D'Ambrosio, infortunio per lui, deve lasciare il campo. Allora, doppio cambio per il Monza, che dovrebbe avere a questo punto finito le sostituzioni. Allora, vediamo. Sicuramente fuori D'Ambrosio.
e dentro fuori anche Colombo, quindi fuori D'Ambrosio e Colombo e dentro per il Monza Cittadini, allora dentro Machine per Colombo e dovrebbe essere entrato Cittadini, quindi per D'Ambrosio. Cittadini, sì, per D'Ambrosio e Machine per Colombo. Palla per Anghissà. Poi Juan Jesus. Juan Jesus cerca e trova Amir Rachmani. Il tocco è per Giovanni Di Lorenzo. Lindstrom. Caldirola lo ferma, arriva Frank Zambo Anghissà, sale Frank, ancora Zambo Anghissà, accelera, porta lui il pallone per Giacomino, Jack Raspadori, cerca un compagno libero, lo trova in Gaetano che calcia, para Di Gregorio, parata di Gregorio, intanto c'è una telefonata, andiamo al telefono, pronto? Ciro, ciao, buonasera, sono Carmine da Bologna. Ciao Carmine, ben trovato. Ciao, buonasera a te. Io adesso in questo momento mi trovo a Napoli per le feste, sperando di chiudere quest'anno in positivo. Ma la vedo molto dura. Speriamo, anche se effettivamente si sta complicando, siamo al 78esimo. Bisogna calciare in porta, se non calci in porta non le vinci le partite. Purtroppo questo è uno dei difetti del grande signor Mazzarri, che i tiri in porta da fuori area ne facciamo, come anche le avventure scorse, ne facciamo molto molto poco. Attenzione al Monza in area di rigore, pallone in mezzo, mamma mia, Machine, Contini, è scivolato anche Caldirola, poi Pessina in mezzo, di petto Mario Rui per Nikita Contini. Finisci pure. Ma comunque, guarda, non lo so, io spero che comunque quest'anno almeno lo chiudiamo alla meglio, perché tanto ormai è andato questo metà campionato, sperando che il nuovo anno ci porti tante belle gioie come l'anno passato. Sono d'accordo con te, grazie mille. A te, buon anno a te e a anche tutti a te. Quanti in diretta. Grazie mille, auguri di buon anno. Mario Rui per Kvara. Qui c'è Kvaratskhelia, ancora Kvara, prova a saltare Cittadini che lo atterra, giallo per Cittadini, così come era successo per Birindelli in precedenza, cartellino giallo. Kvara se n'era andato, gamba molto alta di Cittadini che ha atterrato il georgiano ed è calcio di punizione con Mario Rui che è pronto a... Tanto giallo per qualcuno, Palladino, giallo per Palladino. Giallo per Palladino. Cartellino giallo per Palladino, quindi Mario Rui la mette in mezzo, Caldirola di testa. Lindstrom lascia passare per Stanislav Lobotka. Lobo per Mario Rui. Mario Rui cerca Raspadori, arriva poi Juan Jesus, ancora Kvaratskhelia. Il controllo di Kvara. Perde però il possesso della sfera, se ne va a Ciudia, a due avversari. Lo ferma Gaetano, cartellino giallo per Gianluca Gaetano. .80 sul cronometro, non si riesce a sbloccare questo match, sarebbe un'ennesima delusione. Mazzarri si arrabbia tantissimo, si è tolto anche la giacca Walter Mazzarri. Cittadini batte lui per Gagliardini, l'appoggio a Caldirola.
poi il pallone in avanti a cercare Colpani, esce Contini, è andato Contini altissimo. Io mi chiedo, 81 sul cronometro, perché non entra Simeone? Eccolo lì, l'ho chiamato, perché ha la pettorina, mancano 9 minuti, c'è Rachmani che spedisce il pallone in fallo laterale, John dice che il pari è un disastro totale, tanto nervosismo, Lina Vernaccia, Lucia Girone, fate sto gol. Cittadini per Caldirola, poi Gagliardini, Cittadini, arriva sul pallone Gaetano per Cvicia Kvaratskhelia, carezza il pallone Kvara, poi messo giù, si arrabbia Kvara, attenzione, litiga con Bondo, arrivano alle mani due, si spintonano, giallo per l'uno e per l'altro. Mazzarri addirittura è arrivato su Gagliardini a tirare via, rosso per Walter Mazzarri, fuori, rosso per Walter Mazzarri, ha perso le staffe Mazzarri, ha perso le staffe Mazzarri. Frustalupi prende le redini, Frustalupi che l'anno scorso, mamma mia, Frustalupi che l'anno scorso ha fatto retrocedere la Primavera del Napoli in Primavera 2, adesso è seduto sulla panchina della prima squadra e a me, onestamente, mi volle il fronte. Io non lo so. Qualcuno direbbe voto a Fornì. Imola, vengo da te perché io non riesco. Allora, innanzitutto ne approfitto perché prima un ascoltatore ci ha salutato e quindi noi ricambiamo da Imola, da parte di tutto il club. Io qua sono il referente, ma diciamo che parlo io, ma è come se partecipassimo tutti e tutto il club saluta il caro ascoltatore che ci ha salutato. Sì, grazie. E niente, purtroppo la situazione è questa. Anche l'episodio di Kvaratskhelia è sintomo, è figlio di insicurezza, di un qualcosa che non va, secondo me. Intanto scusa se ti interrompo, ma sto vedendo Simeone arrabbiatissimo. Secondo me non va. Sto vedendo Simeone arrabbiatissimo che sbracciava e diceva devo andare a riscaldarmi, quindi non entra ancora il Ciolito Simeone, anche se adesso è stato chiamato per entrare. Seguiamo Kvara in area di rigore, poi ti lascio finire ovviamente quello che dicevi. Eccolo qua, palla che termina ancora Kvara, finisci pure. Ti dicevo, vabbè, questa cosa che commento ovviamente c'è un po' di malumore nell'ambiente, nello spogliatoio, penso, perché tutti questi gesti di nervosismo non vanno comunque bene. Questo è quello che dico io, non vanno bene, l'anno scorso non succedevano. Fuori Lobot, caro Simeone. Quindi niente, speriamo in un modo di buttare sta palla dentro e fare 1-0, ma non ci siamo proprio, ragazzi. Assolutamente. Mancano 5 minuti. Spiegatemi perché Simeone deve entrare in campo 5 minuti dopo che si è riscaldato per un'ora intera. Palla dentro l'area di rigore, Lindstrom, Kvaratskhelia, prova a giro di Gregorio. Una telefonata, questa di Cvicia Kvaratskhelia. Anche Fiorentina-Torino 0-0, addirittura da 3 si è passati a 6 minuti di ritardo tra Fiorentina-Torino e Napoli-Monza. Siamo all'80°, Fiorentina-Torino, 0-0 anche tra Napoli e Monza. Attenzione alla conclusione, Nikita Contini termina nella propria porta. Palla alta di Machine. Io ho i brividi e vi assicuro che non è la febbre, che quella mi è passata. Mamma mia, però me la stanno facendo ritornare. Qui c'è Kvaratskhelia,
atterrato da Ciurria. Kvaratskhelia ha preso un altro calcione. Anche se in questo caso non è un calcione forte, però fa male sullo stinco. Intanto attenzione a Lindstrom che sbaglia tutto, prova su Ciurria a riconquistare palla, poi Machine gira, Colpani la mette giù ma in posizione di fuorigioco. In questo momento, come mi suggeriva Emanuele Bernardo, il Napoli andrebbe ad agganciare sì la Roma a 28, ma l'Atalanta dovesse vincere scavalcherebbe il Napoli a 29, facendo retrocedere il Napoli all'ottavo posto addirittura, all'ottavo posto. E non sto scherzando, si chiuderebbe l'anno nel peggiore dei modi possibili, fuori da ogni competizione, europea. Caro Presidente, bisogna fare mea culpa. Qui Di Lorenzo si porta palla in fallo laterale, ormai è partita la testa. Mancano 2 minuti e 50 secondi più recupero. Arriva Gaetano sul pallone, poi Anghissà per Mario Rui. Anghissà, Frank per Mario Rui. Il tocco è per qui c'è Kvaratskhelia, poi ancora Mario Rui, si butta dentro Mario Rui, guadagna calcio di punizione. No, per l'arbitro non è punizione, se l'è portata sul fondo lui. Tocco sulla schiena c'è, Mario Rui stramazza al suolo, ma non c'è calcio di punizione. Dice Paolo Capasso, un ambiente troppo nervoso, Frustalupi carica i suoi. Di Lorenzo, Simeone arriva sul pallone, si butta dentro Lindstrom, palla messa in fallo laterale, rimessa con le mani. Intanto ha segnato la Fiorentina all'83esimo il gol di Kayode in gol. Fiorentina che va a 33 a pari col Milan. Intanto conclusione parlata di Gregorio. Fiorentina che aggancia il Milan a 33. La Champions in questo momento dista 5 punti dal duo Milan-Fiorentina, dista 5 punti. Mamma mia che stagione. Votta a Fornì. Colpani, Ciurria a cercare in avanti il colpo di testa di Rachmani, poi arriva Mario Rui, guadagna punizione, calcio di punizione. Pallone per Di Lorenzo che cerca Lindstrom, prova ad andarsene Lindstrom. Caldirola viene a riconquistare il pallone, poi Amir Rachmani per Gianluca Gaetano, prova a saltare un avversario Gaetano, ancora Gaetano contro tutti, vince il rimpallo Giacomino, Gaetano non passa il pallone. Pessina riesce a metterci una pezza. 6 minuti di recupero. Vengono concessi 6 minuti di recupero. Nikita Contini, Juan Jesus, dai ragazzi, portate su sto pallone. C'è Mario Rui in verticale dentro l'area per il Ciolito. Si gira il Ciolito Simeone, la tocca per qui c'è Kvaratskhelia.
il georgiano ha bisogno di spazio, cerca un compagno libero, studia il movimento dei compagni, ancora Kvara a cercare Simeone, si gira il Ciolito all'esterno, Mario Rui la mette in mezzo, Mario di testa di Lorenzo per Lindstrom, ancora Rachmani, tutti in aria, Amir Rachmani cerca Anghissà, si gira Anghissà, finta di colpo, palla per Mario Rui per Kvaratskhelia, ancora Kvara all'esterno, dentro l'area, Simeone dentro, Jet da Luca, mamma mia, ma perché? Gaetano fallisce ancora una volta il gol del vantaggio per il Napoli, la terza occasione fotocopia per il Napoli, fotocopia con Di Gregorio ancora una volta a metterci una pezza. Napoli vicino al gol, incredibile ma vero, io non ci credo, palla in mezzo di Mario Rui, non ci arriva Kvara che si è fatto male pure Kvaratskhelia, e parte Colpani, palla al piede Colpani, attenzione, Bondo la mette in mezzo, Nikita Contini non esce, Lindstrom la serve a Pessina in aria, arriva Bondo ancora, lo ferma Simeone, e dire che Meret prima di uscire ha parato il calcio di rigore, mamma mia che stagione. Birindelli si è scontrato con Mario Rui, Gagliardini si arrabbia con l'arbitro, adesso vedo che ritornano i messaggi ADL vattene A16 eccetera, tanto attenzione perché l'arbitro ha un cartellino rosso in mano, rosso per Palladino, espulso anche Palladino, quindi tutti e due gli allenatori espulsi, quindi sarà una conferenza stampa nel post partita con i vice allenatori. Sono andati via già 3 minuti di recupero. Bisogna ripartire, ma se l'arbitro non si dà una mossa andremo avanti ad oltranza. 4 da questo momento, ha detto. Quindi da quando si ripartirà saranno 4 minuti di recupero. Si giocherà fino a 97:30. 97:30. Caldirola all'indietro per Di Gregorio che si è trovato 3 volte il pallone tra i piedi. 3 volte. Napoli ha fallito 3 occasioni da gol, tutte e 3 fotocopia. L'ultima con Gaetano che poteva davvero congedarsi nel migliore dei modi. Rimessa con tanto Mario Rui che dice stai muto a qualcuno della panchina del Monza. Noi ovviamente alla fine del match voleremo subito a salutare il club Napoli Imola perché c'è Marco Lombardi già pronto dall'esterno del Maradona, poi ci ritroveremo ovviamente intorno alle 21:10 per proseguire con il sottoscritto qui dagli studi di Calcio Napoli 24, la voce dei protagonisti ovviamente. Tanto Ciudia con le mani. Altro cartellino rosso, espulso un giocatore, il numero 24 del Monza, Pereira dovrebbe essere stato espulso. Colpani, Ciudia, Juan Jesus di testa, Anghissà col petto, sbaglia tutto, arriva Colpani ancora. Anghissà prova a fermarlo, Colpani ritorna, ma riesce a mettere però solo sul fondo. Paolo Capasso dice
un giocattolo distrutto. E ha ragione, perché era una Ferrari, il Napoli, schiantata in un muro da Rudi Garcia. Non si è riusciti per niente. Espulso Maric dalla panchina, quindi non Pereira. Dicevo, intanto non è riuscito Walter Mazzarri a risollevare le vicissitudini di questo gruppo che lo scorso anno, soltanto pochi mesi fa, trionfava in campionato. Ciurria in anticipo, Ciurria ovunque, colpo di testa di Anghissà, poi col tacco, guardate lì cosa fa Pessina col tacco, ancora se ne va, attenzione al Monza in avanti, anzi era Mota Carvaio, no, Pessina per Bondo dentro, Juan Jesus colpito dove non batte il sole, eroico con le mani lì ancora a tenersi. Simeone non ci arriva, manca un minuto. Colpani sbaglia, allora Simeone la riconquista. Simeone che dovrebbe essere su, invece è in difesa. Kvaratskhelia ha messo giù, guadagna calcio di punizione. Ora tutti su. Machine mette palla in fallo laterale allontanando il pallone. L'arbitro non lo ammonisce. E intanto è finita al Maradona. 0-0, Imola, corro da te, il Napoli non riesce a vincere neanche con il Monza. Sì, Ciro, praticamente se poi sbagliamo anche quelle chiare occasioni da gol, allora non è neanche colpa del gioco, non è colpa dell'allenatore. 3 chiare occasioni da gol, così non si possono sbagliare. Quindi niente, peccato, c'è molto malumore, non lo so, non so più come giustificarlo questo Napoli. Io intanto vi ringrazio, grazie ragazzi e buon fine anno e buon inizio. Sì, il Napoli Club allora saluta tutti i club della Wanama e fa un augurio di buone feste a tutti. Ciao, da parte di tutti. Ciao ragazzi, ciao, un saluto ovviamente a tutti quanti voi. Volo al Maradona. Volo da Marco Lombardi. Marco, a te la linea. Buonasera Ciro, mi senti, mi sentite? Prendo la linea qui dall'esterno del Diego Armando Maradona, ci risentiamo poi con te fra un po'. Gara molto brutta, non ci aspettavamo una prestazione del genere, almeno io non mi aspettavo una prestazione del genere. Mi aspettavo una reazione che non ho visto assolutamente. Adesso provo a chiedere ai tifosi se vogliono parlare, ma non penso di neanche voglia di parlare. Magari ci avviciniamo verso il centro. Ci proviamo a vedere se qualcuno vuole dire la sua. Mi rigiro ancora. Vedo facce molto tese. Un commento a caldo su questo 0-0? Ma abbiamo preso un punto, sono partite difficili da commentare, bisogna ritrovare entusiasmo, brillantezza e cominciare a vincere. La palla è rotonda, il campionato è lungo e noi siamo tifosi, quindi grazie. Forza Buon anno. Grazie, tu che vuoi dire? Che vuoi dire? Noi siamo tifosissimi del Napoli, vedendo questo Napoli così non poteva ripetersi un'altra volta, un altro anno di scudetto, però bisogna pedalare, i giocatori camminano in mezzo al campo, non sono più quelli là dell'anno scorso, purtroppo qualcuno ha la testa da un'altra parte, che dobbiamo fare? Il cuore è azzurro, purtroppo. Sbagliato da Gaetano. Sì, là deve buttare la palla dentro. C'ho mio figlio che gioca a calcio, là la buttava facile dentro, figurati, è piccolo. Sponsorizziamo tuo figlio, allora grazie. Ciao. Grazie mille. Prova a fermare qualcun altro. Ciao, Napoli Monza 0-0. Stai con tuo padre, vabbè. 0-0. Un po' deluso. Un po' perché soprattutto Zerbin non si può mangiare quel gol davanti la volta. Era Gaetano. No, anche Zerbin. Sì, col sinistro. Ma poi Mazzarri, 86esimo fa entrare Simeone. Non è possibile. Perché serviva la prima punta là davanti. A me mi dispiace, però così non si può andare avanti. Grazie. Che vuoi dire? Vai. Forza Napoli. Sempre, questo sempre e comunque. Simeone pochi minuti, secondo te ne vale la pena di farlo giocare? Ragazzi, sono tristissimo, non ce la faccio neanche a parlare. La monaca ci ha fregato. Che mi fa?
Vediamo per l'anno prossimo, dai. La stagione prossima o l'anno prossimo? L'anno prossimo. Già da gennaio. Da gennaio. Grazie. Forza Napoli, sempre. Forza Napoli! Presidente, prendi conto, è l'unico che può risollevare questa squadra. Mazzarri, non è cosa su 15 anni fa, pensiamo mo, Presidente. È deluso, vergognatevi, è stata proprio una cosa allucinante, guarda, una disfatta proprio, una disfatta. È vergogna. Grazie. Se ne deve andare De Laurentiis, vattene a fare in culo De Laurentiis. Questo no? Non cambia niente. Cambiamo allenatore, non cambia niente, è la squadra che non gira, bisogna fare una svolta. Il peggiore in campo secondo te? Ma Juan Jesus proprio mi ha deluso proprio, 3 errori uno successivamente all'altro e è la squadra che non gira, perché sono gli stessi dell'anno scorso che ci hanno fatto vincere il tricolore. Grazie. Lui sia al massimo, Zerbin e Gaetano in Serie A non si può vedere. Grazie per il tuo commento. Posso? Forza Napoli! Calcio Napoli 24. Abbiamo fatto secondo me una partita un poco scadente, ci siamo intossicati Natale e Capodanno, quindi speriamo di ricominciare l'anno nuovo. No, resta solo la Befana da intossicarci. No, speriamo che la Befana non ci intossica, cominciamo l'anno nuovo cominciando da zero, cioè resettando quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché secondo me non possiamo andare avanti così. Grazie. No, niente, grossa delusione, siamo schiavi anche di Kvaratskhelia, cioè sostituiamolo e via, abbiamo fatto entrare Simeone all'80°, Kvaratskhelia ha sbagliato tutti quei gol, sostituiamolo prima anche perché rischiavamo di rimanere in 10, ci stava facendo espellere, quindi non vedo nemmeno Mazzarri tranquillo. Non ci siamo, speriamo non so in cosa, ma speriamo. Grazie, buon anno. Ciao. Il signore qua tu sei quello dell'altra, mi ricordi? Dello stadio, non so se ti ricordi, e per l'ennesima volta è successo la stessa cosa, perché è una sconfitta dovuta anche dall'arbitraggio. È scandaloso l'arbitraggio. Hanno perso tempo 2 minuti in più quasi. 6 minuti e 35, 2 minuti in più non sono esistiti. Ma di che stiamo a parlare? No, se posso dire, Gaetano e Zerbin non possono sbagliare quei gol. Hanno sbagliato, no, hai ragione, perché quest'anno l'annata è... Io ho paura pure della Supercoppa di fare una bella figura di merda, sincero proprio. Supercoppa fa paura mo, con la Fiorentina e poi in finale, senza Osimhen, perché Osimhen poi sta in Coppa d'Africa. Sempre forza Napoli e speriamo nell'anno nuovo, auguri a tutti. Grazie, tu deluso? Sì, c'è un messaggio di... come si chiama quello? Fede, quello là del canale 4. Emilio Fede, che figura di merda. Grazie. Salve, volevo dire che sono venuto qua da Milano per vedere il Napoli, una grande delusione perché secondo me il Napoli può fare tanto, però come dicono i tifosi bisogna tirare fuori ste palle perché sennò col Monza 0-0 poteva andarci pure peggio. Il rigore, meno male che Meret 1 alla presa. Arrivederci. Grazie. Delusione tantissima. Io spero che veramente a gennaio il Presidente metta mano al portafoglio e prenda quei giocatori che sono necessari per portare la squadra a livelli decenti. Analizzando la partita di oggi sicuramente siamo stati sfortunati, siamo stati sciuponi perché abbiamo sbagliato un sacco di occasioni, ci è andata di lusso per il rigore. Volevo dire una parola in favore di Meret, tanto contestato e un portiere che veramente vale tanto perché ha parato un rigore, una partita che poteva essere compromessa. Sempre forza Napoli. Sempre, ciao piccolo. Forza Napoli! Voi che volete dire? Niente, secondo me è un problema di spogliatoio, i ragazzi sono scordinatissimi, cioè non hanno proprio gioco, sembrano la brutta copia dei giocatori dell'anno scorso. Di Lorenzo inesistente, ho detto tutto, speriamo che me la cavo quest'anno. Grazie, buon anno anche. Non c'è furore agonistico, non c'è aggressività nella squadra, sono dei cadaveri, sembrano tutti riconoscibili, non si riesce a capire perché. Se un calciatore non dà forza, dà aggressività, non riuscirà mai a vincere le partite. È una squadra che non tira in porta, non tira assolutamente in porta, vuole entrare con la palla in rete quando bisogna cominciare a tirare anche dalla distanza. Arrivano tiri flebili nella porta avversaria, non riesco a capire perché, non allenano, non so.
Grazie, buon anno anche a te. Auguri a tutti, buon anno, buon Natale. Napoli-Monza. Ma diciamo deluso fino a un certo punto, perché sì, un po' di un'ennesima delusione c'è un poco, però stasera rispetto alle altre volte un timido segnale di ripresa l'ho visto, qualche azione l'ho vista, mi auguro che all'anno nuovo si possa aggiustare qualcosa con qualche innesto e possiamo raddrizzare un po' quest'annata, ecco. Perché poi ci aspettano partite difficili, ci aspetta il Torino, poi c'è la Salernitana e poi la Supercoppa, la Champions, quindi ma io dico che è anche un po' di problemi di preparazione, perché alcuni calciatori ho visto un poco molli, tipo Anghissà, tipo per usare un eufemismo molli. Sì. Vabbè, comunque auguri a tutti, buon anno a tutti quanti. Grazie. Alla prossima. Il piccolo che vuole dire tu? Ciro, vuoi dire qualcosa? Ciro, un Forza Napoli. Mazzarri deve andarsene. È il suo pensiero. Tu invece? Niente. Io voglio dire, dopo l'errore Garcia all'orrore Mazzarri, il Ciolito in campo all'85esimo, perché? Cioè no, voglio questa risposta, perché? Per me hai ragione, onestamente non me lo spiego neanche io. Cioè Zerbini, che è un giocatore di quarta serie, gioca al posto di Lindstrom pagato 30 milioni, perché? Cioè voglio sto per dare una capo. Il peggiore in campo stasera. Tutti i peggiori, tutti solo i tifosi a cantare 90 minuti, tutti i peggiori, tutti a lavorare, voglio, perché non avete rispetto, a lavorare. In primis proprio presidente. A gennaio ti aspetti qualche colpo? Qualche colpo, a gennaio ci vogliono. Presidente! Ci vogliono 5 colpi importanti, perché altrimenti ragazzi sarà un'annata proprio un 2024. Non oso immaginare che il 2024 ci aspetta. Grazie, buon anno. Ciao, auguri a tutti. Grazie. Tu che volevi dire? Purtroppo stasera è regnata la sfortuna, come ha detto il signore ci sono stati qualche segnale di ripresa, però la palla, come si dice, si butta dentro per vincere le partite. Che dire, un augurio speciale a tutti i tifosi del Napoli, che sia un anno, il 2024, almeno di ripresa. Purtroppo la stagione è andata, salviamo il salvabile, speriamo che sia frutto della lezione che ha sbagliato quest'anno purtroppo il presidente, ha sbagliato tutto lui, e che dire, forza Napoli e un saluto a tutti quanti. Grazie, andiamo dai piccoli e poi andiamo da lui, che volete dire? Forza Napoli. Che il Napoli ha giocato male oggi. Però sempre forza Napoli, Bravi. Ci dobbiamo il Napoli impegnare. ha fatto schifo, Meretti si faceva la passeggiata nel campo. Buon anno a voi, invece voi venite da Torino a Napoli. Noi veniamo da Torino, sì, speravamo di vedere una partita diversa onestamente, ma purtroppo molto delusi purtroppo, perché non si impegnano più, non si divertono quando giocano ed è una delusione tremenda. Tu che vuoi dire? È da Torino a Napoli, vabbè, Napoli del cuore. Speriamo che Napoli si riprenda, almeno qualche giocatore comincia a giocare meglio e soprattutto anche l'allenatore. Ci sarete a Torino-Napoli il 7? Speriamo. Va bene, buon anno a voi. Napoli sempre. Secondo me Mazzarri andava a scuola come andavo a scuola io, ha studiato pochissimo e male. Non si può non mettere Simeone dal primo minuto, è la punta che serve per sbloccare le partite, quello che fa anche spazio per le altre punte, per cui chiaramente Mazzarri, non mettere Simeone dal primo minuto. Cacciare Mazzarri subito secondo me. Mettere Simeone dal 1,2 milioni regalati, l'ha preso dei saldi di Pasqua molto probabilmente già. Grazie. Prendere gol allora Simeone, cioè hai la prima punta in panchina, non la metti, fai giocare Raspadori, ma come si fa? Hai la prima punta in panchina, Lindstrom non capisco perché non gioca, Raspadori è una seconda punta, non può giocare prima punta, e credo che tutti l'abbiamo capito, perché Mazzarri non lo capisce. A gennaio che ti aspetti, cioè adesso il mercato che ti aspetti? No, il mercato in primis. Innanzitutto prendere dei centrocampisti, perché vedere che non abbiamo più un centrocampista, vendere Elmas è una follia, senza prendere, adesso bisogna prendere Samasdric, subito, immediatamente, perché bisogna avere un centrocampista, al prossimo parte anche Anghissà, quindi con chi giochiamo? Voglio capire. Grazie. Buon anno. Grazie a tutti. Comunque abbiamo fatto schifo.
Già sapevo, ora ve lo dico subito. Praticamente io ci ho sperato per il 4-0 dell'anno scorso e invece no. Io mi sono andato a vedere una bella partita, mi aspettavo, invece mi sono dovuto vedere, permettete se lo posso dire, sta merda di Napoli. Comunque, io l'ho visto. Forza Napoli, buon anno e comunque speriamo che ci compriamo qualche giocatore buono. Speriamo. Buon anno a te, tu che vuoi dire invece? Oggi lo massimo con mio fratello Davide, faccio tanti auguri, bello lo massimo. Auguri Davide. E speriamo questo Napoli perché ragazzi speriamo che ci vediamo un po'. Perfetto. Buon anno anche a te. E comunque forza Napoli sempre. Saluto mia mamma, mio fratello Davide, Emanuela. Tutti quanti. E forza Napoli, aiuto! Forza Napoli. Piccolo, tu di qua. Io volevo dire che il Napoli è veramente una bella squadra unita insieme e quando c'era lo scudetto a me è piaciuto molto festeggiare, divertirmi e cantare. Quest'anno invece un po' di meno, però non è detta tutta, vero Samu? Sì, e sempre forza Napoli. Sempre e comunque, ciao, grazie. Si dice a Napoli o t'auto in den sac a giocatore. È un messaggio a qualcuno questo? Un messaggio in vieni qua, vieni. Anche lui, prima tu, Da Rimini sempre forza Napoli, con tante difficoltà, con tanto impegno, ma sempre con tanto cuore. Club Rimini Azzurro, no? Lo salutiamo. Il club di casa mia, non lo porteremo al club, comunque il club di Rimini assolutamente. Sempre forza Napoli, Grazie. anche da Rimini. Grazie, buon anno a tutta Rimini, ciao. Non si smette mai di fare Napoli, quindi sempre forza Napoli. Ci sono alti e bassi come sempre in ogni squadra. Però non si smette mai di fare Napoli. Napoli nel cuore, sempre, forza Napoli! Grazie, vieni anche tu. Saluto. Forza Napoli a tutti, ovunque, sempre anche nelle cattive, nelle brutte situazioni come in questo momento. Ora più che mai, forza Napoli! Grazie. Buon anno anche a te. Vieni qua, vieni, fai con calma, non ti preoccupare. Che canale? Calcio Napoli 24. Siete anche voi un po' delusi? Un pochino sì, ma secondo me è stata gestita proprio male questa situazione scudetto, ma già dall'estate. Perché non si può arrivare a scegliere dopo Spalletti un allenatore che comunque per me era andato in pensione, perché Garzia era andato in pensione. E anche comunque la preparazione fisica, tecnica, i calciatori ne risentono e oggi comunque ne abbiamo avuto un'ennesima dimostrazione. Anche il mercato comunque è stato sbagliato perché giocatori come Lindstrom, Simeone non vengono proprio visti dall'allenatore, cioè Lindstrom pagato 35-30 milioni, adesso non ricordo, non viene proprio visto dall'allenatore, è stato superato nelle gerarchie addirittura da Zerbin, quindi... Tu che ne pensi? Anche abbiamo parlato prima, la penso esattamente allo stesso modo, è stata sbagliata la preparazione ma... Non parlo di questo momento. Siamo guaiati, come dice lui. Ma si vede da subito dopo lo scudetto, no? E a cui si sono stati sbagliati. È stato sbagliato tutto, la gestione, tutto. Da gennaio che vi aspettate sul mercato? Ma secondo me non possiamo neanche aspettarci troppo perché una stagione che oramai è andata così non può salvarsi su un mercato di gennaio, perché anche se compri un quinto di difesa o comunque compri un altro trequartista al posto di Elmas non penso che la stagione la svolti su un mercato di gennaio, oramai il dato è tratto, come si può dire, quindi adesso secondo me l'unico obiettivo è quello di lavorare testa bassa e cercare di arrivare nelle prime 4 e poi quando è agosto mandare a casa chi non si merita di stare qui. Discontenti perché c'è gente anche come Simeone che ho letto prima che è scontento giustamente perché non viene visto dall'allenatore, lo stesso Lindstrom, lo stesso Elmas adesso se n'è andato, quindi comunque l'ambiente è un po' diciamo sfilacciato, sì. Ragazzi, grazie e buon anno. Arrivederci anche a voi. Alla prossima, passiamo prima il bimbo al volo. Ciao, come ti chiami? Arnaldo, sei un po' deluso per questa partita? Sì. Ti aspettavi una vittoria? Sì. Però sempre forza Napoli. Sì. Lui veramente aveva pronosticato la vittoria del Monza. Quindi era meglio rispetto ai suoi. Vedendola per televisione ha pensato, dico, forse vedendola dal vivo sarà una cosa migliore. Invece adesso vedendola dal vivo ha detto a nonno come mai ha pareggiato soltanto? Hai capito? Ti portavoce per la squadra del Napoli? Bisogna correre di più. Se non si corre non si fa niente. Grazie, buon anno. Ciao. Ciao.
Andiamo invece da Gargamella, buonasera. Salve, buonasera. Deluso anche tu? Dobbiamo rimanere diamoci gli auguri di un buon anno perché abbiamo fatto un brutto Natale e facciamo anche un Capodanno così triste. Però speriamo bene, noi la nostra religione va sempre avanti e sicuramente sarà un anno prosperoso, un anno molto bello e radioso per un avvenire migliore. Non ci sono che parole, però penso che gli arbitri non dobbiamo appenderci dagli specchi, però ci deve anche tutelare un pochino la federazione e cose, perché non meritiamo di essere condannato così ogni domenica. Sono la sesta domenica che di fila che abbiamo sempre questi torti e questo non è giusto, che noi che facciamo tanti sacrifici e loro come si dice napolitanamente se ne fottono. Comunque buon anno a tutti, lei è una televisione speciale, siete delle persone speciali. Grazie. Buon anno a voi. Invece da Firenze per Kvara, giusto? Vieni. Come ti chiami? Alessia. Alessio, però Kvara non l'ha vista, penso No. Però sempre Forza Napoli, no Alessio? Sì. Me lo fate un Forza Napoli tutti e due, se riessi noi tu? Forza Napoli! Grazie. Forza Napoli. Sempre e comunque. Andiamo, dove è Fito? Ah, Seba sta là. Vieni, amico mio da Saviano. Marco, allora, io parto dal presupposto che grazie Meret, perché a questo punto, parando il rigore, noi abbiamo evitato un'altra sconfitta al Maradona. Lentissimo il gioco, Kvara che comunque fa sempre le stesse cose, non riesce proprio a passare la palla, e poi mi faccio sempre la stessa domanda: Raspadori, dove lo mettiamo, cosa stava facendo e per quale motivo Simeone è entrato negli ultimi 6-5 minuti? Cioè non ha senso tutto questo. Poi non mi voglio appellare al fatto del disastro arbitro, perché anche quello ci si mette poi, anche se noi abbiamo le nostre colpe, però anche l'arbitro ci ha messo poi del suo, ad ammonire, ad espellere Mazzarri, anche a Palladino, quindi così come Gaetano però e Zerbin che hanno sbagliato quei 2 gol clamorosi. Allora Zerbino è veramente clamorosissimo a sbagliare quel gol, però fino ad allora non aveva concluso nulla Zerbino, quindi ha fatto il passaggio sbagliato per Kvara in area che è stato anticipato. Allora noi, ti ripeto, come ti dicevo già prima della partita, ringraziamo il presidente, ringraziamo la squadra per questo 2023, l'abbiamo chiuso questo 2023 in un modo eccellente con lo scudetto, però adesso dobbiamo veramente vedere con degli acquisti ben precisi in dei reparti particolari, e bisogna concretizzare, perché veramente contro il Monza stasera bisognava vincere e non l'abbiamo fatto, ed è un dispiacere. Buon anno a tutti. Grazie, buon anche anno a te Marco. Prossima, ciao. Grazie, buon anno. Andiamo prima da lui, poi da Seba. Buonasera. Lui viene dalla provincia di Venezia e io dalla Svizzera, quindi avete fatto tanti chilometri. Mia, per nulla. Il problema è che siamo una squadra, l'unica squadra secondo me che uscente campioni d'Italia, che non ci siamo mai sentiti campioni d'Italia. È un problema, poi davanti alla porta si sbaglia e è un casino. Sì. Vuoi dire qualcosa tu, zio? No. È stata una bella esperienza la tribuna Posilipo, però lo spizio del gol. Però almeno avete visto Meret che pare rigore. Sì, meno male, anche perché soprattutto nell'ultimo periodo è stato molto criticato, bombardato, quindi almeno Meret ci ha salvato oggi il risultato. Grazie mille, buon ritorno. Ci vediamo a Barcellona. Vengo a Barcellona, vengo. Va benissimo. Buon anno. Grazie, altrettanto. Ciao. Dobbiamo dire solo buon anno. Vai, possiamo dirlo. Buon anno a tutti. E Forza Napoli. Buon anno a tutti e Forza Napoli. Ciao. Grazie, ciao. Seba, ci rivediamo, fatti abbracciare, ci rivediamo dopo tanto tempo. Sì. Tra l'altro sei in versione Squid Game, vedo. Sì, questo è Squid Game. Manco Squid Game serviva per far vincere il Napoli, niente. Quest'anno è un po' dura. Sì, è molto dura, ma in Corea che significa di amici. Che è condividere non solo la felicità, ma anche le tristezze. Esatto, sinceramente. E quindi sì, oggi pareggio, ma anche condividiamo
pareggio e poi andiamo per vincere. Certo. Speriamo bene. Ci fai un augurio di buon anno in coreano? Vai, così. Okay. 나폴리 사람들, 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 2024년도에는 좋은 일만 가득하길 바라겠습니다. Grazie, ho capito tutto io, grazie. Seba, ci vediamo alla prossima, ovviamente sempre Forza Napoli, sempre Forza Corea e sempre Forza Kim che resta comunque nel nostro cuore per sempre. Forza Napoli sempre, forza nuovo giocatore coreano. Alla prossima. Possiamo? Un nuovo giocatore, magari. Speriamo. Grazie sempre. Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Tu che vuoi dire? Vieni. Volevo dire che secondo me i giocatori del Napoli si sono accontentati di aver vinto uno scudetto e è una mentalità sbagliata. Sì. Peggiore in campo di stasera secondo te? Zerbin. Sì. Più o meno anche io la vedo così. A gennaio cosa ti aspetti dal mercato? Dato che hanno ceduto Elmas che era per forza. un gran giocatore, bisogna prendere un degno sostituto con 25 milioni. Grazie mille, buon anno. Buon anno. Buona serata, salutiamo anche il papà. Venite qua anche voi. Ciao. Ciao, mi chiamo Sara, vengo dall'Iran. Voglio dire sono iraniana. Voglio dire buon anno a tutti i tifosi del Napoli. Grazie, buon anno anche a te. Grazie. Prima volta allo stadio? Sì, per me sì. Svizzera, per me sì. Vabbè, a parte il risultato, però ti è piaciuto? Tantissimo, la grande tantissimo. Educazione dei tifosi da notare, sinceramente. Noi veniamo dalla Svizzera, ma c'è una grande educazione dei tifosi. Sì, rispetto magari a anni fa è molto migliorato. 20 anni che non venivo più allo stadio, logicamente. Sì. Almeno avete esultato al rigore parato da Meret, almeno quello, perché dalla Svizzera, lei poi dall'Iran, noi dalla Svizzera. Sì. Noi veniamo da Berna e da noi si esulta anche se la squadra avversaria ha fatto un bel gol, logicamente. Per noi è diverso un pochettino. Un po' come l'Union Berlino, che i tifosi dell'Union Berlino applaudivano dopo la sconfitta con Napoli. E siamo tifosi del Young Boys Berna, che quando il Napoli il Napoli perse 2-0. Perse 2-0, è vero, perdemmo noi qui col Napoli, mi sembra, sì. Forza Napoli sempre. Luca, vuoi dire? Piccoli, venite. E loro parlano tedesco però, Forza Napoli, Forza Napoli. Forza Napoli sempre, vi auguro un buon anno. Bravo, Luchetto. Io vengo dalla Svizzera, proprio vengo dalla Svizzera. Grazie. Buon anno. Vai. Grazie mille. Vieni. Che vuoi dire? Io vengo da Bologna, mi sono fatto 600 km solo per vedere il Napoli. Praticamente hanno passeggiato in campo, basta. Deluso? Sì, sono deluso, Peggiore in campo? Anguissà forse, proprio camminava in campo, Stasera davvero camminava, almeno dallo stadio, questa è l'impressione. A gennaio che ti aspetti dal mercato? Non lo so, non lo so. Almeno quanti acquisti ti aspetti? Non dico i nomi, ma quanti? Non lo so, non saprei. Vabbè, grazie, buon ritorno a Bologna e buon anno. Grazie, Forza Napoli. Sempre e comunque, grazie anche a lui. Ciao, giriamoci di nuovo verso... Ciao bimbi! Sempre Forza Napoli! Sempre Forza Napoli! Dovete tifare soltanto Forza Napoli! Mamma, sono in TV! Forza Napoli! Bianco e nero fa schifo! Forza Napoli! Forza Napoli! Ma esce su YouTube? Sì, già in diretta. Solo e comunque Forza Napoli! Forza Napoli! Vi seguo! Grazie per seguirci, ragazzi, sono super entusiasti. Per sempre Forza Napoli! Grazie. Buon anno. Ciao, buon anno a tutti, una scolaresca che anche lei vuole. Andiamo da lei. Che vuole dire?
Voglio dire che questo Napoli stasera è stata una delusione. Sì, molto deludente, fin troppo. Il peggiore in campo secondo te? Peggiore in campo... Ce ne sono. In effetti si fa fatica a dire... dirne uno, di individuarne uno, Sì. purtroppo. A gennaio ti aspetti una risalita anche col mercato? Dipende dal mercato invernale, dipende da quello che il presidente decide di fare. Insomma, è un po' molto dura, molto. Reduci da uno scudetto, insomma, ci si aspettava un qualcosa in più. Sì. Di sicuro non questo, tutt'altro. Assolutamente no. Grazie, buon anno. Buon anno a tutti e sempre Forza Napoli. Grazie. Ciao. Buon anno, salutiamo anche loro. Caro Vittorio, qui al momento all'esterno caro Vittorio Bernato e caro Ciro Novellino allo studio, al momento di fatto siamo rimasti solo io e Vittorio Bernato qui all'esterno della tribuna, quando sono le ore 20:53. Potrebbero esserci delle novità dalla sala stampa, però non vi... Siamo dall'Australia! Venite dall'Australia! Sono dell'Australia. Che città? A Brisbane. Brisbane, no, Sì. bellissimo, venuti qua apposta per... vedere la partita. Sì. È andata male. Sono viaggiato 20.000 km per questa partita. Quasi 24 ore di viaggio, no? Sì, 24 ore di viaggio, ma dove sono noi? Fa sole, fa caldo, c'è la spiaggia, l'estate, adesso fa freddo, ma la sofferenza per la nostra squadra. E siete tutti trasferiti quindi da Napoli a Brisbane anni fa? Sì, hanno tutti. Mamma e papà, vedi? Ah, voi siete Io ho portato mio padre di Basilicata. E siete da Salerno, provincia Come Salerno. vi chiamate? Muscillo. Cognome Muscillo, Maria Muscillo. Maria e? Atanasio Muscillo. Atanasio, e tu invece? Canio. Sì. Canio Muscillo. E lui l'altro fratello? Sì. No, questo è mio cugino dell'Australia. Tutta famiglia. Questo proprio di origini di Napoli. Si chiama Romano. Bellissimo, è una storia fantastica. Adesso Grazie. starete un po' in vacanza? Sì, un po' un'altra settimana. Lui viene anche per la Salernitana. Ah, già a gennaio, Sì. a metà gennaio. Sì. Ragazzi, grazie. Grazie mille. Buon anno a voi. Grazie, anche a te. E buone vacanze. Sì, grazie, ciao. Grazie. Dall'Australia, ciao a tutti i pini australiani, piccoli canguri. Ciao. Quanti ne sono? Guarda, io metto in qua, una famiglia intera, guarda. 13 persone, tutti quanti allo stadio, tra l'altro. Bellissimo. Dicevo, prima di questa invasione dall'Oceania, che potrebbero esserci delle novità dalla sala stampa, però non ci sono ancora conferme, però noi continuiamo a restare vigili. E io, vieni qua, vieni anche. Assolutamente, vieni anche tu. Ciao, come ti chiami? Roberto. Ciao Roberto. Allora, volevo dire qualcosa che riguarda questa squadra. Lo scudetto non è stato difeso neanche per una giornata. Praticamente siamo tutti dispiaciuti, delusi, i bambini pure. E voglio dire una cosa al Presidente, vedi Presidente, qua ci sono 500 euro di panni comprati per lei, tutti originali, vogliamo comprare qualche calciatore, vogliamo difendere questo scudetto. Il rinnovo di Osimhen è chiaro che è per venderlo, no? Sì. È per venderlo e questi ragazzi non ci sono né con la testa né con le gambe. La cosa è molto preoccupante perché oltre a difendere uno scudetto per me è andato già dalla prima giornata, bisogna proprio, non so che obiettivo avere, se dire qualcosa di grave tipo lottare per la salvezza oppure Conference League, Europa League, che la Champions sinceramente vedo squadre più attrezzate di noi che hanno la volontà e la voglia, hanno quegli occhi della tigre che avevamo noi l'anno scorso che ci ha portato poi a vincere uno scudetto. Questi ragazzi hanno quasi paura di toccare il pallone, stasera faccio fatica a trovare un migliore in campo che non c'è stato. Se vogliamo dire Meret perché ha ricevuto il pallone tra le mani che l'ha graziato. Pessina che ha sbagliato il rigore, non è Meret. Quindi neanche Meret gli si può dire. Quindi alla fine veramente siamo molto delusi, è l'ennesima partita che me ne vado con la morte nel cuore, basta, il Presidente deve intervenire in modo forte, anche perché la vedo triste visto che il decreto crescita non è passato e quindi non so adesso con quale calciatore arriverà, se arriverà.
Quindi diciamolo fortemente, il Presidente deve intervenire sul mercato, deve intervenire e le colpe quest'anno sono tutte quante sue. È stato dalla prima giornata che ha preso in mano le redini della società in tutti i ruoli, mancava solo il posto del magazziniere e aveva completato. Quindi veramente siamo arrabbiati, delusi, tristi, i bambini non sorridono e la cosa più triste è questa. Grazie. Quindi speriamo che col nuovo anno ci siano nuovi intenti e soprattutto quegli occhi della tigre che avevamo prima. Grazie. Buon anno. Gli occhi della tigre, Michele Chianese. Sono triste. Sono triste. Sei triste. Aveva ragione l'amico. La tristezza, ragazzi. Siamo tutti tristi. Voglio, ma pensate capitone, cioè 31 dicembre si avvicina, veramente pensiamo alle cose più importanti. Pensiamo al cibo, pensiamo veramente, esatto, pensate che Marco è a digiuno, invece vi posso assicurare che l'operatore di Marco ha mangiato e vive e vegeto perché era con noi durante la partita, noi abbiamo visto la partita, a parte gli scherzi, sembra cambiato tutto. 6 mesi fa eravamo a maniche corte, c'era un altro clima, eravamo tutti d'azzurro, tutti che ci abbracciavamo. Io poco fa ho finito la diretta con Telecapri, non vi ho rotto le scatole perché voi eravate immersi tra i tifosi, tanti si sono fermati, Serie B, o Presidente se ne dai, Mazzarri non capisce niente. Siamo veramente un pubblico da Serie A, in tutto e per tutto, nel bene e nel male, perché noi cambiamo umore repentinamente. Esatto, molto repentinamente e soprattutto random, così ce la pigliamo con chiunque, un giorno con Meretta, oggi con Tini, domani ce la pigliamo con Starace, sentivo il magazziniere adesso citato dall'amico, è colpa del caffè di Starace, secondo me è lì da trovare la colpa, è lì. Sì, sicuramente poco zucchero, molto zucchero. Dipende da come lo fa Tommaso, il caffè, però dai ragazzi, abbiamo goduto per 6 mesi in quest'anno e per altri 6 mesi un tifoso prima mi ha detto la legge del contrappasso, quindi prima abbiamo goduto tanto, adesso soffriamo un bel po'. Tu che sei un uomo di numeri e non so in studio chi c'è, potete togliermi una curiosità, c'è mai stata una squadra campione d'Italia che abbia fatto peggio di come stiamo facendo noi? No. Sei sicuro? Prima di queste partite ultime già lo era, già non c'era mai stata. Quindi dopo la sconfitta contro il... allora è un altro record, abbiamo messo un altro record per quest'anno ragazzi, siamo in Napoli dei record, in negativo e in positivo, però il record per me in assoluto, a parte il nostro Napoli, lo fa Calcio Napoli 24, fate veramente un lavoro eccezionale, ve lo dico sempre, ve lo ripeterò fino a quando avrò la possibilità di entrare a rompervi le scatole in diretta, quindi complimenti e tanti auguri di cuore a tutta la famiglia di Calcio Napoli 24, a Salvio, a tutti voi, siete dei ragazzi eccezionali, quindi per quelli che sono i vostri follower, quelli che vi seguono, continuate a farlo, anzi fateli ancora più numerosi perché meritano questi ragazzi. Tanti auguri. Tanti auguri Michele Chianese, salutiamo tutti i colleghi delle Capre e complimenti per la Miss. Sì, la Miss c'è nel studio, c'è una Miss, ragazzi mi hanno detto che era bellissima, io non l'ho visto, quindi mi ha contento di questa, ma va bene così. Ciao ragazzi! Ciao Michele, grazie mille, salutiamo anche Peppe Trapolino, buon anno a loro. E andiamo con forse uno dei pochi ultimi tifosi in merito al commento. No, non può parlare. No, vieni qua, allora un commento. Buonasera, Vincenzo Coppola, buonasera. Salve, buonasera a tutti e buone feste. Purtroppo dicevamo nel prepartita che finalmente torni allo stadio dopo un bel po' non si trova un biglietto. 0-0. 0-0. Purtroppo abbiamo fatto 90 minuti di possesso palla, solamente 2 tiri in porta. Purtroppo questo è il Napoli che ci aspetta quest'anno. In studio. Me lo devi far salutare perché non posso non salutarlo, Vincenzo. Vincenzone, come stai? Ciro, come stai? Tutto a posto, tutto bene. A te? Ti sei andato a fare l'intossicata dell'ultimo dell'anno quasi. Vabbè, purtroppo Ciro questa stagione già sappiamo come andrà a finire, purtroppo qui può venire qualsiasi allenatore, purtroppo io penso che il problema non sia l'allenatore, però il Napoli è gioia e dolore purtroppo, come tutte le passioni, le fedi, è gioia e dolore, quindi magari... Io sarò qui per Napoli Salernitano, magari lì saremo più fortunati. Purtroppo lì però è la prova del 9.
Lì è la prova del no, perché lì è se la con la prova del Salernitana non nove, vinciamo è meglio che ti stai a casa la Non prossima vado volta. più, non vengo più. Beh, infatti volevo cogliere l'occasione per salutare il nonno che sicuramente ci starà vedendo e lo il mio saluto zio pure io. Nicola. Che noi vediamo sempre le partite del Napoli insieme e oggi però è stata un'eccezione. Purtroppo Ciro, quest'anno il gioco è questo, facciamo molto possesso palla, ma è un possesso palla sterile, senza tiri in porta, solamente due tiri che però erano due tiri che secondo me sono più sbagliati perché lì sul tiro di Anghissà e di Lorenzo il Napoli poteva fare di più. Speriamo che a Giannara viene qualche calciatore che ci può aiutare, perché secondo me serve qualche stimolo nuovo. Sicuramente potrà fare bene qualche nuovo arrivo e come che San Gennaro ci metta mano sola, purtroppo non possiamo fare nulla. Cosa perfetta, grazie Vincenzo. Ciao Ciro, un abbraccione, Vincenzo. buona fine e buon principio a tutti. Grazie, un abbraccio. altrettanto. Grazie a te Vincenzo. Ciro, rieccomi. Marco, salutiamo Michele a Vincenzo. Telecapri Ciro. aveva la miss in studio, tu invece ti devi accontentare di me. Vabbè, ho il Mister Castellammare. Se mi chiede la miss, io Mister Castellammare. Mister Serie B tra l'altro a breve. Ancora, anche tu, mancano 2 punti alla salvezza, Marco. È ufficiale, Ciro, ormai è fatta. Comunque Ciro, lo stavo un po' dicendo prima fra le righe, facciamo attenzione, abbiamo il nostro inviato Riccardo Nicotro in sala stampa, perché potrebbe esserci una sorpresa da lì. Ora attendiamo notizie da lui, che è in contatto anche con gli altri ragazzi una della sorpresa in che redazione. senso, Marco? Sorpresa, diciamo, di chi potrebbe parlare al posto di Mazzarri, quindi attendiamo. Quindi c'era potrebbe stato un anche po'- parlare c'era a stato un- DL magari. Attendiamo, perché non c'è la certezza, però c'era stato un po' questo bisbigliare durante la gara da fonti abbastanza autorevoli che potrebbe esserci questa sorpresa con queste parole di fine anno, vedere poi che tipo di parole. Però vi dopo racconteremo tutto in l'intossicata tempo di reale sul stasera. sito. Esatto, e tu ovviamente dal touch poi vedrai in tempo reale. Assolutamente, anche perché Marco, la situazione. ti dirò con tutto il rispetto, però mandare Frustalupi in conferenza stampa dopo la retrocessione della primavera dell'anno scorso, io ho già avuto un po' i brividi a vederlo a guidare la prima squadra. Mandarlo Sì, anche concordo. a parlare in conferenza stampa mi sembrava un poco troppo. Però se posso aggiungere, nel caso in cui si verificherà questa cosa, è una decisione che è stata presa prima della partita, quindi prima che Mazzarri fosse espulso. Qualora si dovesse verificare, ma attendiamo appunto le info dal nostro Riccardo Nicotra in sala stampa. Ciro, io ho detto questo, a parte che sono, come vedi, delusissimo anche io, per il momento magari ti lascerei e mi sposterei, non so se da solo, adesso vediamo un attimo, nella zona uscita dei giocatori e vedo un po' la situazione lì e capiamo un po' come l'umore, se ci sono tifosi, se è prevista l'uscita di pochi tifosi al momento, ci dicono, e quindi magari mi ricollegherei da lì o con Vittorio, oppure se la situazione è molto molto blanda resterei lì a poi mandare i video ad Emanuele in regia, quindi ne parliamo adesso. Ne parlo con te live adesso, giusto per organizzarci a livello lavorativo, appunto. Sempre in attesa poi dalla sala stampa, che tu potrai vedere in tempo reale. Magari se ho novità poi di prima mano ti scrivo proprio al tuo telefono, quindi ci aggiorniamo così. Perfetto, grazie Marco, Grazie, più tardi. Ciro. Arrivano le pagelle a firma appunto di Calcio Napoli 24. Eccolo qua, Kvara. Sì, Grazie. Marco, vai Marco. Ah no, scusami, dicevo, se non dovessimo vederci, buon anno a tutti, e che mi dispiace non mandare il buon anno. Ciao Marco, Grazie. buon E anno nel pure a caso te. poi ci vediamo a Torino per la prima del 2024. Ciao ragazzi. Ciao Marco, ciao, un saluto ovviamente a Marco Lombardi e a Vittorio Bernardo, che mi perdoneranno, avevo preso la linea per leggere le pagelle, ovviamente c'è delusione, c'è tanta delusione, io però devo fare gli auguri a Davide
di Fuorigrotta. Ciao Davide, tanti auguri a te. Andiamo a vedere le pagelle. Napoli-Monza, Kvara solo contro tutti, Meret cardiotonico, Zelinski bocciato, Gaetano sprecone. Meret, voto 6,5, para Pessina un rigore in un momento delicatissimo tuffandosi sulla sinistra. Se il Napoli resta in gara il merito è suo. Lascia il campo per un problema fisico, al 73esimo entra Contini, 6, qualche piccolo brivido, ma tutto sommato promosso. Di Lorenzo, voto 5,5, interpretazione del ruolo più guardinga da parte del capitano, che si sdoppia da terzino e terzo centrale di destra, spesso si trova da solo per costruire, ma i compagni lo assecondano poco e male, sta più alto nei secondi 45 minuti dando ampiezza alla manovra, si fa beccare alle spalle di Dani Mota nell'azione che porta poi al rigore, viene ammonito per proteste da Di Bello. Rachmani, voto 6, serata praticamente tranquilla per il kosovaro che guida il reparto con lucidità, può fare meglio di testa al 47esimo del secondo tempo quando stacca tutto solo in aria su corner. Juan Jesus, voto 6, fa sportellate con Colombo che gli scappa via al 12esimo del primo tempo di partenza, tutto sommato legge bene le preventive quando usando anche del cosiddetto mestiere. Mario Dui 6, dal suo mancino partono praticamente tutte le azioni offensive del Napoli. Una sua giocata porta la prima palla gol del match con Anghissà, affonda un paio di tackle che riscaldano un Maradona infreddolito nell'animo, fa ammonire Birindelli dopo un inserimento senza palla, gli viene fischiato un rigore per un braccio galeotto che però Meret disinnesca. Anghissà, voto 6,5, parte con il piede giusto, con alcune tracce interessanti sulla tre quarti, prova ad alzare il pressing con uscite alte sul terzo centrale difensivo ospite, Di Gregorio gli nega il gol dopo uno splendido inserimento senza palla. Lobotka, voto 6, Palladino gli piazza addosso un giocatore di strappo come Valentin Carboni che solitamente agisce sull'esterno, si muove molto in orizzontale per sfuggire alla gabbia Brianzola, paleggia in maniera pulita e si fa gradire anche per qualche recupero. All style, 84esimo Simeone senza voto 5 per Zelinski. Primo tempo da chi l'ha visto da parte del centrocampista polacco che non si vede praticamente mai in costruzione, un po' meglio nella ripresa dove gioca più palloni sviluppando gioco con qualche passaggio verticale, siamo però molto al di sotto della sufficienza. Gaetano 5,5, si alza sulla tre quarti, si fa ammonire per un fallo tattico ai danni di Ciudia, spreca una clamorosa occasione nel recupero sparando su Di Gregorio. 5,5 Zerbin, lanciato un po' a sorpresa dal primo minuto, gioca largo a destra alternandosi da ala in fase di possesso al quinto in fase passiva. Gara di grande sostanza anche se qualitativamente lascia a desiderare, spreca una buona palla di Kvara. Lindstrom 5, non è al meglio ma non fa niente per farsi notare, il mistero continua su questo ragazzo. Intanto c'è Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, vi annuncio che c'è De Laurentiis in conferenza stampa, a breve ha parlato Mazzarri a DAZN, c'è appunto in conferenza stampa, come vi dicevo, il presidente del Napoli, a breve andremo a leggere le dichiarazioni, io vado avanti, Raspadori 6, Lindstrom 5, Kvaratskhelia 6, 4,5 per Mazzarri, la prima frazione di gioco. La prima frazione di gioco non è certamente un esempio di estetica calcistica, va a dare solidità con questo 4-3-3 double face che diventa 5-3-2 grazie a Zerbin che accorcia molto sulla destra. La squadra dà la sensazione di essere ingessata nei movimenti, prova a dare qualità inserendo Gaetano al posto di un evanescente Zelinski e Lindstrom per Zerbin, ma la musica non cambia. Viene ammonito per proteste, poi espulso per la mini rissa a Kvara a Bondo. Il Napoli ha problemi seri di gioco, anima e testa, tenere Simeone in panca per 85 minuti è un vero e proprio atto di coraggio. Questa appunto le pagelle. A breve Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, io però vado a leggervi prima il commento del Napoli. Hanno chiuso con l'orgoglio dello scudetto sul petto Di Gregorio, portiere di talento, finisce senza gol al Maradona l'ultima partita del 2023. Non credo che Emanuele, giusto? Dobbiamo attendere, giusto? Ok, quanto abbiamo di embargo?
Ok, attendo tu. Ovviamente finisce senza gol al Maradona l'ultima partita del 2023, un match che non riserva reti ma un'alta densità emotiva e un elevato tasso di lotta sportiva che si riverberano in un ricco faldone di cartellini ma anche in una sfida con occasioni vibranti. Il Napoli potrebbe schiodare la partita con un destro al volo di Anghissà in chiusura di primo tempo, Di Gregorio si conferma un portiere di futuro talento, poi la ripresa a ritmi forsennati, combattuta metro su metro, Kvara la palla d'oro in penetrazione, ma anche Di Gregorio salva, poi è il nostro portiere a mettere il punto esclamativo dell'incontro, rigore per il Monza per fallo di mano di Mario Rui sul sinistro di Colpani, va a tirare Pessina e Meret lo blocca, l'urlo del Maradona spinge gli azzurri che hanno il match point su un destro a giro di Gaetano nel cuore dell'area, Di Gregorio anche super, finisce col fiato sul collo e l'adrenalina a 1000, il Napoli chiude l'anno con un pareggio ma anche con l'orgoglio dello scudetto sul petto. La vita è ciò che ti accade mentre fai progetti, eppure la memoria è l'unica eredità che in eterno definisce la nostra storia. Nel cielo del Maradona riverbera ancora l'inno della gioia, l'inno alla gioia, il 2023 scandirà per sempre la gloria dei campioni d'Italia. Questo quindi il commento della SSC Napoli. Palladino in conferenza stampa soddisfatto di uscire con dei punti dal Maradona. Cosa prova a vedere un Napoli così? Dico solo una cosa. Sicuramente c'è un po' di rammarico per come si era messa la gara, potevamo vincerla o perderla. Non siamo stati bravi nelle ripartenze, a tratti abbiamo fatto un buon calcio, poi ovviamente il penalty è un episodio. Sono contento del pareggio. Parla di Colpani, mi è piaciuto l'atteggiamento, pubblico spettacolare al Maradona, è stato emozionante sugli spalti avere amici e parenti, appena fischiato l'arbitro ero concentrato sulla mia squadra, sono felice di uscire con un pari da questo stadio, ho preferito Carboni, la competizione è fondamentale, però Colpani è entrato bene, gli ho chiesto una risposta, una mano qualora fosse entrato. Cosa provo a vedere il Napoli così? Dopo la passata stagione tutti i napoletani sono dispiaciuti per quest'annata un po' sfortunata, oggi c'erano tante assenze, dispiace un po', sono sicuro che la società e il mister riusciranno a venirne fuori, me lo auguro per la città e i tifosi azzurri. Punti deboli del Napoli, credo che ovviamente manca fiducia dopo la strepitosa stagione dello scorso anno, credo che il problema principale sia quello, affrontare adesso il Napoli è diverso perché sono campioni d'Italia, fa parte del percorso, anche il Milan ha avuto problemi dopo lo scudetto, il Napoli ci ha messo in difficoltà, sapevamo potevano fare tante rotazioni con i 3 centrocampisti, avevamo studiato molto il Napoli in questa settimana che poteva avere un calciatore con caratteristiche diverse da quelle di Politano a destra. Andiamo a vedere ancora Mazzarri ai microfoni di DAZN, fate vedere le immagini di come provocano i nostri, adesso basta, abbiamo dominato e contro di noi si gioca a rugby. Non mi parlate dei dati dello scorso anno, io posso parlarne in parte, intanto attendiamo ovviamente di sapere, è terminata la conferenza di Aurelio De Laurentiis, quindi a breve vi leggeremo le sue dichiarazioni, proveremo a capire anche se le possiamo lanciare live, quindi ok, quindi aspetto l'ok di Emanuele Bernardo per ascoltare le parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa. Non mi parlate dei dati dello scorso anno, io posso parlare in parte, parlate delle 6 occasioni nitide da gol da 4 metri dalla porta, fate vedere quando trattengono qua la scheda e come provocano lui e Osimhen ogni volta, poi però Osimhen lo mandano a casa, fate vedere le immagini di come provocano i miei ragazzi e di come siamo andati ad 1 metro dalla porta senza riuscire a segnare. È la quinta partita dove accadono sempre le stesse cose, ora però ci stanchiamo, non vedo le immagini, ho sempre detto di non voler parlare degli arbitri, ora però voglio farlo perché sono stato espulso. Vediamo i motivi del perché sono stato espulso. Abbiamo provato Kvara in una posizione per cercare soluzioni diverse, nuova. Abbiamo avuto anche con lui occasioni da gol e non ci siamo riusciti. Ormai Kvara non lo fanno mai giocare, è martoriato e voglio provare a toglierlo dai raddoppi. Spero che qualche volta ammoniscono anche gli avversari perché sembra rugby. Simeone, abbiamo finito col 4-2-4, anche lo scorso anno entrava in questo minutaggio, giocavamo con 4 attaccanti e ci è mancato solo il gol. Bisogna acquisire serenità sotto porta, abbiamo dominato, non guardo la classifica, il mio mestiere è fare l'allenatore e far portare i miei ragazzi avanti la porta il più possibile. Quindi queste le parole di Mazzarri a DAZN. De Laurentiis si assume le responsabilità di questo momento, interverremo sul mercato per recuperare il tempo perduto, quindi sono alcune delle dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, lo possiamo ascoltare allora, grazie ad Emanuele Bernardo e ai suoi miracoli, andiamo ad ascoltarci Aurelio De Laurentiis.
voluto incontrare perché mi sembrava doveroso farvi gli auguri di fine anno per un 2024 che diventi radioso per tutti quanti voi e che sia portatore di salute, di avveramento di sogni e di soddisfazioni, quindi tutte esse positive. Poi vi volevo vedere perché tutto quello che è successo fino adesso è solo mia responsabilità, quindi tutte le colpe non devono stare sui giocatori o sugli allenatori, ma sono colpe mie di cui io me ne assumo qualunque responsabilità. E quindi proprio per questo io devo in qualche modo chiedere scusa ai napoletani e soprattutto ai tifosi, se siamo dove siamo in classifica. Però io penso che il campionato poi è lungo e quindi ci muoveremo sul mercato per cercare di recuperare il tempo perduto. Poi la verità però ha varie pieghe, ma non mi va adesso di tediarvi con dei racconti, ma quando io tornerò dalla Supercoppa in Arabia, quindi se dovessimo superare il primo match e dovessimo andare in finale, penso che il 23 dovremmo ritornare, quindi il 24 e il 25 magari ci vediamo lì sul mare a Palazzo Petrucci, ci facciamo una bella cena tutti quanti e vi racconto il mio punto di vista, perché poiché voi giustamente avete pagine da riempire, radio dove raccontare, televisioni dove ci sono dei grandi esperti, ognuno deve dire la propria, perché altrimenti gli indici d'ascolto si abbassano, si vendono meno copie e quindi è bene però tutelare anche il tifoso che poi deve conoscere la verità e la verità la conosce solo chi vive dall'interno le varie situazioni. Io questo vi volevo dire. Poi questa sera io devo anche pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso di equità, ma soprattutto di spettacolarità al calcio italiano, perché io leggo e sento sempre che il calcio italiano, la Serie A è diventata meno importante. Ma certo che se invece di vedere delle partite di calcio noi vediamo delle partite di rugby dove il gioco viene interrotto in continuità e dove non c'è equità nel saper distribuire, diciamo, i vari cartellini da ambo le parti, io non dico che se noi scommettiamo degli sbagli non dobbiamo prendere il cartellino giallo, ci mancherebbe altro, assolutamente sì, né se meritassimo un rosso di non prendere un rosso, ma lo devono meritare anche gli altri. Questa invece costante, perché mi sembra che sia diventata una costante, ma questa sera io non voglio parlare di arbitraggi a sfavore del Napoli che pur ci sono stati, ma ci sono stati anche nei confronti di tante altre società calcistiche e questo è stato rilevato. Però, caro Rocchi, lei non può permettere che un arbitro a una persona per bene come Palladino o a un signore come Mazzarri che ha fatto 500 partite, uno arriva lì e li butta fuori a tutti e due, perché questo non è calcio. Questo è come voler stabilire che io per essere forte e per essere uno rispettabile devo avere l'utilizzo del cartellino a tutti i costi. Ma un arbitro si chiama arbitro perché deve rispondere al principio di equità. Se l'equità non diventa più il principio, ma a un certo punto, a furia di correre, perdono l'ossigenazione nel cervello e quindi vanno in tilt, e beh vabbè, ma allora bisogna che forse si allenino di più, o forse ci vuole anche lì, come noi facciamo i cambi, bisogna fare il cambio dell'arbitro per non farlo correre troppo e per non fargli venire i mammadroni e quindi i fantasmi da applicare poi sul campo. Io ragazzi vi rinnovo gli auguri a voi e alle vostre famiglie, buon anno e ci rivediamo il 24 e il 25 di gennaio, ok? Grazie e buon anno.
Queste erano le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa. È andato lì e si è preso l'intera responsabilità di quanto accaduto, di quanto sta accadendo sostanzialmente in questo momento. Un Napoli, ha detto, poi ci ritroveremo nel 24-25, comunque di ritorno dalla Supercoppa italiana, sperando ovviamente di andare su battere la Fiorentina e andare a giocarsi la finale, e ci ritroveremo appunto per darvi la vostra, perché dovete riempire le pagine di giornali, parlare in TV. Questo sostanzialmente il ragionamento di De Laurentiis. Io sono effettivamente curioso di sentirlo, mi piacerebbe sentirlo il ragionamento di Aurelio De Laurentiis, perché qualche domandina ce l'ho anche io eventualmente mi piacerebbe fargliela. Opta, terza partenza falsa, 28 punti dal 2007, solo in 2 casi è stato fatto peggio. Andiamo a vedere, il Napoli ha raccolto 28 punti in questo campionato dal suo ritorno in Serie A dal 2007-8, solo 2 volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare, 24 nel 2019, 20 e 23 nel 2007-8. Distanza, lo riferisce Opta Paolo. Andiamo a vedere le dichiarazioni a DAZN di Palladino. De Laurentiis mi segue, darò tutto per questo club fino a scadenza di contratto. Sono felice, i ragazzi meritavano questa bellissima soddisfazione perché hanno lavorato bene in settimana e ci tenevano a fare bene oggi. Hanno disputato una partita giusta, solida, hanno messo in difficoltà il Napoli. Ho avuto grandi risposte da tutti, da chi ha giocato dall'inizio e da chi è subentrato. Lo scorso anno abbiamo chiuso il girone d'andata con 22 punti, anche quest'anno siamo a 22, ma con una gara in meno. Siamo felici di questo percorso, di godersela, era la sua occasione. Non ha giocato per tanti mesi, oggi ha avuto l'occasione per entrare e l'ha fatto molto bene, ma sono entrati bene anche gli altri, sono fortunato ad avere un grande gruppo e sono felice perché meritavamo questa soddisfazione. La scelta non è tattica, ma solo perché ho visto bene Carboni in settimana, li ho alternati tutta la settimana, loro si giocano il posto e sapete che per me la competizione interna è fondamentale, fa riferimento ovviamente a Colpani, fa parte del loro percorso di crescita. Oggi Valentin ha disputato un'ottima partita, potevamo fare meglio su qualche ripartenza, ma sono davvero molto soddisfatto. Oggi potevamo vincere come perdere, sono contento. I rigori non li sbaglia se non li tiri, non li sbagli se non li tiri. Matteo lo scorso anno ha sempre fatto gol, anche quest'anno non deve assolutamente pensare all'errore, anzi voglio sottolineare il fatto che il gruppo ha reagito molto bene dopo l'errore. De Laurentiis mi segue? Io rispondo sempre allo stesso modo, sono concentratissimo sulla squadra. L'anno scorso diedi la parola a Galliani e Berlusconi sul fatto che sarei rimasto anche quest'anno, ora sono in scadenza a giugno, ma sono concentrato su questa stagione e darò tutto me stesso per continuare a crescere insieme a loro. Ha parlato da zona anche Ciudia. Kvaratskhelia è il giocatore più forte del campionato, fermato con grande sacrificio. Questo risultato ha un grandissimo valore, in campo abbiamo messo il cuore facendo una grande prestazione contro una squadra fortissima come il Napoli. Siamo consapevoli delle nostre qualità e molto soddisfatti di come è andata. Ho grande stima del mister, la cosa credo sia reciproca. Lui mi dà i consigli giusti durante la settimana, io in campo cerco di aiutare la squadra al meglio. Come si ferma Kvaratskhelia? Oggi c'è stato grande sacrificio da parte della squadra e voglia di portare almeno un punto a casa. Kvaratskhelia è uno dei giocatori più forti del campionato. Sì, trovare la prima rete stagionale è sicuramente un buon proposito in vista del prossimo anno. Spero di segnare presto, ma prima di tutto viene la squadra. Quindi queste le parole di Ciudia a DAZN. Andiamo a vedere se ci sono altre dichiarazioni che vi posso riportare. Momento niente degno di nota, vi rileggo nuovamente le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis. Mi assumo tutte le responsabilità di questo momento, chiedo scusa ai tifosi, interverremo sul mercato per recuperare il tempo perduto. Dice, mi sembra doveroso farvi gli auguri, tutto quello che è accaduto finora è colpa mia. Sono colpe mie, me ne assumo la responsabilità, per questo chiedo scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo ora in classifica.
Il campionato è lungo, ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto, la verità ha varie pieghe, non voglio tediarvi ora. Quando tornerò dalla Supercoppa il 24-25 ci vedremo a Palazzo Petrucci e ci faremo una bella cena raccontando il mio punto di vista. Sento sempre che la Serie A è sempre meno importante, non c'è equità nel saper distribuire i cartellini durante la gara. Non voglio parlare di arbitraggi sfavorevoli al Napoli, lo è anche per altre squadre, ma caro Rocchi, non puoi permettere ad un arbitro di andare vicino a Palladino e Mazzarri buttandoli fuori. Questo non è il calcio. Dice di Palladino un signore come Palladino e Mazzarri che ha fatto 500 panchine, non li puoi buttare fuori, questo non è calcio, mi sembra come se gli arbitri per stabilire la loro forza e rispettabilità vogliano utilizzare il cartellino per forza, ma anche equità. Forse gli arbitri, correndo troppo, andrebbero sostituiti a gara in corsa come fanno le squadre. Vi rinnovo gli auguri e buon anno a tutti, quindi queste le parole di Aurelio De Laurentiis, che ha parlato appunto ai microfoni della conferenza stampa che appunto c'è stata oggi dopo il match. Linee aperte ovviamente 081 353 4588 per appunto dire la vostra anche sulle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Chiamate in diretta, dite la vostra. Intanto la Fiorentina ovviamente ha vinto 1-0 contro il Torino. Il gol è stato di Ranieri, non di Caiode, è stato di Ranieri, che ha appunto trovato il gol all'83esimo su assist di Caiode. L'Inter è appena passato in vantaggio, stanno giocando Lazio-Frosinone e Genova-Inter, l'Inter è appena passato in vantaggio, cerco di capire. Arnautovic ha segnato, Arnautovic al 42esimo, Arnautovic che sostituisce l'infortunato Lautaro Martinez accanto a Thuram, Sommer, Bissek, Acerbi, Bastoni, Darmian Barella, Cialanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto, Thuram e Arnautovic per l'Inter. In gol Arnautovic a Genova al 41esimo, in pratica 42esimo, Genova in campo con Martinez, De Winter, Bani e Dragusin, Sabelli, Frendrup, Badeli, Strottman e Martin, Gudmundsson ed Ekuban. Il Genova quindi è sotto in questo momento. L'Inter si porta a 47 punti, 7 in più della Juventus che giocherà poi domani. Milan a 33, poi la Fiorentina l'ha agganciato il Milan al terzo posto in classifica con 33 punti, Bologna 31, Roma e Napoli 28, ma il Napoli in questo momento è settimo, 26 punti per l'Atalanta. La Lazio è a 25 perché sta pareggiando in questo momento con il Frosinone, 24 punti per il Torino, 22 per il Monza, 20 per Lecce e Frosinone appunto, 19 punti per il Genova, Sassuolo 16, 14 punti per Verona e Udinese, Cagliari 13, Empoli 12, Salernitana 9 e la bagarra ovviamente per la retrocessione, per evitare la retrocessione è molto folta. Io credo che fino al Sassuolo, forse il Genova in questo momento è ancora un po' tranquillo a 19 punti, ma Sassuolo 16, poi Verona e Udinese 14, 13 punti per il Cagliari, 12 per l'Empoli, in pratica in 2 punti ci sono 4 squadre, con la Salernitana un po' staccata a 9 punti in classifica e la cura Inzaghi che non ha ancora portato i suoi frutti. Andiamo a vedere qualche messaggio. Dobbiamo dare un taglio netto a tutto questo, dice Anna Pirozzi, per ovviamente quanto sta accadendo, ovviamente per quanto accade. Andiamo a vedere Forza Napoli, sempre ragazzi. Casto che in 89 l'ultima parte non va bene. Abbiamo una telefonata, andiamo al telefono allora. Pronto? Buonasera caro Ciro, sono Piero. Ciao Piero, ciao. Ciao caro. Senti, ma stasera mi sembra che anche il buon Mazzarri, nonostante sia una persona per bene, seria, abbia finito i bonus a suo favore, insomma, voglio dire, perché cominciare la partita con Zerbin che ha avuto una delle palle nitide più
più importanti davanti alla porta e lasciando la squadra senza la boa di Simeone, del Ciolo Simeone, per tutta la partita, tranne farlo entrare a 5 minuti quando non so a cosa serva. Credo che davvero stasera abbiano fatto il peggio che si potesse fare. Paradossalmente Meret ha salvato con la sua parata da un'altra sconfitta, ma questo non ci può rasserenare, voglio dire. Non so se tu sei d'accordo in proposito, perché in effetti mi sembra che il primo tempo in cui c'erano vari cross e calcio d'angolo, e anche l'inizio del secondo, non c'era mai nessuno al centro che la prendesse. Sì, è vero. Quindi non ho proprio idea di come abbia organizzato questa partita, voglio dire, che era assolutamente da vincere per non sprofondare al 7° o 8° posto, voglio dire. Cioè io non ho proprio idea. Poi il Presidente ha fatto la conferenza dicendo che è colpa sua, in un modo quasi ironico, dicendo poi che avrebbe detto in futuro, il 24 e il 25, le sue verità. Mi è sembrata una sviolinata fuori luogo, in verità. Cioè si viene e si dice davvero che ho sbagliato, perché ha sbagliato lui dall'inizio fino a ora, in questo momento. Detto questo, speriamo che si possano riprendere con degli acquisti, se sono in grado di farli per bene, anche se non sappiamo chi li farà questi acquisti in realtà. Niente, forza Napoli e ciao a tutti quanti. E ciao, buon anno, grazie. Ragazzi. Buon anno, buona Ciao, fine, ciao. buon inizio. Io faccio una considerazione, perché adesso sono 9 le partite giocate dal Napoli di Mazzarri, quindi dalla prima gara giocata il 25 novembre, in un mese sono state giocate, oggi ne abbiamo 29, in un mese e 4 giorni sono state giocate 9 gare tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Il Napoli ha giocato 3, 4, 5, 6 partite di campionato. In queste 6 partite di campionato ha vinto con l'Atalanta la prima, ha pareggiato con il Monza oggi 0-0 al Maradona, ne ha perse 4, anzi no, ha vinto anche con il Cagliari 2-1, ne ha perse 3. Quindi 3 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio in 6 gare di campionato. In Champions League ha giocato 2 gare, una vittoria, quella col Braga, una sconfitta, quella con Real Madrid. In Coppa Italia ha perso 4-0 al Maradona. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che in 9 partite totali, in tutte le competizioni, il Napoli è riuscito a vincere solo 3 partite, con Atalanta al debutto di Mazzarri, con il Braga in Champions League e con il Cagliari in campionato. Poi sono arrivate, a parte il pareggio di questa sera con il Monza, sono arrivate ben 6 sconfitte, con Real Madrid 4-2, con l'Inter 3-0, con la Juve 1-0, con il Frosinone 0-4, con la Roma 2-0. Questi sono risultati che non vanno assolutamente bene. Faccio un paragone. Queste sono le 9. Ora, voi lo sapete, io vi ho sempre detto che Rudy Garcia è un allenatore che per me non doveva mai arrivare, ok? Io non penso proprio che la scelta di Garcia è sbagliata. Le ultime 9 partite di Rudy Garcia, partendo dal 30 settembre, quindi le ultime 9 di Garcia sono con Lecce, Real Madrid, Fiorentina, Verona, Union Berlino, Milan, Salernitana, Union Berlino e Empoli. Nelle 9 partite di Rudy Garcia, le ultime 9, ha vinto con il Lecce, con il Verona, con l'Union Berlino, con la Salernitana, 4 partite. Ha perso con il Real Madrid, ha perso con la Fiorentina, ha perso con l'Empoli e poi pareggi con Milan
e Union Berlino. Ora, a conti fatti, non è cambiato nulla. Il Napoli non ha per niente rimesso in pista il proprio campionato. Vado proprio a tradurlo in punti. Allora, in Champions League il Napoli perde con il Real Madrid e pareggia con l'Union Berlino, anche se poi vince, perché ne ha giocate 3 Rudy Garcia in Champions League. Perde con il Real Madrid, vince con l'Union Berlino e pareggia con l'Union Berlino, quindi fa in Champions League 4 punti perché non gioca la gara di Coppa Italia sostanzialmente, quindi gioca una gara in più di Champions League, fa 4 punti in 3 partite. In campionato sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite e fa in pratica sono 3, 3, 6, 7, 3, 10 punti in campionato, 10 punti in campionato e 4 punti in Champions League. Il Napoli di Mazzarri fa 3 punti in Champions perché gioca 2 gare, perde con il Real Madrid e appunto va a vincere in casa con il Braga, poi perde in Coppa Italia in malo modo col Frosinone 4-0, in campionato fa 3, 6, 7 punti. Vuol dire che Rudy Garcia in campionato ha fatto meglio di quello che sta facendo Walter Mazzarri in questo momento, nelle ultime 9 partite. Io mi sono concentrato sulle ultime 9 di Garcia e le prime 9 di Walter Mazzarri, così come sono. Garcia ha fatto 3 punti in più in campionato. Lasciamo da parte la Champions, lì c'è una gara in più, mentre in Coppa Italia ha giocato Walter Mazzarri. Ecco, questi sono numeri che devono far riflettere. Ha dalla sua, vogliamo dire, Mazzarri un avvio complicatissimo? Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus? Va bene, diamo anche questa attenuante. Napoli ha fatto in queste 4 gare una vittoria, quella con l'Atalanta al debutto, e 3 sconfitte consecutive. Real Madrid, Inter e Juventus, prendendo 4 gol da Real Madrid, 3 gol dall'Inter e 1 dalla Juventus, 8 gol subiti in 3 partite. Il Napoli ha preso 4 gol dal Frosinone. Ecco, allora, domenica 7 gennaio, alla ripresa del campionato, il Napoli ovviamente giocherà in campionato 3 gare, Torino, Salernitana e Lazio, Torino e Lazio in trasferta, Salernitana in casa, e poi partirà la volta della rabbia per la Supercoppa, dove sicuramente giocherà il 18 alle ore 20 ora italiana Napoli-Fiorentina, e ovviamente vi racconteremo il match come nostro solito. Però il Napoli deve ripartire in maniera forte. Napoli che deve sì ripartire in maniera forte, ma al tempo stesso ha dei problemi, perché Osimhen, che era squalificato, non ci sarà neanche il 7 perché è già partito alla volta della Coppa d'Africa, e quindi ci sono delle problematiche che sono serie da risolvere per questo Napoli. Nel frattempo vado a leggere. Sì. Allora, io voglio aggiornarvi, grazie a Emanuele Bernardo, 10 minuti di recupero, assegnato nel 7° minuto di recupero del primo tempo, Dragusin, il gol del pareggio per il Genova, che appunto ha trovato il gol, non so cosa sia accaduto, probabilmente un infortunio, comunque sì, l'infortunio ad Ekuban. Comunque 10 minuti di recupero, è arrivato il pareggio del Genova. Prima di andare a sentire le parole di Meret e vedere Mazzarri che lascia il Maradona, andiamo al telefono. Pronto? Buonasera. Io vorrei dire un po' la mia sulla situazione. Sì. Quando Forza Napoli sempre, nonostante tutto, e anche Forza Veste, toccando gli amuleti del caso.
Grazie. Io credo che noi come tifosi, e voi siete bravissimi a seguire la squadra, anche voi come giornalisti di Calcio Napoli, che è l'unica che insomma è da seguire. Grazie, forse troppo insieme ad buono. Azzurro Fluido, faccio la pubblicità a un bravo youtuber, Sì. però voglio dire, basta con gli alibi Garzia, alibi Mazzarri, alibi arbitri, alibi anche del presidente. Parliamoci chiaro, se Kvara oggi si chiamasse Insigne, noi lo metteremmo in croce per quello che non sta più facendo. E questi ragazzi stanno un po' tradendo le aspettative, non hanno proprio onorato lo scudetto e non si può ragionare sempre con gli alibi. Sentivo dei tifosi prima all'uscita con il vostro ottimo collega dire ma l'arbitraggio, il rigore c'era, le espulsioni ci sono, che ne dica il presidente, non si può fare quella farsa lì in panchina. Sentivo anche la sua bellissima analisi. Non è solo una questione di punti con Mazzarri, c'è un'evoluzione perché i giocatori hanno mollato la presa, cioè i giocatori sono già con la testa a dei contratti con altre squadre oppure sono con la testa addirittura già alle vacanze, cioè veramente il Napoli non esiste Ma io più. ti dirò di più, scusa se ti interrompo. Prego. Mentre con Rudy Garcia c'era nervosismo con l'allenatore, perché era evidente il nervosismo nei confronti dell'allenatore, adesso non c'è nervosismo nei confronti dell'allenatore, ma è sempre un Napoli nervoso. Ma dico di più, almeno con Garzia, penso al Milan, il secondo tempo col Milan, anche col Real Madrid, ma c'era qualche tiro in porta, ora questi non tirano più in porta. Cioè oggi abbiamo avuto quelle due occasioni con i due ragazzi, vabbè, hanno fatto schifo, ho capito, hanno fatto schifo, però santo Dio, due tiri in porta, Zerbino e Gaetano, ma non si può giocare così in 90 minuti. Io credo che questi giocatori debbono essere seri anche loro, rispettare l'amore di Napoli e del Sud che ama il Napoli e un po' rimboccarsi le maniche. Auguri a voi di Calcio Napoli. Grazie, altrettanto. Chiedo scusa per lo sfogo. No, assolutamente, grazie mille per aver chiamato. Andiamo a leggere le dichiarazioni di Alex Meret ai microfoni di Sky. Siamo dispiaciuti, la classifica non è delle migliori, ma dobbiamo dare tutto. E poi fa una richiesta per il 2024. Non siamo contenti del risultato, ha parlato a Sky Alex Meret, volevamo vincere a tutti i costi, la partita che abbiamo fatto è abbastanza buona dal punto di vista difensivo, anche a parte il rigore, però davanti è mancato qualcosa, manca un po' di incisività e precisione, anche se abbiamo creato di più rispetto alle ultime gare, dobbiamo fare gol e concretizzare di più, ci dispiace, sappiamo che non stiamo vivendo un momento positivo, ma questo è il risultato, dobbiamo pensare a lavorare per la prossima, sappiamo che la classifica non è delle migliori, però dobbiamo lavorare e cercare di vincere delle partite, solo così possiamo ritrovare la giusta serenità e continuità. Dobbiamo dare tutto, dal primo all'ultimo, risollevare questa situazione. Cosa chiedo al 2024? Vorrei ritrovare la squadra che si è un po' persa nelle ultime gare, dobbiamo essere più incisivi e tornare alla vittoria. Ringrazio i tifosi che ci sostengono sempre, io cerco di farmi trovare sempre pronto. Queste le parole di Alex Meret, c'è la diagnosi proprio per Meret, uscito al 74esimo per un risentimento alla coscia sinistra. Quindi questo è il report del Napoli sull'infortunio di Meret. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Ciao. Chiamo da Campobasso. Ciao. Come ti chiami? Tommaso, da Campobasso. Tommaso, ciao Tommaso, Però, dimmi tutto. Però sono di Napoli. Ah, ok, dimmi tutto. Sono molto dispiaciuto della situazione adesso attuale della squadra. Sì. Secondo me si deve prendere qualche provvedimento. Certo, De Laurentiis ha detto che si assume tutta la responsabilità. Sì, però il presidente non è che... è vero ci ha portato uno scudetto dopo 33 anni, questo è vero. Però secondo me deve fare proprio un provvedimento pesante. Non dico deve cambiare tutti gli 11 giocatori, ma secondo me metà squadra li deve togliere. Metà squadra addirittura deve togliere? Sì. Sono un pochino tanti, no? Metà squadra. Ma arrivato a questo punto penso che sia la migliore cosa da fare. Perché non è possibile che in casa il Napoli non è capace di vincerne ancora una. Cioè le squadre cosiddette tra virgolette piccole vengono al Maradona e fanno loro il Napoli rispetto a un anno fa.
Io devo darti ragione, però ti dico che secondo me un pochino troppo quello che dici, cioè di mandare via metà squadra è complicato, cioè a gennaio soprattutto non lo puoi fare. No, perché io andavo a vedere la squadra quando c'era il grande Fibe d'Oro con la buonanima di mio padre, sì. E vedendo i risultati di questa squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto e mo non sono capaci neanche di fare un tiro in porta senza il portiere da una parte, non fare gol, c'è un po' deludente, se vogliamo usare un buon aggettivo. Va bene. Comunque complimenti per la trasmissione. Grazie. Sei un grande professionista, ti abbiamo visto Troppo a Castel di Sangro, io e la mia famiglia. Grazie, troppo buono. No, sei molto bravo tu nel tuo lavoro e speriamo che questo Napoli si possa riprendere. Speriamo. Assolutamente, lo speriamo tutti. Grazie mille, buon anno. Grazie, ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie mille. Con Emanuele Bernardo ci andiamo a vedere l'uscita di Walter Mazzarri dallo Stadio Maradona. Stadio in poco. Attenzione. Mister! Io guardo in 30 anni servizio, non me lo potevo fare. Fai una foto con il dirigente. No, aspetta. Aspetta, ora veniamo noi da te, aspetta. Siamo con la mozione di sicurezza. Chi l'ha fatto? Armando. Abbiamo visto l'uscita dal ventre del Maradona non solo di Walter Mazzarri, credo in quel minivan nero di solito c'è Aurelio De Laurentiis, quindi potrebbe essere anche l'uscita del presidente. Poi abbiamo visto Armando Izzo, Colpani, un po' di giocatori del Monza che erano lì, che giravano per l'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. De Laurentiis fa mea culpa, mi assumo tutte le responsabilità, chiedo scusa a tutti, ci muoveremo sul mercato per recuperare queste appunto le dichiarazioni che vi ho letto anche in precedenza e che abbiamo ascoltato del presidente Aurelio De Laurentiis. Vincenzo Imperatore, che editorialista del Fatto Quotidiano, con il suo appunto programma su Calcionapoli 24 TV, che appunto è andato in onda anche scusate, quest'oggi, ha commentato il match dicendo: Spalletti vero colpevole, ha tradito ADL, ha ingannato anche quella nullità del sindaco Manfredi. Andiamo a vedere il commento duro di Vincenzo Imperatore. Io so e ho le prove, il vero colpevole di questa situazione è Spalletti, che ha tradito una volpe come De Laurentiis. Se volete andare via e continuare ad amare questa città, il suo amore retorico ha ingannato anche quella nullità del sindaco Manfredi. Doveva dirlo almeno 2 mesi prima e non il 1° giugno, per consentire alla società di costruire un futuro degno di una squadra campione d'Italia. Io so e ho le prove delle psicopatie di Spalletti. Quel tatuaggio a me non fa nessun effetto, ha lo stesso valore emotivo della scritta Mamma vita mia di Peppe Aguagli. Io so e ho le prove che gli tiferò contro sempre, non li considero un mio concittadino perché è stato scorretto con tifosi e città.
ditelo al sindaco del nulla. Questa è la mia opinione, che può essere contraddetta con argomentazioni intelligenti. Prego gli stupidi e quelli che non sanno leggere di astenersi. Quindi duro commento ed una presa di posizione di Vincenzo Imperatore. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera a tutti, è sempre Forza Napoli. Sempre. Come ti chiami? Da dove ci chiami? Io sono Aniello, chiamo da Casoria, da pochi minuti sono tornato dal Maratona. Sì. Sono anche intervenuto sulla vostra trasmissione con Marco e con il mio amico Vittorio. Sì. Cameraman. Voglio, ma siamo troppo delusi, voglio. Ditemi, so. Guardate, noi siamo gente malata del Napoli, che non è che siamo tifosi, siamo malati. Ma malati veramente, non è che siamo tifosi, che andiamo sia in casa che fuori casa. Già abbiamo i biglietti per domenica prossima, giorno 7. Ci hanno dissugato Natale e ci hanno rovinato pure il primo dell'anno. Io non lo so che cosa sta succedendo in questa società, per giocatori, tutti parlano male di Meret, ma lasciate stare Meret, perché Meret è l'unico giocatore veramente che merita nel Napoli, quello che ha fatto all'Olimpico la settimana scorsa e quello che ha fatto stasera, e parlano ancora malamente di Meret. Ma state calmi, io non lo so cosa succede nel Napoli, capito? Sono 270 minuti che non facciamo gol. Io non lo so, ma prima era una macchina da gol in Napoli. Io ogni 30-35 minuti facevamo un gol. Ma non sapevamo più segnare. Ma che succede? Che Catangelo, presidente figlio, tutto è colpa, sì, ma noi tifosi non ce la facciamo più. Stanno dicendo che sono malato come me, non ce la fanno più. Non è che giustamente che il Napoli è vero, che ci manca, ecco, ma nemmeno l'Europa League oggi. Però voglio vedere un Napoli veramente messo in campo. Il Napoli oggi non ha fatto niente, pure su Mazzari, mi metto a Simeone, mi metto a seguito alla fine, ma come sta a fare? Simeone vedrà assai prima. Se dove vincere una partita riesce a Simeone, Napoli mette all'82esimo, all'81esimo quando l'ha messa. È uno sfogo mio. Comunque alla fine, voglio, perdonatemi del mio sfogo, e avrà tutti i tifosi del Napoli buon anno. E sempre Forza Napoli. Sempre, ciao, grazie per aver chiamato. Parliamo di mercato, il collega del Roma Giovanni Scotto parla di una proposto Bonucci al Napoli, difensore centrale, 7 nomi nel mirino. Per il ruolo di difensore centrale l'infortunio di Nathan frena l'idea di cedere Ostigard, si cerca comunque un centrale tra Buongiorno, Dragusin e Lukumi che richiedono un investimento importante. Idea Rugani, scadenza giugno 24, se non dovesse rinnovare con la Juventus, ma l'ingaggio di 3 milioni è un problema. Proposto Bonucci che al momento non interessa. Difficile arrivare a Demiral dopo lo stop al decreto crescita, così come difensori con ingaggio alto come Lenglet. Il Napoli è tentato dalla clausola di Itakura, 15 milioni, ma il giocatore non è a posto fisicamente. Poi, sempre Giovanni Scotto parla di Samardzic per gennaio, altri 2 nomi per il centrocampo. Contatti con gli agenti di Samardzic per avere il sì del giocatore, Højbjerg del Tottenham e Soumaré del Siviglia. Interessano se possono arrivare in prestito, da eventuali innesti dipende la partenza di Gaetano. Demme dovrebbe restare a scadenza, Zerbin richiesto in Serie A, oltre che il Frosinone piace anche a Empoli e Lecce, quindi queste appunto le notizie di mercato. Ultima telefonata, andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Ciao. No, Enzo da Milano. Ciao Enzo. Napoletano ovviamente. Ciao. Io volevo fare una considerazione al di fuori di come può giocare il Napoli o di tanti aspetti che noi da fuori vogliamo commentare. Sì. Di cambiare mezza squadra, cambiare l'intera squadra. Non dimentichiamo che siamo una squadra campioni d'Italia e sono 10 undicesimi di quelli lì. Quindi credo che da fuori i problemi siano altri, di gestione, per quello che possiamo pensare noi da fuori. Sì. Tipo, faccio un esempio pratico, l'ultima uscita del presidente che dichiara che Zielinski vorrebbe rinnovare a vita, ma magari preferisce la nebbia di Milano. È comunque un giocatore che poi ti scenderà in campo, cioè è un tuo dipendente. Allora, dopo queste dichiarazioni, tu Zielinski lo metti in tribuna. Cioè, questa è la mia considerazione. Quindi io penso che le problematiche del Napoli siano interne. Poi siamo entrati, ok, in un momento no,
che la palla non entra neanche, cioè è un momento no, che può capitare anche alle migliori squadre. Certo. Però le problematiche che ci sono sempre. Io penso che la società, quando fa delle esternazioni, debba pensarci più di una volta. Io mi metto nei panni di Zielinski. Io mi metto nei panni di Zielinski, io sono dipendente di un'azienda. Sì. Se il mio capo mi fa delle esternazioni del genere, allora vuol dire che le nostre strade sono già separate, ma non scendo in campo. E non so se rendo l'idea. No, ho capito che cosa dici e sono anche abbastanza d'accordo con te. Quindi sono queste le problematiche in primis da risolvere. Poi i momenti no succedono a tutti. Certo. Questa è una squadra campione d'Italia. La soluzione si troverà, però bisogna guardarci prima all'interno, quello che voglio dire io. Poi cambiamo i giocatori, gli allenatori. Poi viene Garzia, Mazzarri, il modulo. Va bene. Voglio dire questo, augurare buon anno Grazie, a tutti e forza Napoli. Sempre, grazie mille, buon anno anche a te. Vi lascio con le dichiarazioni di Cioffi, allenatore dell'Udinese, in conferenza stampa, parla di Samardžić. Qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui, ma non so da dove sia uscita questa cosa, semplicemente gioca chi sta meglio. Per quanto riguarda il mercato, non sarò io a dire di restare o meno se dovesse arrivare una grande squadra, in quel caso ci penserà la società. Quindi queste le parole di Cioffi in conferenza stampa. Noi siamo in chiusura, non mi resta ovviamente che ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito al canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso il nostro canale YouTube. Mi raccomando, come sempre, continuate ad iscrivervi al nostro canale, attivate la campanellina, like alle nostre dirette, tanti messaggi come avete fatto anche oggi. Un saluto va a Marco Lombardi, a Riccardo Nicotra e a Vittorio Bernardo all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, al mio compagno di viaggio, l'indissolubile, l'immarcescibile, il più grande Emanuele Bernardo in cabina di regia. Come vi dico sempre, ma prima però, mi raccomando, fate un buon anno, state tranquilli, mangiate tanto, questo sì, non vi fate male, divertitevi, questo sì, buon anno ovviamente a tutti quanti voi, e se vi sono piaciuto ditelo a tutti, se non vi sono piaciuto facetevi fatto vostro. Ciao, all'anno prossimo!